Buongiorno a tutti, intanto prendiamo posto ed iniziamo. Tanto buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda edizione del Summit Area Salita per il Veneto. Diamo la parola subito a Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto. Sì, buongiorno a tutti. Intanto la prima informazione è che oggi siamo anche in diretta streaming sul canale di Regione Veneto che si trova su YouTube, e per tutti i presenti oggi, se ci fossero poi interventi, domande, ovviamente sappiate che non verrete inquadrati dal pubblico, però andranno ovviamente registrate e faranno parte, si sentiranno nella diretta. Io ringrazio innanzitutto Regione Veneto per averci aiutato a costruire questa importante giornata, così come ARPA Veneto, insieme ai quali abbiamo provato per il secondo anno consecutivo a mettere in campo l'idea di un incontro che potesse provare a far confrontare sia la parte tecnico-scientifica che con quella politica, quindi gli amministratori dei vari livelli ovviamente del nostro territorio, ci riferiamo in particolare al Veneto, ma con uno sguardo a quella che è l'area della pianura padana, quindi in un contesto di tentativo di risoluzione, o meglio almeno di dialoghi che ci permettano di inquadrare il problema della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico, per lavorare insieme verso soluzioni sempre più di rete, quindi che tolgano dall'isolamento i singoli amministratori o gli singoli enti tecnici della regione, così come dei comuni o dei livelli più alti, ad esempio del Ministero, del CNR, per provare, o meglio, visto che ci sono già delle buone pratiche, delle esperienze virtuose che si applicano nel nostro territorio, provare a metterle a sistema, provare a fare in modo che gli amministratori poi, partendo dal livello locale, riescano a creare una consapevolezza nei cittadini che poi, come vedremo nell'indagine che abbiamo costruito, l'indagine di percezione sulla qualità dell'aria che abbiamo costruito e somministrato agli amministratori del Veneto, a cui hanno risposto un buon numero, circa 120 sindaci, fornendo la loro opinione rispetto a quella che è la qualità dell'aria, quello che è lo stato delle azioni, degli interventi che si mettono in campo. Vedremo appunto che c'è ancora tanto da fare per mettere a sistema, perché siamo convinti che non ci siano effettivamente delle ragioni né scientifiche né politiche per non provare a investire tutte le energie possibili per raggiungere quelli che sono i target per un'aria più pulita. Evidentemente, di fronte a una revisione che oggi vedremo della direttiva europea, che supererà la direttiva 50 del 2008, con l'abbassamento in qualche modo, a seconda di poi come andrà. Ieri c'è stato un incontro importante e altri ne seguiranno, con il trilogo tra il Parlamento, ovviamente diversi livelli diciamo, di organi europei che stanno gestendo il rinnovo dei parametri della direttiva. Come minimo sicuramente andremo incontro a una revisione che prova a abbassare, che abbasserà i limiti avvicinandosi a quelli suggeriti dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità, e su questi limiti noi siamo certi che dobbiamo continuare a lavorare, perché secondo noi possono essere raggiungibili anche in un territorio così complesso e così delicato come quello della pianura padana. Non mi dilungo oltre perché ascolteremo, diciamo, degli importanti interventi questa mattina. Il primo di questi è quello di Luca Zagolin dell'Osservatorio Aria di ARPA Veneto, che ci farà, diciamo, un inquadramento sulla qualità dell'aria nella nostra regione con un'analisi dei dati e delle sorgenti emissive. Buongiorno a tutti, bentrovati. Adesso è il tempo tecnico di caricare la presentazione. Innanzitutto due parole. In questa presentazione vorrei dare, diciamo, delle basi, dei dati che possono essere un po' di riflessione per la giornata di oggi, per i lavori di oggi, e che possono in qualche modo
contribuire a far leggere il dato di qualità dell'aria, che è un dato ambientale, quindi un dato strutturato, un dato complesso, nella maniera diciamo più corretta possibile. Poi ovviamente sarò a disposizione anche per delle domande, intanto vediamo se si carica la presentazione. Eccoci qua, sì, faccio da qui. Ok, va bene. Allora, di solito questa è una slide che metto come conclusione alle presentazioni che faccio, anche ai TTZ, ai tavoli tecnici zonali con gli amministratori, perché dà un quadro sinottico molto sintetico di quella che è la qualità dell'aria nell'ultimo anno disponibile, completo, quindi anno solare del 2022, e su cui sono stati calcolati i valori limite. Che cosa leggiamo qui dentro? Innanzitutto vedete nello schema ci sono sia la parte dei valori limite sia la parte dei valori obiettivo. La prima parte dei valori limite, ricordiamo, il valore limite è un valore che deve essere rispettato e il cui superamento diciamo continuativo può dare origine a delle procedure di infrazione. Nella seconda parte del riquadro vedete dei valori obiettivo, che sono invece dei valori che devono essere rispettati ove possibile con il maggiore sforzo possibile, ma che in questo momento con questa normativa in atto non danno origine a delle procedure di infrazione. E vediamo che i dati sono importanti perché ci fanno vedere che per tutti i valori limiti annuali NO2, PM10, PM2,5 abbiamo il rispetto in tutta la regione del Veneto dei valori limite. E questo è un dato che, come vedremo nelle slide successive, non è un dato scontato, è un dato importante, è un dato significativo che rende conto che per i valori a più a lungo termine noi abbiamo un rispetto sostanzialmente completo. Abbiamo il valore limite annuale anche del benzene che è stato rispettato. Bisogna dire, ovviamente, scendendo sull'ultima riga, quella segnata dai valori limite, quella in rosso, che il valore limite giornaliero del PM10, spero si veda sufficientemente bene, è il valore limite che presenta ancora dei superamenti. 8 centraline sul totale delle centraline del Veneto, che sono 39, rispettano il limite, quindi la maggior parte delle centraline in questo momento mostra dei superamenti. Anche per alcuni valori obiettivo abbiamo ancora dei superamenti, in particolare per l'ozono, e poi cercheremo di capire anche perché questo succede. Abbiamo un superamento, come in tutte le regioni del bacino padano, sostanzialmente totale del valore obiettivo per la protezione della salute umana. E infine il benzoapirene, legato alla combustione delle biomasse, mostra alcuni superamenti del valore obiettivo. Ecco che, concentrandoci sul PM10, però voi avete visto la lettura di questi primi parametri nella prima slide, è una lettura piuttosto scarna, è una lettura quasi burocratica, serve per capire se in un dato anno noi abbiamo superato o meno il limite, ma ci dà ancora un'informazione ambientale a tutto tondo che è limitata, perché noi stiamo leggendo la qualità dell'aria sul singolo anno e, come sapete, i singoli anni hanno delle caratteristiche che li contraddistinguono, prima tra tutte le caratteristiche meteorologiche. Ogni anno fa un po' storia a sé per le caratteristiche meteorologiche. Le caratteristiche meteorologiche, in particolare le caratteristiche invernali, sapete che sono molto importanti nel determinare la concentrazione o meno degli inquinanti nella bassa atmosfera. Condizioni di stagnazione prolungata durante i mesi invernali, che possono avvenire in un anno in maniera maggiore rispetto a un anno, contribuiscono molto a definire poi la, significatività o meno del superamento di un limite. Cerchiamo quindi di scendere un po' da questi dati molto sintetici, quasi stenografici, di scendere un pochettino nell'approfondimento, nel capire i dati, e ci focalizzeremo in particolare sul PM10. Abbiamo detto che nel Veneto abbiamo un rispetto di 8 centraline su 39, che sono effettivamente poche, ma dal punto di vista spaziale come sono collocate queste centraline? Beh, lo vedete bene dalla mappa, adesso purtroppo i colori si vedono veramente poco, ma ve lo dico io a voce. I colori verdi, pallini verdi che indicano il rispetto dei limiti, sono tutti focalizzati e centrati sulla zona pedemontana e montana del Veneto, con un'eccezione, la centralina del Polesine di Adria, che quest'anno ha fatto registrare un rispetto del limite. Questo cosa ci dice al contrario? Ci dice che il resto dell'area del Veneto, in particolare la pianura centrale,
è quella che affetta principalmente a questi superamenti in maniera continuativa e in maniera anche piuttosto, diciamo, omogenea. Questo rende conto quindi sicuramente di una condizione che è legata intimamente a quelle che sono le caratteristiche anche morfologiche del territorio. La zona pedemontana e la zona montana hanno delle caratteristiche orografiche che favoriscono ovviamente la dispersione degli inquinanti. Adesso una slide veramente importante, ci tengo moltissimo a questa slide perché ci deve far passare un concetto che è fondamentale. Qui avete due istogrammi, sono rappresentativi del 2021 a sinistra e del 2022. Sono rappresentate 7 colonne per ogni istogramma, una per ogni capoluogo di provincia. L'altezza di ogni colonna rappresenta il numero di giorni di superamento del PM10. Perché abbiamo messo tutti questi colori? Perché il numero di superamenti totali annui del valore limite giornaliero del PM10 sono distribuiti nei mesi dell'anno per approfondire, per dare un'ulteriore profondità a questa informazione semplice del superamento o meno del limite. Cosa ci dicono questi due grafici? La prima cosa fondamentale, vedete che le parti colorate che impegnano di più il totale delle colonne, quindi i mesi in cui si vedono superamenti maggiori, sono i mesi centrali dell'inverno, quindi gennaio, febbraio e dicembre. Questo sia nel 2021 sia nel 2022, ma se vi facessi vedere un grafico del 2020 e del 2019 sarebbe molto simile. Quindi ci sono dei mesi dell'anno in cui le condizioni, soprattutto meteorologiche di stagnazione, portano effettivamente ad avere frequenti superamenti del valore limite giornaliero. La seconda cosa fondamentale che si vede da questo grafico, e lo vedete confrontando il grafico di destra e di sinistra, che sono nella stessa scala appositamente, è il concetto che durante gli anni abbiamo delle variazioni. Vedete, gli stessi capoluoghi hanno avuto, diciamo, una situazione migliore nel 2021 e certamente con dei superamenti maggiori nel 2022. Questo significa che nel 2022 l'area è peggiorata? Questo significa che nel 2022 abbiamo segnato un numero maggiore di superamenti, ma la situazione non è cambiata in maniera sostanziale. Un cambiamento, una differenza che ha una valenza dal punto di vista ambientale e quindi è sostanziale, è quella che vedete tra l'istogramma di Belluno, l'unico capoluogo al di fuori della pianura del Veneto, e il resto dei capoluoghi. Quella è una differenza significativa, sostanziale, che ci racconta di un fenomeno ambientale. Belluno ha una qualità dell'aria che è completamente diversa, significativamente migliore e diversa rispetto al resto del Veneto. Confrontare viceversa all'interno dello stesso anno gli altri capoluoghi di provincia, che hanno tutti, vedete, degli andamenti simili, degli accumuli simili, un numero totale di giorni di superamento simili, è concettualmente abbastanza fuorviante. Questo è fondamentale, è un concetto che deve assolutamente essere compreso anche per la giornata di oggi. Andare a fare classifiche di maglia bianca, maglia nera, tra un capoluogo e l'altro, con una differenza di 3, 4, 5 giorni di superamento su 365 del numero di superamenti del valore limite giornaliero, è concettualmente sbagliato. È come se noi dicessimo che una persona che ha 38,5 di febbre sta necessariamente peggio di una che ha 38,3. Stiamo facendo un ragionamento che, diciamo, perde di vista un po' quella che è la cosa fondamentale. Noi stiamo superando il valore limite, le due persone ammalate hanno tutte e due la febbre, ma dire chi sta peggio è veramente difficile in questo caso. Siamo in una situazione in pianura che è molto omogenea. Questo è fondamentale da capire, quindi i confronti tra i diversi capoluoghi con 3, 4, 5 superamenti di differenza è abbastanza scorretto farli, questo è importantissimo. Le valutazioni sulla qualità dell'aria, quindi abbiamo visto, non vanno fatte di solito sul singolo anno si decide se c'è stato superato o meno il limite, ma poi la valutazione, per quanto detto sulla variabilità meteorologica, anche la norma ci dice quando si fa una valutazione ai fini della zonizzazione va fatta almeno sul quinquennio, perché si ammortizzano quelle che sono le variazioni legate proprio alle variabili meteorologiche, alle condizioni specifiche di ogni singolo anno. E quello che vi mostro qui in questa tabella sono le condizioni di superamento o meno dei limiti su 5 anni, sull'ultimo quinquennio disponibile, dal 2018 al 2022.
Adesso vedete, mi giro un attimo per cercare di indicarvi bene le cose, vediamo se funziona, eccoci qua. Ecco, vedete, questi sono i vari limiti, si leggono un po' poco perché forse un po' sfocato, comunque NO2, PM10 limite annuo, PM10 limite giornaliero, PM2,5 c'è solo il limite annuo, benzene, elementi in traccia, benzopirene, ozono. Perché vi ho riportato questi colori? Per farvi vedere che sostanzialmente quando abbiamo un rispetto in almeno 3 anni su 5 del limite o quando abbiamo invece un superamento in almeno 3 anni su 5 del limite, abbiamo colorato in verde rispettivamente o in rosso le celle. Abbiamo scritto queste righe perché corrispondono alle zone in cui è diviso il Veneto. Ricordiamole brevemente, le zone sono gli agglomerati, che sono le principali conurbazioni del Veneto: Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona. Poi abbiamo una zona in rosso che è proprio la pianura centrale, quella più lontana dal mare. Abbiamo una zona invece costiera in giallo che rappresenta la zona della costiera, la zona dei colli Euganei e colli iberici, e poi abbiamo la zona pedemontana e montana. Cosa ci racconta questa tabella? Ci racconta che, e questo adesso è un dato robusto perché parliamo su 5 anni, che negli ultimi 5 anni non abbiamo avuto nessun superamento, quindi significativo, dei valori limite di ossido di azoto, di biossido di azoto per il valore limite annuo dei PM10. Questo è un dato fondamentale, un dato importante perché adesso lo confronteremo con una situazione di qualche anno fa. Abbiamo invece soprattutto nelle zone di pianura, quindi zona degli agglomerati di pianure fino alla zona costiera e colli, il superamento dei valori limite giornalieri del PM10, come ci siamo detti. Il superamento, come abbiamo visto anche dalla mappa, non avviene nelle zone pedemontane, prealpi, Alpi e fondovalle. Abbiamo ancora diffusi superamenti, diciamo distribuiti, perché non sono tanti i superamenti del benzopirene, ma sono abbastanza distribuiti nelle zone del benzopirene. Abbiamo il rispetto totale del benzene degli elementi di traccia, e per l'ozono, vedete, abbiamo un non rispetto del valore obiettivo, lo ricordiamo, che è distribuito, diffuso. Adesso cercheremo di capire anche perché. È sempre stato così. Questo noi adesso dobbiamo confrontarlo con un dato robusto di un altro quinquennio. Quale quinquennio ho scelto per oggi? Mi sembrava indicativo, fondamentale, prendere il quinquennio in cui è entrata in vigore la direttiva attualmente in vigore, quindi la direttiva 2008. Vi faccio quindi il paragone tra la tabella di destra, che è quella che avete appena visto, e la tabella di sinistra, che prende in considerazione il quinquennio dal 2004 al 2008, quindi nell'anno in cui è entrata in vigore la direttiva. Cosa vediamo di differenze? Le differenze sono sulla parte sinistra della tabella. Vedete, PM10 valore limite annuo, sostanzialmente non era rispettato in tutta la pianura, e lo stesso valeva anche per molte zone di pianura per quanto riguarda il biossido di azoto. Questa è una cosa, e ripeto, questo è un dato robusto, non è un dato su un singolo anno, è un dato mediato su 5 anni, quindi è un'informazione strutturata. Questa è un'informazione veramente importante. Un'altra cosa che si vede, che si dà per scontata, e questo riguarda intimamente l'attività di ARPA, quindi ci tengo a dirla, guardate quante zone grigie che c'erano. Quando è entrata in vigore la direttiva, la necessità e la accuratezza, nel senso di distribuzione e quantità di monitor che venivano messi in campo per monitorare l'aria richiesta dalla normativa era enormemente inferiore a quella che è richiesta oggi. Oggi possiamo innanzitutto dire tranquillamente che monitoriamo la qualità dell'aria con un dettaglio che fino a 15 anni fa era veramente molto molto distante da quello di oggi. Abbiamo quindi una rete che si è adeguata alla direttiva e misura la qualità dell'aria in maniera rappresentativa e capillare, e questa è una cosa fondamentale, in cui, come vedete, sono stati aggiunti degli inquinanti. Il PM2,5 fino al 2008 non era previsto che fosse monitorato. Lo monitoravamo in maniera saltuaria perché avevamo fatto dei progetti pilota, ma vedete, l'informazione sulla parte più fine del particolato è arrivata con questa direttiva, e direi che i risultati sono buoni perché ad oggi tutte le zone rispettano il valore limite attualmente in vigore. Ed ecco quindi passare un pochettino dalla parte qualitativa, il colore verde o rosso, ai dati. Un dato molto semplice, un dato medio, regionale, su tutte le centraline di un certo tipo. In nero vedete le centraline di traffico, in blu le centraline di fondo, e vedete quelle che è
diciamo, il trend di lungo periodo per quanto riguarda il biossido di azoto. Il biossido di azoto, che lo ricordo adesso, un altro pezzettino di informazione importante, è legato in maniera molto significativa a tutte le combustioni e quindi alle sorgenti di traffico e al riscaldamento domestico in particolare. Quindi teniamo a mente queste due sorgenti in particolare. Vedete che all'entrata in vigore della direttiva nel 2008 noi avevamo ancora dei superamenti che nelle centraline di traffico erano molto diffusi. Questa è una media di tutte le centraline di traffico, vuol dire che la gran parte delle centraline di traffico superavano il limite. Già nelle stazioni di fondo avevamo meno superamenti, ma vedete che il trend è indubbiamente un trend in decrescita e questo è un primo mattone fondamentale. Parliamo di ossidi di azoto. Adesso parliamo invece del PM10, che come abbiamo visto ancora oggi facciamo fatica a rispettare, e non vi ho messo il valore limite annuale, vi ho messo il numero di giorni di superamento, quindi il parametro che comunemente è più difficile da rispettare. Come vedete, difatti, la gran parte delle centraline ancora oggi è al di sopra della linea rossa, quindi questo significa che, come abbiamo visto, in buona parte delle centraline ancora non rispettiamo il limite. Ma vediamo qual è la situazione prima che entrasse in vigore la direttiva e con la precedente normativa. Cioè vedete che in molte centraline anche di fondo noi avevamo praticamente un superamento continuo durante tutto il semestre invernale, cioè non ci si poneva neanche la domanda durante l'inverno se il limite veniva superato o no nei primi anni 2000, veniva superato e basta. Al massimo la domanda che ci si faceva era di quanto veniva superato, però lo davamo per scontato che venisse superato, quindi questo anche in questo caso è molto importante. Vedete che bisogna andare a definire, quando si parla di qualità dell'aria, bisogna andare subito a chiarire alcuni punti che devono essere dei punti fermi, dei punti fondamentali, senza cui è difficile poi discutere di quello che viene dopo. Il primo punto fondamentale è che la qualità dell'aria in generale rispetto a 15-20 anni fa è indubbiamente migliorata, ma non solo in Veneto, in tutto il bacino padano, probabilmente in tutta Europa, e questo è dovuta sia all'evoluzione tecnologica sicuramente, ma è dovuta anche, ed è sicuramente collegata in maniera significativa, al fatto che dai primi anni 2000 è obbligatoria una pianificazione di settore sulla qualità dell'aria. Sono obbligatori i piani di risanamento della qualità dell'aria. Il Veneto si è dotato del suo primo piano di risanamento nel 2004 e avete visto che effettivamente nel trend abbiamo una coerenza tra l'entrata in vigore dei piani, e questo non vale solo per il Veneto, vale anche per le altre regioni, e la diminuzione delle concentrazioni. L'altro punto fondamentale che bisogna chiarire senza ombra di dubbio è che ci sono inquinanti che sono più facili da ridurre e inquinanti che sono più difficili da ridurre, da abbattere. Quali sono gli inquinanti che sono più difficili da abbattere? Quelli che purtroppo hanno un'origine anche secondaria. Qui mi fermo veramente un secondo su questo particolare tecnico. Un inquinante si definisce di origine primaria quando viene emesso dalle attività umane direttamente come tale. Quindi dai tubi di scappamento escono ossidi di azoto. Gli ossidi di azoto sono un inquinante per la buona parte, per la gran parte primario. Okay, le combustioni originano già biossido di azoto in buona parte, è un inquinante primario. Il benzene che esce dai tubi di scappamento delle automobili esce già come benzene, un'emissione di benzene è primaria. Un inquinante invece in parte o in tutto secondario, vedremo i due esempi, è un inquinante che si forma in atmosfera da reazioni di altre sostanze. E questo è un concetto fondamentale. I due esempi classici sono l'ozono. L'ozono è un inquinante completamente secondario, non lo emette l'uomo direttamente, emette i suoi precursori, e la sua formazione in atmosfera è assolutamente vincolata e governata dall'intensità della radiazione ultravioletta che è incidente. È un inquinante estivo l'ozono, lo vediamo d'estate. Se c'è molta radiazione ultravioletta, anche con concentrazioni di precursori molto basse, si forma molto violentemente, molto prepotentemente l'ozono. Ecco che capite che un inquinante secondario è più difficile da controllare rispetto a un inquinante primario. Sfortuna vuole che anche una quota parte significativa del PM10 è di origine secondaria. Allora noi per il PM10 dobbiamo distinguere una frazione primaria che è principalmente legata
alle combustioni e al riscaldamento domestico, in particolare per quanto riguarda le biomasse, e una componente secondaria che invece è legata alla reazione degli ossidi di azoto e dell'ammoniaca principalmente in atmosfera, ossidi di azoto che, come abbiamo detto prima, derivano principalmente dal traffico e dal riscaldamento domestico, e l'ammoniaca avviene sostanzialmente per il 99% dal comparto agrozootecnico. Quanto incide questa quota parte di secondario sul totale che noi misuriamo d'inverno? Adesso lo vediamo. In questo episodio, allora in questo grafico voi vedete la parte colorata del grafico, la parte sotto colorata del grafico ci dice la parte di secondario. Allora se in questo episodio di accumulo su una quota parte di 100 e rotti microgrammi di PM10 totale, la parte in bianca è quella primaria, la parte colorata è quella secondaria. Capite che non è una frazione poco significativa, soprattutto durante gli eventi più importanti di accumulo invernali. La quota secondaria di PM10 può arrivare anche a superare il 50%, e agire sul PM10 secondario si riesce, come lo vedremo adesso, ma sicuramente non produce degli effetti immediati. Esiste un'inerzia nell'atmosfera che è legata al fatto che questi composti hanno il tempo di reagire, per cui più difficilmente controllabili. Allora, se dobbiamo arrivare a una riduzione delle concentrazioni di PM10, dobbiamo lavorare sulla riduzione delle emissioni di che cosa? Di tutte quelle sorgenti che portano alla formazione di PM10 primario, quindi sicuramente riscaldamento domestico con particolare attenzione alle biomasse, ma non possiamo dimenticarci di tutte quelle fonti di inquinanti precursori del PM10, quindi degli ossidi di azoto e dell'ammoniaca. Ecco perché la prima cosa che deve essere fatta nei piani, come è già attualmente nei piani vigenti di tutto il bacino padano correttamente fatta, è l'individuazione di quelli che sono i settori strategici di intervento, che sono il riscaldamento domestico, l'agrozootecnia e il traffico. Attenzione anche in questo caso a fare le classifiche, prima viene uno, prima viene l'altro, devono essere affrontati in maniera sinergica e in maniera quasi paritetica. Okay? Non possiamo ragionare sul traffico dimenticandoci del riscaldamento domestico o dimenticandoci dell'agricoltura e viceversa. Soltanto un approccio integrato porta a una riduzione più efficace possibile del particolato. Un'altra cosa importante da definire, i piani ricordiamo che definiscono misure strutturali che vanno quindi a togliere in maniera definitiva delle sorgenti emissive e quindi mirano ad un miglioramento della qualità dell'aria che sia duraturo, che sia consolidato. Diverso è quello che succede con le misure emergenziali con cui concluderò questa presentazione. Un'altra cosa fondamentale è capire che non basta il livello del piano regionale. Il piano regionale è uno degli strumenti, forse il principale, di riduzione dell'inquinamento atmosferico, ma deve essere integrato e coordinato sia con la pianificazione locale, quindi con i piani urbani, ad esempio, quindi a livello di amministrazione comunale e amministrazione provinciale, ma devono essere coniugati anche e coordinati con i piani di bacino, le altre regioni del bacino padano, con i piani nazionali. Per alcuni interventi abbiamo un sistema di governo che prevede delle misure che possono arrivare solo dal livello nazionale. Questo è importantissimo ricordarselo. Ultima slide, è legata alla importanza, ultimo concetto, differenza tra misure strutturali ed emergenziali. Quello che ci viene chiesto spesso nei TTZ è a cosa serve durante l'inverno fare le misure emergenziali. Allora, durante l'inverno si instaurano delle condizioni che sono condizioni molto sfavorevoli alla, dispersione degli inquinanti. Abbiamo frequenti condizioni di accumulo. Capite bene che in una situazione come questa non possiamo aspettare, avete visto il lungo termine dei grafici, che le azioni strutturali facciano il loro effetto. Andare a
combattere la settimana di PM10 a 150 microgrammi con le misure strutturali è qualcosa di concettualmente sbagliato. Dobbiamo intervenire in maniera da tamponare, da mitigare in quell'episodio di accumulo. Vedete qui un tipico episodio di accumulo invernale, come la situazione di PM10 schizza progressivamente nei giorni a dei livelli ben oltre il valore limite. Perché? Perché respirare un livello di PM10 che è 3 volte il valore limite per una settimana ha degli effetti, degli impatti diversi da respirare una concentrazione approssimativamente simile al valore limite. Quindi questo è importante, bisogna comunque tutelare la salute delle persone. Ecco perché il ruolo delle misure emergenziali è ridurre quanto più possibile nei giorni di accumulo le emissioni per evitare di peggiorare la situazione. È come se noi avessimo un lavandino, vi ho messo lì quella foto un po' prosaica, ok, del lavandino, un lavandino intasato e avessimo un rubinetto completamente aperto. La prima cosa che ci viene in mente di fare cos'è? Di provare a chiudere il rubinetto, ma noi non possiamo chiuderlo completamente il rubinetto, se no siamo in lockdown, ok? Quindi dobbiamo cercare di stringere il rubinetto, di far uscire meno acqua possibile per evitare che ci si allaghi la casa. La nostra atmosfera è un lavandino intasato durante l'inverno, fa fatica a disperdere. Completamente diversa invece la logica delle misure strutturali che lavorano sul lungo periodo e cercano di togliere stabilmente emissioni dall'atmosfera. Ovvio che per togliere velocemente emissioni dall'atmosfera per qualche giorno la misura non sarà l'incentivo, sarà il divieto. Io ti vieto di utilizzare quella cosa, tu non la utilizzi e quindi in quei giorni eviti di emettere. E quindi cerchiamo di mitigare. Non si risolve il problema con le misure emergenziali, ma sono una necessità importante. Ecco, io con questo ho concluso la mia presentazione, spero di avervi dato qualche spunto di riflessione anche per i lavori successivi e ovviamente sono a disposizione per le domande, poi ditemi voi quando saranno fatte le domande, se subito o... Va bene, grazie intanto. Niente. Sicuramente un quadro di conoscenza, crediamo, siamo convinti, molto molto utile. Io passerei subito la parola a Cristina Leonardi, che del CNR lavora presso il Ministero, o meglio in distaccamento presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per provare a capire in qualche modo dove stiamo andando e nel quadro anche di revisione della direttiva, e come magari provare a lavorare assieme appunto in queste azioni multilivello e che tiene in considerazione, come diceva giustamente Zagolin, un'azione che non sia mirata a singoli interventi ma a interventi più armonici. Dove preferisci? Grazie, buongiorno a tutti, è sempre un piacere venire qui in questi incontri che stanno diventando quindi una buona abitudine. Tra l'altro quest'anno capita proprio in una giornata perfetta perché sono arrivata qui direttamente ieri sera da Bruxelles, in cui c'è stato la riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi nazionali che hanno discusso il testo della nuova direttiva. Soltanto pochissime parole oggi perché in realtà non vi potrò illustrare il testo votato ieri perché ancora non è stato pubblicato e quindi ancora non è possibile, diciamo, divulgare i dettagli, ma possiamo intanto cominciare a parlare delle cose importanti. L'anno scorso avevamo già dato un'occhiata insieme alla proposta della Commissione europea che è stata pubblicata ad ottobre del 2022 e che nasce da intanto la necessità di riorganizzare la normativa europea sulla qualità dell'aria, che attualmente era ancora distribuita in diversi testi, quindi diciamo sono stati rimessi insieme tutti i testi delle direttive attualmente vigenti sull'aria per avere comodità di consultazione in un unico atto di tutte le disposizioni importanti, e poi perché era necessario adeguare gli obiettivi sia ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di inquinamento zero che la Commissione europea e l'Unione europea si sono dati per il 2050, sia perché nel 2021 erano state comunque pubblicate le nuove linee guida dell'OMS sull'aria
e erano delle linee guida che stavamo aspettando da diversi anni perché le precedenti erano molto vecchie, quindi ci aspettavamo un aggiornamento in base agli studi epidemiologici dei valori che sono considerati a basso rischio, diciamo, per la tutela della salute dei cittadini, e l'OMS aveva pubblicato quindi dei nuovi studi e dei nuovi risultati indicando dei nuovi valori guida come valori, diciamo, per cui il rischio è minimo per la salute dei cittadini, valori che sono molto più bassi rispetto a quelli che sono presenti nell'attuale direttiva sull'aria. Quindi, diciamo, era impossibile ignorare queste indicazioni dell'OMS ed era necessario in qualche modo provare a proporre un passo avanti per ridurre ulteriormente le emissioni in atmosfera e quindi cercare di migliorare anche le concentrazioni disperse in aria. E quando si ha un nuovo testo normativo il processo è molto complicato per arrivare alla sua approvazione perché appunto la Commissione europea in genere propone un testo, però il testo può essere approvato soltanto se si trova un accordo finale tra Commissione europea, Parlamento europeo e Consiglio. E chiaramente ognuno di questi enti, istituzioni ha degli obiettivi differenti, per cui abbiamo già avuto lo scorso settembre il risultato dei lavori delle commissioni parlamentari sul testo, quindi il Parlamento ha votato i suoi emendamenti al testo e tendenzialmente ha richiesto, come succede sempre da parte del Parlamento che deve tutelare i cittadini che lo hanno eletto, ha chiesto una maggiore ambizione. Quindi, diciamo, la Commissione europea aveva fatto nella sua proposta già un tentativo di mediare tra i valori dell'OMS, che sono davvero molto ambiziosi, quindi molto più bassi rispetto a quelli attuali, si parla di circa, diciamo, grossolanamente di un dimezzamento dei valori, essendo, diciamo, chiaro che al momento diciamo, alcuni valori raccomandati dall'OMS sono difficilmente raggiungibili, perché pensate soltanto alla PM2,5, il valore raccomandato è di 5 microgrammi per metro cubo, che è il valore che noi spesso abbiamo nelle stazioni di fondo qui in Italia e non solo in Italia, quindi, diciamo, arrivare al di sotto di quel valore per alcune aree sembrerebbe davvero impossibile. E quindi bisognerebbe fare tutto un discorso diverso, andando anche ad approfondire la composizione del PM per individuare qual è la quota di particolato che poi ha una tossicità elevata rispetto a quello, diciamo, che è più dato da contributi naturali, ma insomma, questa è un'altra storia più lunga che non possiamo fare oggi. Dato che l'OMS aveva previsto comunque un percorso a passi successivi per arrivare ai valori raccomandati, quindi individuando anche dei valori intermedi da raggiungere progressivamente con un miglioramento quindi continuo della qualità dell'aria, la Commissione europea aveva scelto dei valori intermedi proposti dall'OMS da indicare come valori limite. Il Parlamento ha chiesto che invece la nuova direttiva contenga i valori dell'OMS da raggiungere nel 2035. In Consiglio chiaramente la discussione è stata molto accesa, io ho partecipato ai lavori dei gruppi tecnici del Consiglio in cui ci sono tutti i rappresentanti dei governi e anche gli esperti tecnici dei singoli paesi, che quindi poi si trovano ad applicare, no, sul territorio la normativa e quindi devono fare una valutazione di quanto sia possibile realizzare per avere un buon equilibrio tra fattibilità, sostenibilità economica, sociale e tutela dei cittadini. E quindi in Consiglio, diciamo, le posizioni che sono emerse sono differenti, ma c'è stato un negoziato molto diverso da quelli a cui ho partecipato in passato, perché in genere ci sono sempre i paesi del nord, quelli che hanno meno problemi di inquinamento, che chiedono maggiore ambizione, e quelli dell'area mediterranea che chiedono meno ambizione. Devo dire che in questo caso nessun paese ha chiesto di andare oltre la proposta della Commissione europea, che è stata riconosciuta già come un buon tentativo di raggiungere un compromesso. Molti si sono fermati sul dire con fermezza: non vogliamo però ridurre l'ambizione di questo testo. E chiaramente poi c'è stato un coro di molti altri paesi che hanno chiesto maggiore flessibilità. Quindi, diciamo, la discussione è stata abbastanza lunga, le carte sono state scoperte solo in ritardo, quindi si è fatto in questi ultimi mesi davvero un lavoro enorme per cercare di trovare un accordo, e dato che l'attuale presidenza dell'Unione Europea, la presidenza spagnola, voleva cercare di chiudere entro l'anno, quindi perché entro l'anno finirà anche il suo semestre di presidenza,
il dossier, hanno cercato in qualche modo di accontentare il più possibile tutti e ieri è stato votato questo testo da appunto gli ambasciatori, quindi i rappresentanti dei vari paesi, e ci hanno detto che probabilmente cercheranno di iniziare subito già in questi ultimi 2 mesi dell'anno i triloghi, quindi le riunioni tra Commissione, Parlamento e Consiglio per cercare di trovare un accordo, quindi dovranno cercare di cedere su qualcosa, accontentare insomma, per trovare un testo che possa essere approvato da tutti e tre, altrimenti l'adozione della direttiva non può avvenire. L'obiettivo è cercare di raggiungere questo accordo entro i primi mesi del prossimo anno, perché poi ci saranno le elezioni, cambia il Parlamento, cambia la Commissione, cambiano tutti e quindi ci sarebbe il rischio di ricominciare da capo con la perdita di almeno 2 anni e questa è una cosa che vorremmo tutti un po' evitare. E quindi diciamo, come dicevo, non vi posso dire proprio i dettagli, però qualcosa sì. Quindi diciamo, quelli che vedete qui sono i temi più interessanti su cui si è acceso il dibattito nell'ambito del Consiglio. Quindi fondamentalmente c'è stata tutta una prima parte di discussione che è andata molto sulla parte tecnica della direttiva, perché la direttiva propone anche alcuni cambiamenti sul modo di valutare la qualità dell'aria, ad esempio si era cercato di spingere di più sull'utilizzo della modellistica a integrare i dati di monitoraggio, di misurazione, ma non tutti i paesi sono ancora pronti, quindi diciamo su questo c'è stato un po' un ammorbidimento del testo, quindi viene ancora incoraggiato l'uso dei modelli, ma è stata fatta una richiesta formale alla Commissione europea di proporre al più presto delle linee guida per dare delle indicazioni precise su come usare i modelli, per evitare che poi ognuno usi modelli diversi e con modalità diverse e quindi per avere risultati più confrontabili. E poi sono state fatte delle piccole modifiche anche sugli standard di qualità dell'aria, sono stati introdotti degli indicatori dell'esposizione media della popolazione, questo è un indicatore che era già presente nell'attuale normativa per il PM2,5, ora ce l'avremo anche per il PM10 e l'NO2 e in generale insomma sono stati fatti aggiustamenti qua e là per cercare di migliorare anche la confrontabilità dei dati, quindi qualche modifica anche proprio agli allegati tecnici per cercare di posizionare anche le stazioni di monitoraggio in modo un po' più coerente in tutti i paesi e così via. Però è chiaro che la parte più accesa della discussione è stata quella sul livello di ambizione e quindi diciamo che quasi nessuno ha chiesto un cambiamento dei valori proposti dalla Commissione. Abbiamo provato noi a chiedere un cambiamento nella tempistica perché i valori dovrebbero entrare in vigore al 2030, considerando che siamo già a fine 2023, che quindi ci vorrà ancora un po' di tempo perché la direttiva sia adottata e poi 2 anni per la trasposizione nei singoli paesi, arriveremo praticamente a fine 2026 come minimo e cominceremo quindi ad attuare la nuova direttiva nel 2027 dovendo raggiungere già dei nuovi limiti al 2030, quindi non ci sarebbe il tempo per avere dei risultati delle nuove misure adottate, quindi avevamo chiesto più di estendere all'infinito delle possibili deroghe, di spostare un po' l'entrata in vigore dei valori limite e poi avere delle deroghe solo per delle circostanze specifiche, ma questa cosa non è passata perché l'idea è che dato che il Parlamento al 2035 invece vuole i valori dell'OMS sarebbe stato impossibile poi raggiungere un accordo con loro sul testo durante i triloghi. Quindi insomma in definitiva sono rimasti i valori limite proposti dalla Commissione europea che dovranno entrare in vigore dal 2030. È stata però prevista una possibilità di richiedere delle deroghe, o meglio delle estensioni temporali per l'entrata in vigore del valore limite per alcune aree particolari. Questa era una previsione che era già inclusa nel testo iniziale della Commissione europea ed era stato fatto pensando quasi in maniera specifica al bacino padano, perché è oggettivo che nel bacino padano ci siano delle problematiche di dispersione degli inquinanti e quindi per le zone come il bacino padano, ce ne sono altre anche in Italia e in Europa, ma diciamo il bacino padano è quello più famoso perché compare sempre in tutte le mappe europee della qualità dell'aria come una macchia rossa, e c'era la possibilità di chiedere 5 anni in più per poter raggiungere il valore limite. Dopo un lungo negoziato questi 5 anni sono diventati 10, quindi attualmente il testo include la possibilità di chiedere queste estensioni temporali fino al 2040
e sono state incluse anche altre motivazioni per richiedere questa deroga temporale, perché chiaramente l'articolo sembrava fatto per noi, gli altri paesi hanno detto vabbè, ma perché noi non possiamo chiedere le deroghe? Quindi sono stati introdotti altri motivi che sono l'incidenza dell'inquinamento transfrontaliero, quindi se si può dimostrare che gran parte delle emissioni che causano poi l'inquinamento nel proprio territorio derivano da emissioni che si originano in altri paesi, quindi bisognerebbe chiedere all'altro paese di ridurre le emissioni, ed è previsto tutto un meccanismo di coordinamento tra i vari paesi per cercare di fare una sorta di piani coordinati per ridurre l'inquinamento anche quando viene da fuori. Ci sono stati introdotti anche delle situazioni di povertà, diciamo, quindi un criterio in base alla povertà del paese rispetto al GDP medio dell'Europa, che potrebbe giustificare quindi una mancanza di risorse per attuare delle misure significative, che quindi possa richiedere più tempo e quindi la possibilità di usare anche risorse disponibili a livello europeo per ottenere questa riduzione che ci si aspetta. Diciamo che c'è stato quindi un allargamento notevole della possibilità di accesso delle deroghe e anche della tempistica, che diciamo ha un fondamento di realtà, perché sappiamo tutti che le misure di riduzione dell'inquinamento, soprattutto quando si parla del PM, che è un inquinante secondario, come ci è stato spiegato bene, richiedono tempo, quindi ci vogliono interventi strutturali che richiedono tempo. Questo chiaramente non dovrà diventare una scusa per non fare nulla, perché comunque l'obiettivo principale è la tutela della salute, e era stato previsto anche un meccanismo periodico di confronto con la Commissione europea, quindi se si chiede la deroga non si può non fare nulla fino al 2039, che poi sappiamo che sta per scadere la deroga, ma si tratta poi di fare delle consultazioni periodiche con la Commissione europea, dimostrando di aver fatto dei piani, di averli attuati e di aver, nel momento in cui è stata ottenuta la deroga, anche messo in campo delle azioni aggiuntive per cercare di ridurre per quanto possibile il tempo di infrazione, perché i 10 anni devono essere un tempo massimo, ma chiaramente l'obiettivo è cercare di raggiungere la conformità con i nuovi valori limite anche prima dei 10 anni di deroga che vengono concessi. E per far questo naturalmente servono una serie di azioni, cioè è importante che, come si diceva già, proseguiamo in questo sforzo condiviso che stiamo portando in atto come comunità scientifica, amministrazioni regionali, Ministero dell'Ambiente, perché è chiaro che ormai le emissioni dei principali inquinanti sono state ridotte molto. Ma questo non è sufficiente a ridurre le concentrazioni a un livello in cui possano essere considerate non nocive, e quindi è necessario lavorare in sinergia sia tra i diversi livelli amministrativi, ma sia anche riguardo i vari inquinanti e i diversi settori. Quindi diciamo si tratterà di andare avanti con questi tavoli di coordinamento che ci sono già in atto, che mettono insieme i ministeri delle attività produttive, che lavorano fondamentalmente anche sul clima e l'energia insieme al Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Trasporti, l'agricoltura, perché si diceva, no, i precursori anche del PM vengono originati anche da altre attività su cui spesso sia il Ministero dell'Ambiente che le amministrazioni regionali, le direzioni che lavorano sull'ambiente su cui non riescono ad agire. Quindi è necessario lavorare insieme, cercare di sfruttare al massimo le risorse che ora ci sono, perché sono veramente tante adesso le risorse messe in campo sia a livello nazionale ma anche dall'Europa col PNRR. Ci sono davvero tante possibilità economiche che forse negli anni passati non abbiamo mai visto, per cercare di cominciare a pianificare degli interventi strutturali, perché è vero che le azioni emergenziali possono servire a tamponare delle situazioni quando ci rendiamo conto che stiamo rischiando di superare i valori giornalieri, però soltanto con interventi strutturali, lungimiranti, potremo davvero avere un cambiamento della situazione e provare a raggiungere questi nuovi obiettivi così ambiziosi. E deve essere fatto un lavoro che va parallelamente, cioè da una parte le amministrazioni devono agire con interventi seri, profondi, che possano produrre delle riduzioni significative degli inquinanti, e al tempo stesso cercare di informare di più la popolazione,
perché ci sono persone particolarmente sensibili che seguono anche questi temi, ma nella maggior parte dei casi le persone non hanno una consapevolezza di quanto l'inquinamento dell'aria possa essere nocivo. Il benzopirene ora diventerà un valore limite, non più un valore obiettivo, e abbiamo diverse aree di superamento in Italia del benzopirene, che è un cancerogeno accertato e si produce bruciando legna, e le persone pensano ancora che il camino sia una cosa ecologica, naturale, quindi diciamo c'è bisogno di uno sforzo serio anche per informare meglio le persone, sensibilizzarle, dando a loro delle possibilità alternative per lasciare a casa la macchina e per spendere il camino. Grazie mille. Altrettante informazioni che ci aiutano a arricchire la discussione. Io, se c'è qualcuno che ha qualche domanda per questi due interventi, invito a porla subito. Nel frattempo ringrazio Luca Zagolin e Cristina Leonardi e invito a accomodarsi al posto se non ci sono domande. Eccola qua, prego. Giornalieri. Volevo chiedere qual era il limite che è stato, a che livello è stato portato il limite di superamenti giornalieri? Allora, ancora il valore finale lo sapremo purtroppo dopo i triloghi, quindi non c'è ancora un valore. Sì. Diciamo, l'obiettivo potrebbe essere di arrivare a 20 senza i 35 consentiti, perché la proposta originaria non prevedeva più quei 35 consentiti durante l'anno. Quindi partiamo dal livello 20 e poi ci sarà tutto questo dibattito Consiglio, Commissione, Parlamento? Sì. Ok, grazie. Prego. Sì. Grazie, una domanda per ARPAV, che ha fatto una bella relazione che ringrazio e credo che più si riesca a diffondere meglio è, perché è importante. Rispetto all'agrizotecnico, a ottobre abbiamo avuto 3-4 giorni di sforamenti con un'atmosfera calda, faceva calda, era prima del 15 ottobre, quindi non c'erano riscaldamenti. E mi chiedo quanto l'agricoltura, che mi dicono che è un periodo dove si utilizzano tante, come dire, fonti che poi dopo producono secondario, in quel momento possa aver inciso su quegli sforamenti che sono un po' anomali. Soprattutto mi chiedo, una domanda insomma molto ingenua, diciamo, se il fattore caldo può aver inciso sul velocizzare la trasformazione da primario a secondario dell'ammoniaca sostanzialmente, perché se così fosse andiamo verso periodi di ottobre sempre più caldi e quindi probabilmente ottobre potrebbe diventare un mese dove ci possono essere delle situazioni che devono essere definite in maniera emergenziali, esattamente come dicembre, novembre, eccetera, eccetera. Allora sì, grazie della domanda. Allora, alcune precisazioni. Alcuni giorni di ottobre, non tutti quelli in cui c'è stato un superamento, sono stati caratterizzati da un'avvezione sahariana, quindi abbiamo avuto anche delle polveri che sono arrivate, diciamo, dall'Africa, un evento abbastanza inconsueto alla nostra latitudine, mentre molto molto frequente nelle regioni del sud Italia. Abbiamo degli eventi, 1-2 eventi all'anno, e certamente almeno un paio di questi sforamenti possono essere collegati con questo fenomeno. Per gli altri ne abbiamo avuti una manciata durante ottobre, quindi ci sono stati. Effettivamente sono stati superamenti, lo diciamo subito, che sono stati a cavallo del limite, quindi diciamo sono stati superamenti che sono stati segnati come superamenti, per la concentrazione a 52-53 è arrivata un pochettino anche un po' più su. Sicuramente dal punto di vista chimico e quindi dal punto di vista
sicuramente ambientale, il fatto che il caldo persista, se da un lato ovviamente favorisce la dispersione degli inquinanti, dall'altro per quanto riguarda la cinetica di tutto quello che è secondario, quindi tutto quello che reagisce nell'atmosfera, favorisce sicuramente un ingresso dell'ammoniaca in atmosfera. Quindi sicuramente ci può essere stato anche un contributo da parte del secondario, in particolare legato a comunque una permanenza dell'alta pressione, quindi a delle condizioni che erano relativamente dispersive, ma durante la notte c'era già un divario di temperatura abbastanza importante, quindi comunque durante la notte un minimo di inizio di stagnazione c'è stato, che ha probabilmente favorito anche una reazione del secondario. Di questo avremo contezza, diciamo, fra qualche settimana, quando avremo anche qualche dato in più sulla parte di speciazione chimica del PM, ma in generale si può dire che in un periodo dove si mantiene un'alta pressione, quindi comunque un periodo di stabilità atmosferica, durante una fase autunnale e quindi anche diciamo con temperature abbastanza elevate, a riscaldamenti spenti, abbiamo comunque delle situazioni durante la notte di sbalzo termico abbastanza importante, effettivamente il secondario potrebbe cominciare ad avere già un ruolo importante. Avete visto le percentuali di secondario prima sul totale, anche per far arrivare la concentrazione appena al di là del limite. Quindi sicuramente questo è un ragionamento che in linea di principio può essere corretto. Bene, grazie. Allora ringrazio di nuovo per le relazioni, penso che ci siamo allungati un po', ma penso che ci abbiano aiutato diciamo, a inquadrare, a contestualizzare quello che poi è l'avvio di questa discussione, che andrà un po' a affrontare quali possono essere le iniziative che adesso iniziamo a vedere, sia emergenziali sia strutturali, che si possono mettere in campo, talune che esistono, talune che diciamo, sono in corso di elaborazione e di formazione all'interno, ad esempio, di Regione Veneto, l'unità operativa, e invito Sofia Memoli intanto ad aggiungersi a noi al tavolo, così come inviterei i due tavoli tecnici zonali, i due referenti ai tavoli tecnici zonali, che sono Massimo Gattolin per quello per la città metropolitana e quindi il tavolo tecnico zonale della città metropolitana di Venezia, e Giuseppe Artuso invece per il tavolo tecnico zonale della provincia di Venezia. Sono diciamo, questi tre interventi che inquadrano l'aspetto diciamo, amministrativo, e quindi dalla regione a province e comuni che si organizzano per intervenire sul tema della qualità dell'aria. Ci siamo un po' allungati, quindi chiedo di essere diciamo, nelle presentazioni e negli interventi più possibile stringati, asciutti, così poi magari ci allunghiamo un po' con la pausa caffè un po' più tardi e cerchiamo di recuperare un po' il tempo. Buongiorno a tutti. Io parto subito, appunto ricollegandomi alla presentazione di ARPA di questa mattina, nella quale è stato mostrato come si sia confermato anche nel 2022 il positivo trend di miglioramento che è più marcato per i valori limite annuali di PM2,5 e PM10, meno evidente per i superamenti del valore limite giornaliero del PM10, ma comunque tutti attestati su una flessione nel trend di lungo periodo. Se per il valore medio annuo del PM10 c'è un rientro stabile in tutte le centraline dal 2018 e per le due centraline oggetto di messa in mora per il valore medio annuo di PM2,5 c'è stato il rientro ormai dal 2019 e dal 2021, i superamenti del valore limite giornaliero dei PM10 continuano a preoccupare gran parte del territorio regionale. Quali sono i settori di intervento? Li conosciamo, i settori sono sempre quelli già delineati nel vigente piano di risanamento dell'aria aggiornato nel 2016, confermati dalle analisi e dalle modellizzazioni più recenti. Restano sempre la combustione residenziale delle biomasse legnose legate al principale responsabile delle emissioni del particolato primario, traffico veicolare principale responsabile delle emissioni di ossidi di azoto, allevamento, zootecnia per l'ammoniaca, questi ultimi due i precursori della frazione secondaria. Ovviamente l'energia è un settore di intervento nella misura in cui comporta una diminuzione dell'impiego di combustibile.
E sono gli stessi settori, vado molto velocemente, diciamo è noto ormai a tutti che sono gli stessi settori su cui si agisce il rafforzamento con gli impegni del nuovo accordo di bacino padano del 2017, con il pacchetto di misure straordinarie del 2021 adottato in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea appunto dell'11 novembre 2020. Si sostanziano in divieti, limitazioni, incentivazioni, misure strutturali. Cosa ha fatto la Regione Veneto in questi ultimi 5 anni? Ho riportato in questa slide in maniera sintetica il quadro delle azioni e delle risorse messe in campo, dove le linee di intervento sono raggruppate per macro ambiti. Si vede che nell'appunto, con una recente ricognizione effettuata proprio a ottobre del 2023, abbiamo quantificato in 7.338 milioni di euro lo stanziamento regionale nel settore delle infrastrutture e mobilità, 186 milioni di euro per decarbonizzazione ed efficienza energetica, 227 milioni di euro in attività agricole e forestali. Vedete in queste colonne le principali linee appunto di intervento, con un'evidenza in rosso di quelle di diretta attuazione della direzione ambiente e transizione ecologica. Sono interventi di incentivazione appunto legati al rinnovo del parco veicolare vetusto e al turnover tecnologico degli impianti a biomassa legnosa obsoleti. Bandi per la rottamazione e sostituzione di veicoli. La Regione Veneto li propone annualmente. Dal 2018 al 2022 complessivamente 36 milioni di euro, a cui si aggiungono 7 milioni stanziati dall'ultimo bando auto 2023 che è stato avviato il 17 ottobre, è iniziata la fase delle manifestazioni di interesse che si concluderà al 29 dicembre per la rottamazione di veicoli benzina fino a Euro 4 e diesel fino a Euro 5 e l'acquisto di veicoli a basse emissioni Euro 6D o superiori, quindi elettrici, idrogeno. Il contributo cumulabile con gli incentivi statali sta destando questo bando un forte interesse, abbiamo ricevuto già numerose manifestazioni di interesse appunto a sole 3 settimane dall'inizio. Bandi stufe, anche questi proposti pressoché annualmente, dal 2018 al 2022 5 milioni di euro, a cui si aggiungono i 4 milioni stanziati dal bando stufe 2023, che è iniziato il 16 maggio, la fase delle manifestazioni di interesse si è chiusa il 17 luglio con 1.901 manifestazioni di interesse presentate ammesse, presentate erano un po' di più, 1.901 ammesse, ragion per cui per garantire, per diciamo, dare una ragionevole copertura agli investimenti che i cittadini si approntano ad affrontare, la Regione ha valutato l'aumento dello stanziamento a complessivi 7 milioni di euro con una recente delibera del 30 ottobre. Il bando prevede la sostituzione di generatori di calore a biomassa legnosa inferiori fino a 3 stelle e l'acquisto di apparecchi 5 stelle, 4 stelle ammessi nella zona Alpi-Prealpi oppure pompe elettriche. Va in cofinanziamento rispetto all'incentivo conto termico del GSE e anche in questo caso, come per il bando auto, c'è una premialità per gli interventi che si effettuano in comuni che adottano ordinanze per la qualità dell'aria. Il lancio del bando stufe è stato accompagnato da una massiccia campagna di comunicazione che è stata effettuata sui canali tradizionali radio, tv, stampa, ma anche web. È stato lanciato un portale tematico sulla qualità dell'aria inizialmente incentrato proprio sul tema della biomassa, che è destinato comunque ad essere implementato con un ampliamento delle sezioni per diventare un punto di riferimento per la qualità dell'aria.
Ho riportato qui accanto anche un estratto del mensile Airone di giugno, su cui è stato pubblicato un articolo proprio sulle buone regole e opportunità del riscaldamento a legna e delle opportunità che offre la Regione Veneto per l'ammodernamento degli impianti. E il logo e il nome della campagna sono anche il nome del portale e la sua veste grafica, riportato qui sotto, e www.perunariapulita.regione.veneto.it, come dicevo, è di prossima attivazione un'apposita sezione aggiuntiva sulle misure di limitazione, che tra l'altro ha l'obiettivo di diventare un punto di accesso alle ordinanze comunali adottate sull'intero territorio regionale. E sempre nell'ambito della campagna è stata realizzata una brochure dal titolo Come scaldarsi con la legna e rispettare l'ambiente. Ne trovate alcune copie sul tavolo in ingresso, e questo opuscolo ha la finalità di portare nelle case, si rivolge ai cittadini in maniera leggera e accattivante, e per appunto portare un'informazione corretta sull'uso consapevole del riscaldamento a legna. Sono stati realizzati 2 workshop, questo con la collaborazione di AIEL e Anfus, 2 workshop rivolti a professionisti e operatori del settore, che sono appunto i soggetti che quotidianamente sono a contatto con i cittadini, col duplice scopo di aggiornare e rafforzare le competenze tecniche di questi soggetti, di presentare loro la brochure, di distribuirne copie, con la finalità appunto di una distribuzione capillare nelle famiglie, nelle case con le quali si trovano ad avere contatti. La brochure è stata realizzata in formato cartaceo, ma è anche scaricabile o sfogliabile sul portale. È in previsione la spedizione di un contingente di copie ai maggiori comuni veneti, sicuramente innanzitutto i comuni capoluogo, ma invito chi fosse interessato a segnalarcelo per appunto fornirgliene delle copie, con appunto una finalità di diffusione alla cittadinanza, potendoli appunto esporre, mettere a disposizione dei cittadini nelle aree appunto aperte al pubblico. Sempre in tema di biomasse, accanto all'informazione abbiamo anche la vera e propria formazione. Sono stati chiusi nel 2023, mamma mia, 2 corsi, devo andare veramente troppo veloce, 2 corsi di formazione per professionisti e operatori, vado avanti, perché devo accennare sicuramente al Movin, che è sicuramente c'è una forte attesa, attesa dell'attivazione di questo servizio nella regione del Veneto, e è una misura alternativa alle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli inquinanti, che sarebbero soggetti alle ordinarie limitazioni per il traffico imposte con le ordinanze ai sensi della delibera 238, e l'adesione è su base volontaria. Non ho il tempo di esporvi. Vai. Vado, è su base volontaria. L'adesione comporta per i cittadini, per i proprietari di veicoli, il non essere più soggetti alle ordinarie limitazioni su base oraria giornaliera che sono imposte con le ordinarie ordinanze, ma a limitazioni su base chilometrica annua, cioè al veicolo viene assegnata una soglia chilometrica che può essere utilizzata per tutto l'anno senza limiti spaziali, quindi si può accedere alle aree dove vigono le ordinanze ai sensi della 238, sapendo comunque che quel contingente chilometrico è scalato con il passaggio nei territori che aderiscono appunto all'iniziativa campo di applicazione del Movin in tutto l'anno, in tutti i giorni e a tutte le ore.
Il monitoraggio dei chilometri è effettuato con una scatola nera che si installa sul veicolo, che rileva le percorrenze, rileva anche gli stili di guida che consentono di accedere a chilometri bonus attraverso il collegamento con un'infrastruttura tecnologica dedicata. La tecnologia è fornita dai Telematic Service Provider, appunto TSP, accreditati dalla Regione Veneto. E bisogna sottolineare che stiamo parlando di una misura che si pone come misura alternativa alle misure strutturali, quindi il livello verde, perché anche i veicoli aderenti al Movin in condizioni emergenziali o nelle domeniche ecologiche sono soggetti alle ordinarie limitazioni previsti per la stessa categoria di veicolo. Ho riportato sinteticamente il percorso che è stato svolto finora, avete i riferimenti comunque nelle slide che saranno disponibili, perché l'adesione al progetto è stata deliberata ad agosto 2022, ma soltanto a settembre 2023 è stato possibile arrivare alla legge regionale che pone nell'ordinamento le basi giuridiche per la raccolta dei dati personali. È stata una gestazione lunga con un'interlocuzione col garante della privacy, sono state appunto recepite le indicazioni e si è arrivati appunto ad un parere favorevole del garante. E da allora abbiamo sottoscritto l'accordo di collaborazione istituzionale con la Regione Lombardia e attivato l'iter di accreditamento dei TSP, in entrambi i casi previa approvazione in giunta della relativa documentazione. È in corso l'approvazione del decreto del direttore della direzione ambiente, l'approvazione con decreto dei documenti tecnici necessari all'avvio del servizio. Cosa serve per avviare allora a questo punto il Movin? Cosa manca? C'è l'iter di accreditamento dei TSP, iniziato appunto con la pubblicazione dell'avviso pubblico il 7 novembre, l'altro ieri, martedì, manifestazione di interesse fino al 27 novembre, dopodiché verifiche amministrative, verifiche tecniche e di funzionalità e interoperabilità per arrivare a sottoscrivere con i TSP protocolli di intesa con la Regione, appunto, tra Regione e TSP. Parallelamente verrà raccolta, anzi a breve, saranno interpellati i comuni per manifestare la loro volontà di aderire all'iniziativa, perché come dicevo il Movin è una misura di limitazione della circolazione alternativa alla misura della 238, quindi anche il Movin si attua con ordinanza comunale, quindi i comuni che aderiscono accanto alla ordinanza 238 adotteranno una seconda ordinanza che consente ai cittadini aderenti al Movin di sottostare a una diversa regolamentazione. Ovviamente per le polizie locali, che saranno preposte poi ai controlli, ci sarà un'apposita formazione. Si conta a questo punto di far partire il servizio a inizio 2024, nelle prime settimane. Altri interventi in cantiere, vado velocissima, in cantiere agevolazioni per l'acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, appunto con l'intento di spostare le abitudini di mobilità dei cittadini, lasciare a casa il mezzo privato, andare verso forme di mobilità collettiva. Si prevede l'attuazione di questo progetto da parte degli enti di governo dei bacini con abbonamenti, agevolazioni per le tratte prevalentemente ricadenti nei territori dei comuni agglomerato, comuni con più di 30.000 abitanti. Le stime di riduzione saranno conteggiate raccogliendo questionari comunque da parte dei cittadini che accederanno a queste riduzioni che permettano di valutare la sostituzione delle loro ordinarie abitudini con il mezzo pubblico per avere appunto una quantificazione dell'effetto. È in cantiere anche un bando rivolto alle imprese, quindi per la sostituzione dei veicoli, rivolto alle micro, piccole e medie imprese, linee di finanziamento per veicoli, quindi trasporti di persone e mezzi commerciali leggeri per il trasporto merci. Non è in cantiere, è in corso ed è addirittura d'arrivo il primo step, diciamo, di aggiornamento del piano di qualità dell'aria, di cui vi avevamo detto già nella precedente edizione che avevamo avviato l'iter a novembre 2021 incaricando ARPA previa convenzione di un supporto tecnico alla struttura.
e dando mandato al direttore di area tutela e sicurezza del territorio di individuare e coinvolgere le strutture regionali preposte poi all'attuazione e al monitoraggio delle misure di competenza fin dalla fase di predisposizione del piano. Sono stati effettuati incontri, è stata acquisita la proposta di ARPA che nel corso di quest'anno è stata ulteriormente affinata e completata. Siamo nella fase di prossima adozione in giunta per avviare la procedura di screening di VAS. Perché screening? Perché come dico il piano, l'aggiornamento di piano non interviene in alterazione di obiettivi, strategie e finalità che restano comunque quelli dell'attuale, del vigente piano aggiornato nel 2016. Molto proprio vado estremamente veloce in chiusura perché richiamo solo brevemente, ma è nota a tutti, la struttura di governance del piano con la catena CIS-TTZ Comuni, dove i comuni attuano le previsioni di piano sotto il coordinamento dei TTZ che a loro volta attuano gli indirizzi regionali impostati e forniti appunto attraverso il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza. Per chiudere, e chiudo, con 2 veloci slide dove riporto l'esito del monitoraggio dei provvedimenti di limitazione dei provvedimenti adottati, ecco qui ho quelli della limitazione della circolazione, adottati nella precedente stagione 2022-2023 da parte dei comuni in esito appunto ai monitoraggi effettuati. Come vediamo, ho riportato in questa slide le ordinanze emesse suddivise per agglomerati e comuni con più di 30.000 abitanti e comuni invece quelli con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000, suddivisi per province, riportando in quest'altra slide che è l'ultima invece un monitoraggio sull'intera gamma di limitazioni previsti dalla 238, quindi non soltanto limitato alla circolazione, in questo caso suddiviso per agglomerati e zone come da vigente zonizzazione regionale, e con una suddivisione anche in questo caso di appartenenza ai territori provinciali. Ecco, cosa dire? Che si conferma anche nella stagione 2022-2023 una pressoché totale attuazione da parte dei comuni maggiori, da parte degli agglomerati e dei comuni più grandi, ma un'attuazione ancora incompleta da parte dei comuni più piccoli. E il monitoraggio dell'adozione dei provvedimenti di questa stagione, quindi quelli adottati a partire dal 1° ottobre 2023, è in corso e contiamo di raccogliere risultati che ci attestino un maggiore grado di attuazione dei provvedimenti. Ho chiuso. Grazie mille. Ringrazio. Grazie mille. Interessante veramente relazione. Ora passerei la parola a Massimo Gattolin del TTZ della città metropolitana di Venezia. Ora vi carico le slide. Qui chiedo veramente quanto tempo ho? Perché devo dividerlo anche con il collega di Vicenza. Facciamo 6 minuti a testa, ci riuscite? Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Più che il cartellino era importante spegnere il microfono, allora molto velocemente riprendo saltandole, perché insomma si vede che abbiamo lavorato insieme con Sofia, quindi stavo ripartendo dove lei ha concluso, per cui lascio perdere, se non per richiamare il fatto che i tavoli tecnici zonali sono chiamati a fare un'opera di coordinamento delle amministrazioni comunali che sono parte della loro attività, no? Del loro territorio. Quindi noi abbiamo 44 comuni e cerchiamo di trasmettere
le indicazioni del piano regionale, del Comitato Indirizzo e Sorveglianza alle amministrazioni comunali, accompagnandoli in particolare, abbiamo capito bene, ringrazio Luca per la bella presentazione, in particolare per le misure emergenziali. Qui vi faccio vedere velocemente, qui scusate, devo ringraziare Carlotta Toso, mi ha aiutato a raccogliere le informazioni e anche a elaborarle. Vedete che comunque c'è nel totale dei 44 comuni c'è un numero importante, il 57% dei comuni che hanno adottato ordinanze di limitazione sono il 100%, come avete già visto nella slide di Sofia Memoli, quelli che lo hanno fatto nei comuni obbligati, che l'agglomerato sopra i 30.000 abitanti. Salto queste cose che hanno un po' di dettaglio, volevo spendere i miei 3 minuti e mezzo, perché sono 16, poi sono 3 e mezzo, invece su una iniziativa che stiamo cercando di applicare e inseguire da tempo. Noi la chiamiamo ancora sperimentale perché in realtà, pur essendo attiva da almeno un paio d'anni, abbiamo idea di portarla a uno step successivo, che è quella che secondo noi vuole dare risposta a una delle azioni più importanti da fare a livello di tavolo tecnico zonale, che è quella della comunicazione al pubblico delle misure che vengono accolte, vengono disegnate, soprattutto ovviamente per quanto riguarda le misure emergenziali e in particolare nel nostro caso per le limitazioni al traffico. Le ordinanze sono tante, 44 circa, qualcosa di meno nel nostro territorio, immaginate a livello regionale, quindi è un'esperienza che forse potrebbe essere replicata. Queste ordinanze, tramite il lavoro di tavoli tecnici zonali, credo che il collega poi lo potrà confermare, cercano di essere il più omogenee possibile. Alcuni dati che ho saltato volevano evidenziare l'aspetto che verso l'omogeneità si sta andando con una certa energia, quindi ci siamo quasi, direi. Manca il fatto che poi i cittadini debbano conoscerle e devono conoscerle nel modo più facile, semplice e utilizzabile possibile. Dunque, partendo dal fatto che le persone vogliono andare da qualche parte e vogliono sapere se possono circolare con il loro mezzo, abbiamo cercato di mettere insieme 3 tipologie di informazioni. Una che riguarda ovviamente gli avvisi che ARPAV periodicamente, oggi non è stato ricordato, ma insomma, penso sia noto a tutti, periodicamente, almeno 2 volte a settimana, emette relativamente al grado di qualità dell'aria, e quindi i famosi livelli verde, arancio e rosso. Okay. La seconda informazione che ciascuno di noi deve guardare è relativamente al proprio veicolo, quello che vuole utilizzare, e quindi sapere se ha una classe ecologica di un tipo piuttosto che un'altra, se è alimentata a benzina piuttosto che a gasolio, se è alimentata invece a altri combustibili o comunque modalità di vettori energetici più sostenibili, e anche ovviamente dove si vuole andare, a che ora, perché questi sono gli elementi che poi dovrà mettere a confronto con le famose ordinanze che, se interrogo qualcuno di voi, io le so perché le vedo, se interrogo qualcuno a caso forse nessuno le è andate a leggere. Okay? Quindi queste prime 2 informazioni sono, diciamo, lo step a cui siamo arrivati ad oggi. La terza, che non è ancora integrata come vorremmo, riguarda tutta una serie di informazioni che altri uffici della città metropolitana, insieme ai comuni che ne fanno parte, hanno riportato in un WebGIS e anche un'applicazione che tra poco vi faccio vedere molto velocemente, relativamente a tutti quegli strumenti di mobilità che possono essere considerati di mobilità sostenibile, alternativa, quindi le piste ciclabili, le fermate degli autobus, le colonnine di ricarica elettrica, i parchi scambiatori e così via. Tutte queste informazioni, le 4 freccette, vanno in questa nostra sperimentazione all'interno di una app, di cui vedete in alto a sinistra il logo, è scaricabile dagli app store sia di Google Play sia di Apple, e è personalizzabile nel senso che ognuno è chiamato a mettere, vedete alcuni screenshot, ma è chiamato a mettere al suo interno delle informazioni relative alla dove vuole andare, alle caratteristiche del proprio veicolo e in che momento vuole andare. Questo sistema naturalmente è collegato in automatico con i bollettini ARPAV, quindi in automatico dice se ARPAV ha emesso un avviso
arancione o rosso, altrimenti nel periodo in cui è attiva dal 1 di ottobre al 30 di aprile è verde, ok? E non deve fare niente, andare a guardare i siti del comune, della regione, di ARPA eccetera, automaticamente nell'app si colora del colore che ARPA ha comunicato per quel periodo lì. E naturalmente è importante dal nostro punto di vista che i comuni siano attivi, proattivi direi in questo strumento. Le difficoltà più grosse che troviamo ovviamente è nell'avere la comunicazione effettiva dell'emissione delle ordinanze. Ci siamo quasi, sì, ma è quasi finito. E la seconda ovviamente è sulle effettive chiusure delle strade, che noi abbiamo fotografato una certa data, poi ci possono essere alcune situazioni che non vengono aggiornate periodicamente dai comuni come dovrebbero. Queste 4 screenshot vi fa vedere sostanzialmente la schermata iniziale che voi potete vedere scaricando Web Map Venezia e l'applicazione di limitazione del traffico, e questa è l'ultima in basso. Vi dà la possibilità di vedere i 3 colori di ARPA, come dicevo, e poi attraverso queste 3-4 linee che sono a sinistra e poi quella della strada a destra, impostare le caratteristiche proprie e dicendo dove si vuole andare si dice se la strada è aperta o meno alla circolazione del nostro veicolo in quella fase. Okay? Cliccando anche sul singolo comune c'è la possibilità di vedere le deroghe che sono attive o i cartelli che troveremo sulla strada nel momento in cui andremo a circolare. Questo secondo me è un strumento che è interessante perché consente di comunicare velocemente, efficacemente quelle che sono le misure emergenziali. Abbiamo l'idea e l'intenzione di svilupparlo anche in un sistema di navigazione integrato con quegli elementi che dicevo prima. Non è facile nemmeno dal punto di vista tecnologico, però ci stiamo lavorando. Mi fermo qui così lascio lo spazio ad altri. Grazie. Grazie mille, così anche per la sintesi. Ora passerei la parola a Giuseppe Artuso del TTZ della provincia di Vicenza. Chiedo anche a lei la sintesi e di rimanere sui 6 minuti. Grazie mille. Buongiorno a tutti. Allora, vado veloce. In relazione al tavolo tecnico zonale di Vicenza, al di là delle funzioni ormai note di coordinamento dei comuni, abbiamo attivato delle campagne informative per sensibilizzare la cittadinanza con dei format specifici da veicolare tramite le TV locali, i canali social del comune, e allestito il portale provinciale che abbiamo chiamato Cambiamo Aria. Sul portale quindi sono disponibili le informazioni ambientali, la classificazione dei comuni, le ordinanze che ogni comune adotta, che sono quindi consultabili comune per comune. Ci sono i dati ambientali di rilievo attinti prevalentemente dal centralina ARPA. Abbiamo realizzato, giusto per incrementare la consapevolezza della cittadinanza, il calcolatore di emissioni che consente a chiunque, inserendo pochi dati, di calcolare quanto emette con le attività di riscaldamento o con i trasporti. In entrambi i casi, selezionando facilmente le tipologie di impianto o di veicolo, il combustibile, eccetera, stima quante sono le emissioni, quanti alberi servirebbero, perché è una cosa significativa che dà un certo riscontro oggettivo, quantitativo, quanti alberi servirebbero per abbattere quelle emissioni,
e un prospetto di sintesi su quanto impatta il proprio comportamento, il proprio stile di vita. Dal tavolo tecnico zonale, dal confronto con i comuni, si è cercato di andare un po' oltre gli obblighi e le previsioni, le ordinanze eccetera del piano dell'attuazione del pacchetto di misure straordinarie della Regione Veneto, attivando una iniziativa ulteriore per diminuire, con l'obiettivo di diminuire di almeno il 40% le emissioni inquinanti atmosferici entro il 2030, che è stato chiamato Patto dei Sindaci per la qualità dell'aria della provincia di Vicenza, che mediando le esperienze del PAESC va ad attivare delle azioni ulteriori e specifiche che sono rivolte al miglioramento della qualità dell'aria. A questo patto allo stato attuale hanno aderito 61 comuni su 114 della provincia, che incidono per il 76% della popolazione, 658.000 abitanti su 862.000. In questo piano di azione contempla un totale di 593 azioni che sono trasversali tra un po' tutti i settori emissivi degli inquinanti e in queste 593 azioni totali ogni comune aderente ha individuato le proprie, a seconda delle proprie specificità, sia territoriali sia climatiche, orografiche, sulle quali punta per raggiungere l'obiettivo. Le 593 azioni, come dicevo, sono trasversali un po' per tutti i settori. La mobilità e la residenza, intesa come riscaldamento, sono quelle che hanno il peso maggiore, non dimenticando però che anche le azioni sulla pubblica amministrazione, trasporto pubblico locale o sul settore agricolo incidono non poco. Allo stato attuale il piano sta entrando nella sua fase operativa. Quasi tutte le amministrazioni, mancano pochissime, hanno adottato e approvato il piano e adesso il piano naturalmente prevede sia attività e obblighi per i comuni che per la provincia e stiamo adesso cominciando ad attivare una linea di finanziamento con fondi provinciali da erogare ai comuni su azioni mirate, specifiche, individuate dai comuni per cominciare ad attuare quelle azioni che erano state previste e che il Comune ritiene di attivare per prime, come dire. Oltre naturalmente a tutte quelle attività che riescono a... L'unico partecipante alla riunione. Oltre naturalmente a tutte quelle attività che riescono a sortire il risultato anche a costo zero, come l'incentivo alla mobilità non veicolare e simili sostanzialmente. Avrei sintetizzato al massimo. Grazie. Una sintesi straordinaria di entrambi i tavoli tecnici zonali che devo dire ringraziamo perché stanno dimostrando come si possa mettere a sistema e far lavorare gli amministratori concretamente su obiettivi comuni e soprattutto fornendo degli strumenti molto utili al cittadino. Penso all'app che Venezia mette a punto, così come al sito che implementa quella che è la conoscenza da parte del cittadino, la fruizione delle informazioni e la conoscenza da parte del cittadino. Grazie molte, andrei velocemente ai prossimi due interventi prima di andare a una breve pausa, che sono due interventi tecnici che escono
in parte restano sempre dentro l'aspetto poi di opportunità per gli amministratori, ma che riguardano quello della gestione deficiente dei reflui zootecnici che è messo in campo da un'azienda che si chiama Femogas, quindi invito Claudio Fabbri al tavolo dei relatori, quindi un'esperienza diciamo di un'azienda privata che sul fronte proprio dell'agricoltura, che abbiamo visto essere uno degli elementi sia dal punto di vista delle emissioni secondarie più difficili da aggredire, sia dal punto di vista degli interventi anche in fase emergenziale che ovviamente su cui gli amministratori possono meno dare una mano, ha messo a punto diciamo, un importante modello di innovazione tecnologica che può contribuire a aiutare poi a mettere meglio il sistema. E Lorenzo Mingati, che invece è il direttore generale del Comune di Padova, che ci racconta l'esperienza dei benefici del trasporto tranviario e del sistema smart, cioè un modello, non so se... Eccolo qua. Che è uno diciamo, degli investimenti che noi ambientalisti riteniamo indispensabile, quello sul trasporto collettivo, che a Padova è diciamo, presente con una linea di tram, ma che sta vedendo, grazie anche in parte agli investimenti del PNRR, sta vedendo un rapido sviluppo di ulteriori 2 linee, ma non solo, anche di un sistema diciamo, di integrazione col trasporto locale che dovrebbe dare grandi benefici dal punto di vista della riduzione del traffico privato. Inizierei con Claudio Fabbri. 6 minuti, fantastico. L'azienda Femogas è un'azienda agricola che ha lo scopo di produrre energia e cibo. Energia e cibo, l'azienda Femogas è un'azienda che ha sia allevamenti zootecnici che colture e ha una serie di impianti di produzione di energia sia sotto forma di energia elettrica che di biometano. Qual è il principio base, qual è la missione che l'azienda Femogas ha posto alla base degli investimenti? È un concetto che viene declinato, è stato fantastico, ok, perfetto, meraviglioso. La missione dell'azienda Femogas si basa sostanzialmente su dei principi che sono stati declinati in collaborazione con il consorzio italiano Biogas, che sono riportati all'interno di un sito che si chiama Farming for Future. Non entro nel dettaglio perché non abbiamo tempo, ma ci sono 10 azioni di innovazione che sono in grado di permettere alle aziende agricole, sia che producono energia che producono alimenti, di migliorare la propria sostenibilità. Sostenibilità che si declina poi anche all'interno del concetto della riduzione delle emissioni di gas, che siano ammoniaca, di metano e via di seguito. Dove abbiamo una importante esperienza che ci permette di poter dire che il settore della zootecnia può migliorare nella riduzione delle emissioni di ammoniaca, è un'esperienza che abbiamo avviato nella zona di Vicenza. È un impianto di biometano, sono 2 impianti di biometano che utilizzano esclusivamente effluenti zootecnici, con 55 aziende zootecniche che conferiscono effluenti. Tutta la logistica degli impianti viene fornita dall'impianto stesso, sia per quanto riguarda i conferimenti, la gestione del digestato prima della distribuzione e la distribuzione al campo. Qual è l'aspetto che caratterizza questa innovazione, diciamo, questa applicazione nella riduzione delle emissioni di ammoniaca? Che tutta la distribuzione degli effluenti viene fatta e tutta la gestione delle vasche viene fatta tenendo conto di quando è il momento migliore per poter distribuire, quindi per aumentare l'efficienza, e qual è la tecnica di distribuzione, periodo e tecnica. Perché sono importanti il periodo e la tecnica? Sono importanti perché alla base delle emissioni di ammoniaca dal settore agrozootecnico
c'è sostanzialmente tutta la dinamica della volatilità dell'ammoniaca. L'ammoniaca è un gas instabile, è il risultato dei processi di degradazione della materia organica che avviene sia all'interno del rumine degli animali sia all'interno degli impianti di biogas. Però al tempo stesso l'ammoniaca è l'elemento base per la fertilizzazione delle colture. Quindi per l'azienda agricola la gestione dell'azoto, la gestione preservare, il concetto di preservare l'azoto nel terreno evitando le emissioni di ammoniaca, di fatto rappresenta una riduzione dei costi di produzione. L'ammoniaca con i nitrati sono la base del cuore, sono il cuore del ciclo dell'azoto. Tutto si muove nella dinamica della mineralizzazione dell'azoto e nella ossidazione dell'azoto a nitrato. Le piante assimilano azoto, quindi crescono solo quando riescono a utilizzare queste due forme. Quali sono i principi che stanno alla base della riduzione della gestione dell'ammoniaca? Esposizione all'atmosfera e tempo di esposizione all'atmosfera. Per riuscire a ridurre e a preservare l'azoto nel terreno dobbiamo cercare di distribuirlo nel momento più idoneo, interrarlo e attraverso anche la fluidificazione, quindi applicando anche le tecniche di separazione solido-liquido, e preservandolo nel suolo. Cos'è successo? Ricordamelo più tardi. Ricordamelo più tardi. Non abbiamo tempo oggi. Oggi non abbiamo tempo. La volatilizzazione che avviene nelle due fasi, stoccaggio e distribuzione. Per gli stoccaggi abbiamo una soluzione esclusivamente, quella di avere sufficienti stoccaggi ma coperti. Tutte le volte che noi vogliamo preservare dobbiamo coprire. Con quali tecniche? Ci sono diverse tecniche, le tecniche di copertura flessibili più o meno efficaci con la leca, con dei sistemi di distribuzione flottante, oppure coperture con membrane flessibili, con dei tetti sostanzialmente. Perché? Perché l'ammoniaca ha semplicemente un fenomeno diffusivo, basta ridurre il gradiente di concentrazione fra l'aria soprastante, il liquido e il digestato stesso, che a questo punto l'emissione si riduce e si riduce coprendo fino al 90-95%. Possiamo arrivare al 100% quando gli stoccaggi sono coperti con recupero di gas. A questo punto tutto il gas ammoniacale si riduce e viene convertito a... Cos'è successo? Eccolo qua. La distribuzione, le tecniche, come ho detto prima, più importanti sono interrare e distribuire nel momento giusto. Per distribuire nel momento giusto le aziende devono avere gli stoccaggi. Per avere gli stoccaggi devono poterne costruire dove? Vicino agli impianti, ovvero vicino ai siti di utilizzazione del digestato. Questo è il modo migliore per poterlo gestire nel concetto della riduzione dell'emissione. Quanto possiamo ridurre? Se interriamo, facciamo l'iniezione nel sottosuolo, l'emissione si riduce di circa il 90%. Perché? Perché non viene esposto all'aria. Può essere però anche distribuito in superficie perché non sempre abbiamo la possibilità di iniettare nel sottosuolo, possiamo distribuirlo anche in superficie con le tecniche a bande, a distribuzione con le bande, le vediamo dopo. Perché? Perché io posso distribuirlo e lo devo distribuire nel momento in cui è meglio distribuirlo, cioè anche con la coltura in atto. Con la coltura in atto non posso distribuirlo iniettandolo. In questi casi la riduzione dell'emissione è indicativamente del 60, 70, 80% e dipende da quanto viene sporcata, lasciatemelo dire, la superficie del suolo. Quali sono le tecniche? Le tecniche esistono, le tecniche sono quelle che vedete, la prima in alto è una delle più efficienti, quelle che usiamo quanto più possibile,
Una volta che ho raccolto una coltura e voglio fare una seconda coltura, lavoro, distribuisco e semino al contempo, in modo tale che tutto il fertilizzante viene distribuito al di sotto dell'altezza del seme, in modo tale che il seme quando germina trova subito la banca dei nutrienti. In questo modo di fatto faccio un passaggio solo, ho modo di aumentare l'efficienza e riduco l'emissione. Posso avere poi altri sistemi di distribuzione con le bande, con lavorazione superficiale. Distribuisco con la banda, faccio una sarchiatura dietro e di fatto equivale a un interramento superficiale. È importante? Sì, perché basta evitare che l'azoto ammoniacale rimanga a contatto con l'aria. Altre tecniche, sempre di distribuzione, possono essere quelle con i sistemi ombelicali, forse li avrete visti, non lo so se li conoscete, c'è un tubo flessibile che viene collegato all'organo di interramento e che distribuisce e che fa in modo tale che oltre a ridurre i tempi, i compattamenti, riduce anche i costi. Ovunque abbiamo modo di risparmiare emissioni, troviamo sostenibilità e troviamo riduzione di costi. Ho concluso. Grazie mille. Bene, ora la parola a Lorenzo Minganti. Io mi chiamo Lorenzo Minganti, sono il direttore generale del Comune di Padova e come è stato annunciato cercherò in qualche minuto, visto così non me lo faccio neanche dire che abbiamo poco tempo, di descrivere brevemente come stiamo cercando tramite il progetto del potenziamento delle linee del tram di contribuire alla qualità dell'aria a Padova e più in generale nel Veneto. Fra l'altro mi fa piacere essere qui perché l'ultima volta che sono stato chiamato a relazionare in questa sala è stato qualche anno fa, facevo parte del gruppo di lavoro che contribuiva a scrivere la bozza di legge regionale per il contenimento del consumo di suolo. Poi in quel caso il testo fu abbastanza modificato in Consiglio e non diede i risultati attesi, spero invece che le cose che diremo adesso riusciranno ad essere un po' più efficaci a raggiungere meglio il risultato che si prefiggono. Bene, dunque, molto velocemente, però non sta cambiando. Dalla regia, non so. Vabbè, intanto vado avanti con la descrizione così guadagniamo la slide che vedreste se non ci fossero gli immancabili problemi tecnici, vi mostra una pianta molto sintetica di Padova, dove vediamo come prevediamo di realizzare 3 linee del tram, una già in esercizio, SIR 1, già da qualche anno, e 2, una di progetto SIR 2, quella che taglia la città da est a ovest, e l'altra invece in corso di realizzazione perché trovate già oggi i cantieri se venite in città. Tutte e 3 queste linee convergono su un punto, che è la stazione dei treni. Perché? Ecco, avevo descritto, penso abbastanza bene, ecco quello che vi dicevo. Perché? Perché per le dimensioni della città, Padova ha 200.000 abitanti e altri 200.000 nei comuni della prima corona, per le dimensioni il sistema di trasporto più efficiente, pensate a un sistema di trasporto rapido di massa stellare, cioè che va a incrociarsi in un unico punto. Perché dico questo? Perché vengo fra l'altro da tutta la fase del dibattito pubblico su SIR 2, una delle obiezioni che ci viene fatta più spesso da
non solo un pubblico che ovviamente non è tenuto a conoscere questi concetti, ma anche da tanti amministratori pubblici che invece ci si aspetterebbe che abbiano, come dire, una propensione all'apprendimento un po' maggiore, ma perché fate il tram? Perché non fate degli autobus elettrici magari, o perché non fate la metropolitana? È molto semplice, perché nel primo capitolo di ogni manuale di tecnica dei trasporti, di scienza dei trasporti, perché ricordo la trasportistica è una scienza, ok? Non è una scienza precisa come l'astronomia o la fisica, ma è comunque una scienza. Dicevo, nel primo capitolo noi vediamo che ogni città, sulla base della propria dimensione, ha un suo sistema di trasporto ideale. Quindi, e questi purtroppo sono dei numeri indiscutibili. Io, per dirle, insomma, con una metafora molto molto friendly, molto molto easy, se devo fare il trasloco di casa mia, io non prendo a noleggio un tir, e viceversa, se devo fare il trasloco di un'intera fabbrica, non prendo a noleggio un fiorino, ok? Ci sono dei problemi di capacità del mezzo, quindi se devo trasportare lungo una certa linea di forza più di 2000 persone per senso di marcia, diciamo tra le 2000 e le 10.000, ecco che il tram diventa il mezzo di trasporto assolutamente ideale. Non lo sono l'autobus, che è più adatto a città più piccole, in letteratura sotto gli 80-100.000 abitanti, non lo ovviamente alla metropolitana, che si presta per sistemi per città di dimensioni assolutamente più grandi. Il tram è un sistema a guida vincolata, quindi con la sua ombra ben precisa, come diciamo tecnicamente, con delle fermate che devono avere una luce media di 400-500 metri e deve avere determinate ragioni di carico, cioè deve far salire quella certa quantità di persone per operare in maniera efficiente. Ecco perché si presta a città con queste dimensioni. Se fossimo un po' più grandi, penso ad esempio al caso dei cugini di Bologna, in quel caso dato è ancora il tram il sistema ideale, ma non con un modello stellare che si incontra in un unico punto, ma magliare o reticolare. Ecco, e ripeto, questi grafici ci dimostrano fondamentalmente questo. Questo solo per dirvi che naturalmente quello che vi stavo dicendo adesso si basa su analisi trasportistiche compiute negli anni, su cui non mi soffermo per ragioni di tempo. Il risultato è questo. Quella che vedete lungo nord-sud, cioè dalla Guizza a Ponte Vigo d'Ardere, è la linea SIR1 attualmente in esercizio. Le altre linee che vedete est-ovest e diciamo dal centro fino a sud-est sono le linee, una di progetto, l'altra in corso di realizzazione. Ma il sistema, e qui c'è l'aspetto importante, il combinato disposto che viene da queste 3 linee fisiche saranno in realtà 8 linee di esercizio, giocando sulle varie combinazioni. Per cui noi non avremo alla fine, quando il sistema sarà completamente realizzato, 3 linee, ma ne avremo ben 8. Questo naturalmente vuole sottolineare l'importanza del combinato disposto che riusciamo, dell'effetto di scala che riusciamo ad avere mettendo insieme più linee tra di loro fungibili. Questo perché c'è stato anche un grande dibattito in città ultimamente sul ma perché fare 2 nuove linee con un tram con quella certa tecnologia? Facciamo un'altra cosa. No, avremmo perso la fungibilità e quindi non riusciremo ad ottenere l'effetto di scala che ci consente di ottenere appunto non queste 3 ma queste 8 linee che abbiamo chiamato sistema smart. Questo nuovamente non mi soffermo per scarsità di tempo, sono in realtà come funzioneranno queste 8 linee e cosa andranno a sostituire con le relative capacità. Questo stesso discorso. Ecco, questo invece è il flussogramma che ci va ad indicare quanto caricheranno le linee. Naturalmente lo spessore delle linee, come sapete, è proporzionale al numero di passeggeri, alla quantità di passaggi in questo caso che avranno i mezzi. Quindi vedete, avremo un asse di forza importantissimo tra il centro, la stazione in particolare, e l'ospedale di progetto in corso di realizzazione. Il risultato sarà questo, quindi questa era diciamo come raster la prima immagine che avevamo visto. Diciamo, è importante ricordare come passeremo dagli attuali 18 mezzi a 55 mezzi, di questi 55 20 a 4 casse invece che a 3, perché appunto se
avessimo la macchina del tempo e potessimo tornare indietro di 20 anni, forse una delle cose che cambieremmo rispetto alla linea Sir 1 era non farla funzionare con mezzi a 3 ma a 4 casse, perché abbiamo visto una risposta ottima da parte della utenza, della popolazione, come vado adesso a dimostrare con questi due dati molto molto veloci. Allora, intanto non l'ho ancora detto, ma è importantissimo naturalmente quando parliamo di un investimento, quanto costa tutto quello di cui abbiamo parlato. Bene, realizzare la linea Sir 2, che è finanziata dal PNRR, costa, è un investimento di 415 milioni, tutto compreso, sia rete fisica che acquisto dei nuovi mezzi. La linea Sir 3, quella invece in corso di realizzazione, costa attualmente 78 milioni, saranno di sicuro integrati, diciamo, di un ordine di grandezza della decina a seguito degli aumenti prezzi che abbiamo registrato negli ultimi mesi. Quindi questa è la dimensione, diciamo, dell'investimento. Ma la linea Sir 1, cioè perché crediamo così tanto in questo progetto? Non semplicemente per ragioni teoriche o perché ci siamo affezionati, ne abbiamo il riscontro pratico, concreto. La linea Sir 1 in questi anni di esercizio si è rivelata un successo trasportistico davvero con pochi eguali, non solo per l'Italia ma per tutta Europa. Sir 1 sposta attualmente, dati dell'anno subito prima del Covid, perché per ovvie ragioni sono quelle il punto di riferimento di tutte le analisi trasportistiche che vengono compiute, trasporta 6.800.000 passeggeri all'anno. Il numero magari dice poco, forse dice meglio pensare che sono 33.000 al giorno, che corrispondono con una sola linea di tram al 25% di tutte le persone che trasportiamo con il TPL in ambito urbano. Ok, una sola linea attualmente in esercizio fa un quarto di tutto il trasporto pubblico urbano di Padova. Non c'è bisogno di essere trasportisti o di avere grandi modelli sott'occhi per poter immaginare cosa accadrà con 3 linee con quel radicamento, fra l'altro che dicevo prima, su cui non mi sottolineo. Infine, dato così un po' di orgoglio, grazie a questo investimento Padova diventerà la 4ª città italiana per estensione della propria rete, quindi a dimostrazione di quanto evidentemente l'amministrazione creda su questo progetto. Adesso vado velocemente perché vedo gli sguardi della Presidenza, insomma questi sono i dettagli della linea. Ecco, l'unico aspetto su cui mi soffermo giusto un attimo, questa è la sezione in un punto particolare naturalmente, ma tutta la sezione tipo prevede che la linea sia affiancata da una pista ciclabile. Quindi noi non avremo solamente il tram, ma avremo una pista ciclabile continua da est a ovest e dal centro appunto a sud, come dicevo prima. Ecco, fra l'altro con alcune attenzioni, per cui anche questo è il dettaglio di un attraversamento molto particolare di un'infrastruttura delicata, dove la pista ciclabile verrà appunto supportata da un attraversamento di questo tipo che, insomma, anche senza descriverlo penso si capisca quanto sia importante. Questi sono invece i dettagli di Sir 3 che appunto vi ringrazio mi soffermo solo su questo. L'obiettivo qual è? Già adesso noi abbiamo nel punto sud-est della città, Volta Barozzo per chi conosce Padova, una convergenza di numerose linee extraurbane. Da qui abbiamo diversi meccanismi di intermodalità più o meno efficienti che fanno sì che i cittadini, l'utenza poi possa usufruire di altre linee di trasporto urbano. Ecco, queste saranno assolutamente razionalizzate in un'unica linea con i benefici tipici del tram, quindi il cadenzamento, la velocità, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto alcune simulazioni che ci dicono di quanto diminuirà il traffico, questo in particolare su Sir 3, i dati sono assolutamente lusinghieri. Naturalmente sarà accompagnata da tutta una serie di mitigazioni ambientali, prendetela sulla fiducia, ecco, visto che ho poco tempo per raccontarvela, però pianteremo davvero una marea di alberi. Nonostante questo, qui arriva la conclusione, però almeno la conclusione lasciatemela dire per bene perché sennò non ha senso. Nonostante questo, nonostante tutti i vantaggi che un'opera del genere apporta, che naturalmente oggi ci concentriamo sulla qualità dell'aria,
ma parlare di tram e di trasporto rapido di massa significa parlare anche di urbanistica, significa parlare di qualità della vita, di città dei 5 minuti, eccetera, eccetera, e naturalmente anche di qualità dell'aria. Nonostante questo, noi abbiamo avuto, ed è questa la cosa su cui mi soffermo un attimo perché mi ha anche molto colpito dal punto di vista personale, nonostante questo noi siamo stati oggetto qualche mese fa di una curiosa protesta, di una persona, di una ragazza, fra l'altro animata certamente dai più nobili sentimenti, che si è legata ad un albero perché purtroppo nel realizzare quest'opera, come credo qualsiasi altra opera, quando si va ad intervenire su una città già esistente, dove non è una città che negli ultimi 40 anni si è tenuto un corridoio per far passare un domani il tram, è cresciuta, vive, eccetera, incontri degli oggetti, incontri dei manufatti, incontri delle nicchie, incontri dei pali, incontri anche qualche albero. In particolare la linea SIL 3 va ad incontrare circa un centinaio di alberi e un altro centinaio di cespuglioni, diciamo 200 alberi, e sto arrotondando per eccesso. Bene, un gruppo di persone ha individuato questa come criticità dell'opera, quindi qualcuno che ci scavalca sulla linea immaginaria dell'ambientalismo, che si colloca ancora di là dicendo no, quest'opera, sì, il tram va bene, ma non deve tagliare neanche un albero, scelta che purtroppo è ingegneristicamente impossibile da attuare. E tenete conto che in alcuni tratti critici, sempre per chi conosce la città, via Morgagni, dove abbiamo un viale alberato importantissimo, molto bello, già lì facciamo la scelta di viaggiare a batteria, quindi quando si arriva in quel punto il pantografo si stacca, non c'è più la catenaria, è catenaria frame, e la ritrova dove gli alberi non ci sono più. Bene, quindi abbiamo adottato davvero queste attenzioni. Purtroppo in alcuni punti questo non è sufficiente o non è tecnicamente possibile. Bene, perché vi dicevo questa cosa mi ha colpito molto? Perché quando ho visto questa ragazza, e credo che anche tanti altri in sala possano provare sentimenti simili, mi sono detto, ma se io 30 anni no, mi faccio un po' troppo vecchio, se 25 anni fa, quando avessi avuto la sua stessa età, mi fossi trovato nella stessa situazione, avrei fatto la stessa cosa, mi sarei legato come potevo fare a 20 anni ad un albero contro il tram. Ecco, devo dire, ci ho pensato sopra qualche giorno e anche qualche sera, la mia risposta è no, per un motivo molto semplice, perché secondo me l'ambientalismo non può essere solo passione, non può essere solo voglia di, deve essere assolutamente anche ragionamento, assolutamente anche riflessione. E allora mi sono divertito a fare due conti, questa è la sintesi, ma l'avevo scritto su una mia piccola riflessione su Facebook, che poi è stata ripresa dai giornali, insomma, animato il dibattito estivo sulle cronache della città, dove, se li volete leggere con calma, però vi assicuro insomma che le equazioni sono fatte bene, vi dimostro come, con conti assolutamente prudenziali, la sola linea SIR 3 consente di risparmiare emissioni che sono dimensionabili in circa 700 tonnellate all'anno di CO2. Quegli alberi che andiamo ad abbattere, e assolutamente il conto è arrotondato per eccesso, vanno a catturare 5 tonnellate all'anno. È facilmente dimostrabile, naturalmente prendo solo la CO2, oggi parliamo di qualità dell'aria, quindi non solo di gas climalteranti, ma semplifichiamo, è assolutamente dimostrabile come con conti più che prudenziali quest'opera è enormemente migliorativa per l'ambiente. Quindi arrivo qui alla fine e alla conclusione, noi di che ambientalismo vogliamo farci portatori e nel nostro ruolo di amministratori pubblici, di funzionari pubblici, attuatori di un ambientalismo semplicemente passionale e a volte un po' piagnone, oppure razionale e concreto che porta effettivamente a casa dei risultati. Ecco, lascio a voi la riflessione e la domanda che, se mi sembra chiaro da come parlavo, quella che è la risposta che io ho dato e cerco di dare quotidianamente nel mio lavoro. Grazie mille. Facciamo il coffee break, lo riduciamo a 10 minuti per recuperare un po' di ritardo che abbiamo accumulato. Grazie mille.
Visto che ci siamo e sono un po' cattivo, vi invito a terminare il coffee break e ad entrare in sala, che tra poco ricominciamo. Grazie. Non si sente fuori niente? No? Per parlarti di non so di che cosa. Mi fai sapere quanto. Piero? C'è qualcuno collegato? Li chiamiamo qui comunque. Sì. Allora, buongiorno a tutti, qui al tavolo c'è già il dottor Luca Marchesi, rettore dell'area tutela e sicurezza del territorio della Regione Veneto. Chiamiamo anche Eleonora Malengo, rettore dell'unità operativa mobilità e trasporti, e Rita Stefanutto,
Rettore della direzione ricerca, innovazione e competitività energetica. Ce l'hai? O vuoi parlare da lì, da qua? Ok. Allora, abbiamo, darei subito la parola al dottor Marchesi, che ci fa l'intervento appunto con una riflessione delle azioni della Regione del Veneto tra la procedura di infrazione e la nuova direttiva aria. Forse c'è un problema di presentazione del dottor Marchesi. A chi l'hai mandati? A Claudia? Ok, adesso la recuperiamo intanto se vuoi. Poi intanto vediamo se riusciamo a recuperare le slide aggiornate a stamattina, perché appunto avevo fatto alcune modifiche conseguenti alla riunione di ieri del Coreper. No. Comunque fa niente. Cominciamo a fare alcune considerazioni, anche perché diverse cose, in particolare su quello che è il contenuto della direttiva, sono state già illustrate. Allora, io vorrei fare un intervento in cui mi concentrerei su due aspetti in particolare. Uno è il tema delle procedure di infrazione e l'altro il tema della nuova direttiva, e in particolare il ruolo regionale su questi due scenari. Ciò che ha fatto la Regione lo ha detto bene Sofia Memoli, lo completeranno le colleghe che parlano dopo di me, Malengo e Stefanotto. Io vorrei invece soffermarmi su questi due aspetti. Il primo tema è quello della procedura di infrazione. Allora, le procedure di infrazione, secondo me, vanno osservate da un primo punto di vista, che è questo. L'ordinamento italiano, quindi non soltanto il decreto 155, ma l'ordinamento della Repubblica, prevede che le funzioni legate al tema della qualità dell'aria siano ripartite nei diversi livelli della nostra architettura costituzionale: lo Stato, le regioni, gli enti locali. Allora, quando si dice che il Veneto è stato condannato dall'Europa per il non raggiungimento dei limiti, si dice una cosa sbagliata. La Repubblica Italiana è stata condannata dall'Europa, l'Italia. E sul tema della qualità dell'aria i ruoli per garantire il raggiungimento di quegli obiettivi sono distribuiti secondo la nostra architettura costituzionale. Abbiamo visto stamattina i dati sulle ordinanze sindacali. Quello è un soggetto che incide. Se fa o non fa l'ordinanza e quali sono i contenuti dell'ordinanza, fa differenza. Ci sono poi certamente il ruolo dei tavoli zonali, ce lo hanno raccontato, c'è il ruolo delle regioni, la regione Veneto nel nostro caso, e poi c'è il ruolo dello Stato. Allora, il tema della direttiva, della condanna, va vista innanzitutto da questo punto di vista. Noi abbiamo il nostro piano di qualità dell'aria, è stato descritto stamattina, è in corso il suo aggiornamento. E perché noi crediamo che il decreto legge 121 convertito oggi sia un errore, cioè non c'entri il problema? Proprio per la difficoltà che c'è in quel provvedimento di centrare il ruolo dello Stato. Noi abbiamo chiesto più volte l'intervento dello Stato, anche prima di questa norma, perché vi sono degli spazi di intervento fondamentali, le accise sui carburanti, i limiti di velocità in autostrada, le politiche industriali, che non sono nel ventaglio di capacità volitiva delle regioni, sono misure dello Stato. Allora, immaginarsi che si ottengano risultati su un problema di scenario così complesso, in un ordinamento costituzionale così articolato, in un contesto in cui lo Stato
lo ricordo, ma lo sapete, non ha un piano nazionale di qualità dell'aria. Ha un piano in attuazione della direttiva NEC, quindi tetto alle emissioni, che peraltro non traguarda gli obiettivi della direttiva qualità dell'aria, guarda obiettivi più alti, quindi non dà un contributo per raggiungerli. Poi c'è il protocollo di Torino con una serie di misure ampiamente non attuate e poi c'è una delega in bianco alle regioni, fate voi. Questo non può essere. Ancora più sbagliato è il passaggio che c'è, logico, ma direi illogico, in quel provvedimento, siccome ci sono le procedure di infrazione, che ricordo riguardano la Repubblica Italiana per superamenti in territori di 11 regioni, 10, 11. Allora, siccome ci sono le procedure di infrazione, 4 di queste regioni devono fare i piani aria. Cioè, qualcuno è in grado di spiegarmi il nesso logico tra queste due cose? Non c'è un nesso logico, è evidente, no? C'è una procedura di infrazione che riguarda l'Italia, Stato, province, regioni, comuni, per superamenti in 11 territori regionali e io ne conseguo che 4 di queste regioni devono fare un piano aria. Non c'è proprio il nesso. Quindi è proprio... Allora, qui è una grande occasione persa, anche perché le cose da fare in realtà si saprebbe quali sono. E sono complicate, scomode, ma si sa. Allora, su questo è una osservazione, una considerazione che vi sottopongo. Noi abbiamo appunto, peraltro le regioni hanno espresso parere contrario sulla conversione in legge di questo decreto, e chiedendo appunto che fosse esteso l'ambito di applicazione a tutte le regioni eventualmente, ma anche allo Stato, e questo è il primo elemento che volevo portare come contributo. Il secondo elemento invece riguarda la direttiva. Allora, qui avevo una serie di slide in cui provavo a riassumere il contenuto della posizione assunta ieri, ma lo ha già fatto la collega del CNR, mi sembra in maniera più che adeguata. Quello che vorrei invece rappresentarvi è questo. Allora, siamo quindi in un contesto in cui la posizione della Commissione è una posizione, diciamo, mediana, tra una posizione più ambiziosa del Parlamento e una più pragmatica assunta, parrebbe, ieri dai governi. E il trilogo determinerà il punto di caduta. Cosa vorrei io sottolineare, poi fatto salvo che il legislatore, in questo caso il co-legislatore, nella sua infinita saggezza, deciderà certamente per il meglio, ma che qui non si tratta di dire chi è a favore o chi è contro il miglioramento della qualità dell'aria, è evidente che siamo a favore del miglioramento della qualità dell'aria. E la Regione Veneto il suo contributo l'ha fatto, potrei mettere tra parentesi, e ce lo metto, a differenza a volte di altri, e chiudo la parentesi. Però il punto è trovare una dimensione di ragionevolezza dell'intervento, perché un intervento irragionevole non solo non ha possibilità di essere realizzato, ma produce un effetto logico di cortocircuito, cioè dà fiato a chi sostiene le ragioni dell'antiambientalismo e dell'anti-europeismo, cioè finisce con il compromettere la transizione ecologica, non con il favorirla, porsi obiettivi troppo sfidanti. Allora, Gigi, Lazzaro, io non sono d'accordo con quello che hai detto in apertura, io non credo che gli obiettivi della direttiva, soprattutto se fosse il punto di caduta quello proposto dal Parlamento, siano raggiungibili, non sono raggiungibili. E quindi porre un obiettivo irraggiungibile danneggia il lavoro per il raggiungimento di una qualità dell'aria buona, soprattutto se lo vediamo insieme alla sanzione, perché ricordo che la sanzione sono soldi, probabilmente tanti soldi, che saranno distratti dalle politiche ambientali, non da altro. Allora, questo è... perché dico che sono irraggiungibili? A parte che anche nei lavori preparatori della Commissione in qualche modo questo si vede. Poi abbiamo quello che ci ha detto il progetto Prepare. Allora, se il progetto Prepare è un progetto che la Commissione apprezza e sposa, e ogni volta che andiamo lì dice meno male che lo avete fatto, e poi però bisogna anche prendere atto di quello che conclude questo progetto. E ci sono delle indicazioni, che magari salterei direttamente a quella slide lì,
Per raggiungere le soglie OMS bisognerebbe probabilmente tagliare dell'80% le emissioni sul bacino padano. Questo è un taglio irragionevole, secondo me. E per fare quel taglio bisognerebbe fare cose di questo tipo: trasformare tutti i veicoli privati commerciali in emissioni zero, ma anche parallelamente ridurre il traffico del 75%. Sostituire tutte le stufe a legna con classe 5 stelle, ma anche parallelamente ridurre il riscaldamento metano. Applicare le migliori tecnologie in tutta l'industria del bacino, ma anche parallelamente ridurla. Fare la stessa cosa in agricoltura. Sì, nel 2030, cioè nei 5 anni più o meno che mancheranno tra il recepimento e quella data. Per me è un obiettivo irragionevole e quindi come obiettivo irragionevole non perseguibile. Allora, su questi due punti che spiegano il perché le regioni hanno preso alcune posizioni che secondo me sono state mal lette da una parte dell'opinione pubblica come un atteggiamento restio o conservatore o conservativo rispetto alle politiche della qualità dell'aria, e su questi due punti io credo si debba fare un esercizio di realtà, proprio perché il nostro piano aria sia ancora migliore e più ambizioso del precedente, proprio perché i risultati continuino ad arrivare, come ci ha mostrato Zagolin, come ci ha mostrato Memoli, no? Perché l'aria è appunto molto migliorata negli ultimi 10, 15, 20 anni, e magari auspicando che lo Stato faccia anch'esso la sua parte. Così sono stato anche nei tempi, direi. Grazie. Grazie. Grazie Luca, poi magari ci confrontiamo dopo gli interventi. Passerei la parola ora a Eleonora Malengo, che è direttore dell'unità operativa Mobilità e Trasporti della Direzione Infrastrutture e Trasporti di Regione Veneto. Così mi sposto con le freccette, giusto? Buongiorno a tutti, sono Eleonora Malengo, sono il direttore della UA Mobilità e Trasporti, unità organizzativa che è incardinata nella direzione Infrastrutture e Trasporti appunto della Regione del Veneto. L'intervento che vado a presentare mette in evidenza quelle che sono un po' le iniziative principali che vengono svolte dal settore, seppur chiaramente non sono tutte, quindi non sono in maniera esaustiva di tutto quello che si sta facendo a 360 gradi. Allora, il settore dei trasporti è ovviamente un settore che ha delle ricadute, delle ripercussioni sulla qualità dell'aria. Anche se, contrariamente a quello che si pensa, il settore dei trasporti non è la principale causa della mancanza di qualità dell'aria, chiaramente, questo anche da dati dell'Unione Europea. La Regione del Veneto quindi si è dotata a partire dal 2020 di un nuovo piano regionale dei trasporti, nuovo perché comunque c'era già, in attuazione di una legge regionale, la 25 del 98, che è di fatto la legge quadro che riguarda tutto il trasporto pubblico locale e che prevede appunto come governance della politica dei trasporti la redazione di un piano regionale. L'innovazione di questo piano regionale è che è un piano regionale che tende alla mobilità sostenibile, quindi secondo i 3 principi, quindi sostenibilità economica, ambientale e anche sociale, e l'innovazione è che è un piano processo, quindi è un piano flessibile, è un piano che è in grado di modificare le proprie azioni in funzione dei risultati di monitoraggio su quelle che sono le azioni che erano state inizialmente intraprese, e quindi supera quella che è la concezione classica della pianificazione a favore di un piano più flessibile, dinamico e quindi più facilmente modificabile in funzione dei mutamenti. Il piano regionale dei trasporti è codificato in 8 obiettivi, 8 strategie e 37 azioni, e tra gli obiettivi principali che vengono elencati qui sono quelli della sicurezza stradale, quindi della riduzione dell'incidentalità,
anche poi la riduzione del congestionamento delle strade, che è sicuramente causa anche della incidentalità e mancanza di sicurezza, e poi le azioni tese ad incrementare quello che è lo shift modale dal mezzo privato al mezzo pubblico, oltre che ovviamente riduzione di CO2 e PM10. Questi erano gli obiettivi principali. Le strategie sono quindi quelle di sviluppare delle infrastrutture dei trasporti di servizi per un trasporto pubblico integrato, intermodale, efficiente, quindi un trasporto che vada verso la mobilità sostenibile, anche attraverso la promozione e il sostegno dello sviluppo di nuove tecnologie della mobilità, perché chiaramente tutte le nuove innovazioni sull'intelligenza artificiale stanno comunque avendo delle grandi ricadute sul settore dei trasporti in termini sia di interazione tra il mezzo e l'utente ai fini di segnalare tutte le informazioni legate quindi al miglioramento di congestionamento e sicurezza stradale, sia anche la raccolta dei dati per la messa a disposizione su delle piattaforme a favore degli utenti per una integrazione tra i diversi mezzi di trasporto tesa appunto a portare a quello shift modale tra il privato e il pubblico. Le azioni principali, sono state assegnazione di risorse anche per la sostituzione dei mezzi a gasolio del parco pubblico e anche attraverso la realizzazione di infrastrutture, quindi colonnine elettriche di ricarica, la sostituzione del materiale rotabile dei treni con gli interventi di elettrificazione nuovi che sono stati fatti sulle linee e diverse assegnazioni di risorse per la mobilità ciclabile, per la promozione dell'uso della bici come mezzo ecosostenibile e inoltre la sperimentazione di un biglietto unico e la digitalizzazione del settore dei trasporti. Strumenti di attuazione del piano regionale sono il piano regionale della mobilità ciclistica che è già stato adottato, è stato redatto uno strumento ricognitivo del fabbisogno della logistica, è in corso di redazione il piano della viabilità, è in corso di redazione il piano regionale neve che per la prima volta si chiama anche dei trasporti complementari proprio per l'utilizzo degli impianti di risalita anche come mezzi di trasporto e poi la redazione del piano regionale della portualità turistica. Riepilogo solo alcuni numeri, ad esempio negli ultimi 5 anni per la sostituzione di autobus e natanti circa 470 milioni, chiaramente di riparto di varie risorse, poi circa 130 milioni per la sostituzione del materiale rotabile con treni elettrici o ibridi e poi mobilità ciclabile, quindi 155 milioni sia per la realizzazione di infrastrutture ciclabili e anche per la messa in sicurezza di quelle che erano attuali e circa finora solo 1 milione, ma chiaramente ci saranno poi le risorse del PORFESR e il bando MAS che nel frattempo la Regione del Veneto ha vinto all'interno dei 7 territori, è arrivata quarta, per cui a ulteriori lì abbiamo 2 milioni e 3 per la creazione del sistema MAS, quindi della mobilità come servizio, proprio per incentivare l'utenza all'uso di più mezzi dell'intermodalità per spostarli dal mezzo privato al mezzo pubblico. Ho riunito alcune attività che sono state svolte sempre nell'ottica di garantire questo shift modale dal pubblico al privato, ad esempio la sperimentazione del biglietto unico integrato che è stata fatta nel corso del 2021 insieme con Verona, con il Comune di Verona e il Comune di Venezia e dove sono state messe a sistema diverse, come si vedono nella parte sotto, gli operatori che hanno aderito alla sperimentazione, quindi Infrastrutture Venete, ATV che è l'azienda di Verona, Trenitalia, ACTV e anche è stato messo insieme anche le bici, quindi le bike, la società che gestisce le bike. È stata creata un'app resa a disposizione anche dell'utenza in modo che potesse, e con una tariffa integrata che è stata studiata appositamente perché potessero essere utilizzati tutti i sistemi di trasporto dell'area urbana di Venezia e dell'area urbana di Verona insieme anche con il treno.
Poi ho messo l'iniziativa che stiamo portando avanti, che è quella dell'hub regionale della mobilità, tra l'altro questa in attuazione del regolamento europeo, il 1926 del 2017, che riprende uno del 2018, in cui si sta raccogliendo, sta creando un contenitore di dati da mettere poi a disposizione proprio sia anche degli operatori di trasporto, ma anche per gli utenti attraverso delle apposite app per la fruizione di questi dati, dove sarà possibile incrementare anche dei sistemi di pagamento. Chiaramente questa è una cosa che è partita quest'anno e si dovrà concludere con una prima sperimentazione, in questo caso mettendo a rete i dati del Comune di Verona e del Comune di Padova. Ho inserito il protocollo di intesa sulle Dolomiti ad emissioni zero, che è stato firmato nel 2022 dalla Regione Veneto con il Ministero delle Infrastrutture e dell'Innovazione Tecnologica, con le province autonome di Bolzano e Trento e la provincia di Belluno, per l'attuazione delle Dolomiti come zone a bassa emissione, proprio che è incentrato su 6 azioni, che sono quelle della regolamentazione del traffico con un sistema digitale, la creazione e digitalizzazione di aree di parcheggio e di interscambio, il rafforzamento del trasporto pubblico locale, l'incentivazione degli impianti di risalita, l'incentivazione della mobilità attiva, miglioramento della qualità della vita e dell'esperienza turistica proprio della zona delle Dolomiti. Ultimo, ed è solo uno degli esempi, però è una delle altre attività su cui è impegnata la Regione Veneto, sono tutte le iniziative in corso con Trenitalia per dei servizi anche ai cicloturisti, e quindi il trasporto, oltre ad aver aumentato il numero di posti bici sui treni, proprio su specifica richiesta appunto della parte della Giunta regionale, abbiamo anche queste iniziative che vengono intraprese, sono dei link insieme con Trenitalia, creati insieme con le aziende di trasporto pubblico, dove uno può caricare la bici sul treno, può, se vuole, caricarla anche sull'autobus e poi spostarsi all'interno della montagna con la bicicletta, oppure può farlo direttamente scendendo dal treno. Questa è solo una delle iniziative, questo è il treno Venezia-Calalzo Cortina, che inizia tutto il periodo estivo, ma ce ne sono molte altre, e quindi insomma queste sono le attività principali su cui siamo impegnati. Grazie mille. Grazie alla dottoressa Malengo, e cederei la parola alla dottoressa Stefanetto. La dottoressa Rita Stefanutto è rettore della direzione ricerca e innovazione e competitività energetica dell'assessorato allo sviluppo economico ed energia. Grazie. Quindi uno dei temi fondamentali. Certamente. Adesso vediamo di caricare le slide, naturalmente. La presentazione è già stata fatta. Sono Rita Stefanutto, direttore della direzione ricerca, innovazione ed energia. Ecco qui, grazie. Allora, il tema energetico e come il tema energetico si lega al tema della qualità dell'aria. Come voi sapete, noi siamo in questo momento, proprio in questi mesi, impegnati nella redazione del nuovo piano energetico regionale, in un contesto normativo estremamente complesso, direi, e non ancora definito. Quindi è una programmazione, coglievo anche l'aspetto sottolineato dalla collega dei trasporti, il fatto di avere degli strumenti di programmazione flessibili ti consente sicuramente di migliorare e di adattare la programmazione in corso d'opera, ma in questo caso diventa anche una necessità proprio perché partiamo da un quadro di riferimento che per certi versi è in continua evoluzione e non è ancora delineato e definito. Quali sono comunque quegli elementi, quegli strumenti normativi che noi stiamo oggi utilizzando e che ci impongono obiettivi sempre più sfidanti in un periodo relativamente breve?
il Green Deal europeo, piuttosto che le nuove direttive sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili, ovviamente tutti gli interventi del Repower EU e del Next Generation EU. A livello nazionale abbiamo un PNIEC adottato nel 2019 e aggiornato già a luglio del 2023. E anche già qui gli obiettivi diventano più sfidanti per certi versi rispetto al raggiungimento di certi target. Il PTE, il PNRR naturalmente e questo famoso decreto aree idonee che dovrebbe anche stabilire quali sono gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili per ciascuna regione, di cui si sta discutendo ormai da anni e che auspichiamo possa arrivare brevemente ad una chiusura in questi mesi, lo attendiamo comunque già da 2 anni. Poi abbiamo a livello regionale la legge regionale sulla promozione dell'istituzione delle comunità energetiche regionali e dei gruppi di autoconsumo, un nuovo strumento evidentemente richiesto fortemente dal territorio e che anche questo costituisce poi uno strumento di incentivazione di questi istituti appunto, su cui c'è ancora dell'incertezza anche a livello nazionale, non ultima ad esempio su come dovrà essere configurata una CER, su quali possono essere gli aiuti che diamo alla CER, quindi tutto il tema degli aiuti di Stato e quant'altro. Chi potrà partecipare alla CER? Se anche le imprese ovviamente sì, però con che limiti dal punto di vista degli aiuti di Stato. Questo per dirvi che ci muoviamo in un clima ed in un contesto abbastanza delicato, lo definirei delicato. Abbiamo poi una legge regionale adottata nel 2022 che detta delle norme per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra ed è una norma che per certi versi vorrebbe quasi anticipare quel decreto aree idonee che dovrebbe dirci dove e come possiamo costruire impianti fotovoltaici a terra. E infine una serie di protocolli d'intesa che la Regione del Veneto ha stipulato con AGSE, con RSE, con Enea e con Terna che stanno lavorando con noi proprio per la redazione di questo nuovo piano energetico regionale. Il piano ovviamente deve rispondere a quelle che sono le nuove sfide. E quali sono queste nuove sfide? Più fonti rinnovabili. Quindi a livello nazionale si parla di una potenza di 80 gigawatt aggiuntivi per portare l'Italia in linea con gli ultimi obiettivi della UE. Questo è un obiettivo ancora più sfidante che ci arriva dal nuovo PNIEC. Non sappiamo con certezza, perché non è scritto ancora in una norma, quale sarà il contributo della Regione del Veneto a questo obiettivo. Dalle bozze che stanno di decreto che sono oggetto di discussione si parla per il Veneto di 5,8 gigawatt di potenza installata in più, il che significa praticamente quasi raddoppiare il livello attuale. Oggi siamo circa a 4 gigawatt di energia prodotta da fonti rinnovabili. Poi ci chiedono più efficienza energetica, quindi una riduzione sostanzialmente dei consumi e di energia. La riduzione delle emissioni, anche questo è un obiettivo estremamente sfidante, e poi c'è il tema del ruolo dei nuovi vettori energetici, primo fra tutto l'idrogeno. Questo nuovo piano energetico regionale, con questi obiettivi sfidanti che ci derivano appunto da quelle norme che vi ho citato prima, è il nuovo piano che dovrà definire la strategia per la transizione ecologica e la sostenibilità climatica del sistema energetico regionale. A che punto siamo con il piano energetico? Abbiamo avviato i lavori per la definizione e il monitoraggio delle politiche energetiche, abbiamo quindi stabilito quale deve essere un po' la governance e il gruppo operativo che lavora alla redazione del piano. Abbiamo una serie di gruppi di lavoro a cui sostanzialmente partecipano tutte le strutture regionali che questa mattina sono qui presenti e non solo, proprio ad indicare qual è la dimensione trasversale anche di questo strumento di programmazione. Abbiamo già redatto il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare del nuovo piano energetico e avviato la procedura di valutazione ambientale strategica. Ora ci accingiamo per fine anno ad adottare un documento strategico che contenga gli scenari energetici regionali e quelli che potrebbero essere i possibili indirizzi di politica energetica regionale, tenendo conto di vincoli, di scenari immaginati, di risorse economiche a disposizione naturalmente, perché il piano deve essere sostenibile
sicuramente dal punto di vista degli obiettivi che ci vengono posti a livello normativo, ma deve essere un piano anche ragionevole dal punto di vista economico per l'intero sistema. Ovviamente l'iter di approvazione del nuovo piano energetico regionale dovrà seguire la normativa che è prevista dal Codice dell'Ambiente e dalle norme regionali in materia di VAS. Quali sono gli obiettivi energetici regionali? Obiettivi che il piano si pone. L'autosufficienza, per quanto possibile, energetica, attraverso il ricorso a tutte le possibili fonti energetiche, valutate in termini di sostenibilità ambientale e valutate in termini di costi economici. Quindi la tendenza è all'autosufficienza tenendo conto di questi limiti. Ovviamente una riduzione dei consumi anche attraverso l'efficientamento energetico e una maggior sicurezza energetica di tutto il sistema. Le tipologie di intervento saranno sicuramente di tipo normativo, quindi regolamentare, saranno sicuramente di tipo finanziario, ma saranno anche di tipo culturale, perché una transizione energetica ha un suo costo, sia dal punto di vista economico, ma, e qui l'ho sentito anche nominare questa mattina, ha evidentemente anche un suo, non lo definirei costo, ma un suo impatto di tipo culturale. Quali sono le strategie di attuazione? Sicuramente l'aumento delle fonti di energia rinnovabile, evidentemente per una scelta oltre che per un obbligo, la diversificazione delle fonti, il contenimento dei consumi, gli interventi sulla rete, che deve essere una rete per quanto possibile resiliente e anche in grado di supportare quella che potrebbe essere la produzione di energia da fonte rinnovabile, e poi un'attività di tipo culturale e formativo, rivolta sia al mondo economico sia naturalmente ai cittadini. 5 sono le dimensioni trattate dal piano energetico regionale, quella della decarbonizzazione, quindi produrre energia elettrica incrementando le fonti da energia rinnovabile, quelli dell'efficienza energetica, quindi minimizzare l'utilizzo di energia necessaria per ottenere il soddisfacimento di quello che è il bisogno energetico, la sicurezza, quindi il sistema energetico regionale deve essere un sistema resiliente, il contrasto alla povertà energetica, non serve che mi soffermi su tutti i provvedimenti che sono stati adottati anche in questi ultimi mesi per quanto riguarda il costo dell'energia e l'impatto che questo ha a livello di famiglie, e poi c'è la dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività, perché chiaramente transizione energetica piuttosto che transizione ecologica passano anche attraverso nuove tecnologie e sviluppo innovativo. Mi soffermo delle 5 dimensioni su quella che è quella della decarbonizzazione e che tra tutte e 5 è quella che forse ha un aspetto più impattante rispetto al tema della giornata odierna, cioè rispetto al tema della qualità dell'aria. Mi dicono che ho 2 minuti, sarò velocissima. Allora vi dico semplicemente che l'obiettivo è quello di sviluppare in modo sostenibile energie da fonti rinnovabili, agendo parallelamente, perché se produciamo di più da fonte rinnovabile dobbiamo pensare anche di dover ridurre i consumi e facilitare quindi la copertura del fabbisogno energetico con le energie da fonte rinnovabile. È chiaro che le fonti energetiche sono il fotovoltaico, il solare termico, l'idroelettrico, le biomasse, i bioliquidi, il biogas, l'eolica, geotermica, aerotermica e idrotermica. Queste quelle che noi prendiamo in considerazione nella costruzione dei nostri scenari energetici. È evidente che ciascuna di esse ha un costo, ha delle problematiche di sostenibilità e quindi nel mix energetico che noi metteremo appunto attraverso questo piano dovremo tener conto anche di questi elementi. La pianificazione sarà una pianificazione partecipata. Quindi ovviamente ci saranno le occasioni di consultazione che sono previste dalle normative, ma abbiamo già cercato di farlo anche attraverso un incontro che abbiamo avuto già nel mese di febbraio del 2023 con quelli che sono gli stakeholder principali, perché evidentemente un piano avrà tanto più successo e sarà tanto più attuabile quanto più è condiviso dal territorio e trova nel territorio delle utili sinergie anche attuative.
Abbiamo poi il protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e Terna, a cui vogliamo continuare un dialogo con quelle che sono le amministrazioni locali piuttosto con quelli che sono i cittadini, proprio per consentire uno sviluppo anche della rete elettrica che sia uno sviluppo quanto più possibile condiviso, accettato ed accettabile dai territori. Infine il patto dei sindaci, rispetto al quale la Regione del Veneto ha un ruolo di coordinatore locale dell'iniziativa che è promossa dalla Commissione europea e che ha come obiettivo anche qui la riduzione delle emissioni di CO2. Quindi vogliamo coinvolgere, e quest'oggi abbiamo già sentito una serie di iniziative che potrebbero essere quanto mai utili, gli attori territoriali nella definizione e nella implementazione di politiche locali di sostenibilità che siano poi in linea ovviamente con le strategie del nuovo piano energetico regionale. Le azioni, quello che stiamo mettendo in campo, innanzitutto azioni che derivano dal programma regionale FESR 21-27. Ha una serie di obiettivi specifici, tra cui quello di promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Qui sarò necessariamente parziale perché sto citando soltanto quelle azioni che sono gestite dalla mia struttura, ma ovviamente ve ne sono anche altre nel PR. Da questo punto di vista e per questo obiettivo specifico noi gestiremo una misura di efficientamento energetico delle imprese attraverso anche l'efficientamento dei processi produttivi e non soltanto quindi degli involucri, che avrà una dotazione finanziaria di 31 milioni di euro, e poi sulla promozione delle energie rinnovabili abbiamo degli interventi sulle comunità energetiche di 10 milioni, abbiamo degli interventi per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento per 15 milioni e poi la produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile con una dotazione finanziaria prevista di 25 milioni. Prepare direi che ne hanno parlato sufficientemente i colleghi, comunque anche la mia direzione è impegnata nella realizzazione di questo progetto LIFE con l'azione C15 per promuovere l'efficienza energetica nelle imprese. Abbiamo fatto un'attività di raccolta dati sui consumi energetici, abbiamo fatto un'analisi dettagliata dei consumi e quindi abbiamo visto alcuni casi di studio ed è in corso un'attività di formazione e informazione, sensibilizzazione sul tema. Per quanto riguarda le comunità energetiche stiamo lavorando e abbiamo lavorato con le amministrazioni provinciali cercando di diffondere e di fare attività di formazione e informazione sul territorio per questa forma di sia per le comunità energetiche che per le forme di autoconsumo. Come vedete stiamo facendo attività informativa anche attraverso un brand che è Veneto Verde Energia che riguarda proprio le comunità energetiche del Veneto. Abbiamo approvato e stanziato delle risorse tra il 2022 e il 2023, ci accingiamo a continuare queste attività con le attività previste per il 2023 e il 2024. Infine l'idrogeno che è trattato nel piano energetico regionale è oggetto di un bando PNRR a cui la Regione ha aderito per la creazione di impianti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Abbiamo ammesso e finanziato un progetto localizzato nell'area di Porto Marghera che avrà un costo complessivo e un contributo anche di 17 milioni di euro. E ci sono le misure del PR FESR, oltre a quelle che vi ho citato, anche una misura di 5 milioni di euro per attività di ricerca legata a questo nuovo vettore energetico, gli impianti di produzione, stoccaggio, la conversione degli impianti produttivi a idrogeno verde, ve l'ho citato prima, è quello da 25 milioni di euro, e infine siamo impegnati anche nella mappatura delle competenze per utilizzare questo vettore energetico attraverso Venezia, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità e in particolare all'interno della Fondazione attraverso il cantiere idrogeno. Io credo di essere rimasta nei tempi, vi ringrazio per l'attenzione e qui avete eventualmente i nostri riferimenti per eventuali informazioni se di interesse. Grazie. Grazie mille del prezioso intervento. Intanto grazie mille e vi chiederei di accomodarvi e chiamerei qui l'assessore Tacin e la conduttrice della tavola rotonda Anna De Roberto.
la moderatrice. Ok. Io a questo punto avevo in scaletta la presentazione del rapporto dell'indagine che abbiamo svolto con i comuni. Per questione di tempi la taglierei, nel senso che avete il report nella cartellina, però vorrei sottolineare un paio di cose prima della tavola rotonda e dell'intervento dell'assessore, che anticipiamo perché ha un impegno che gli è raggiunto. Quindi vorrei solo sottolineare due cose che sostanzialmente stanno oltre di diverso rispetto all'anno scorso. Abbiamo inviato un questionario di percezione di qualità dell'aria a tutti i comuni del Veneto, chiedendo che il questionario, che era molto veloce, venisse compilato direttamente dall'amministratore, dal sindaco o dall'assessore. È molto interessante. Sono arrivate 117 risposte, quindi sarei un campione significativo. Però quello che emerge maggiormente è questa cosa qui. Abbiamo visto prima dagli interventi di Zagolin e Memoli che in 20 anni la qualità dell'aria non è migliorata, è enormemente migliorata, eppure la percezione degli amministratori è questa. Per il 56% di loro gli ultimi 17 anni è peggiorata. Questa percentuale diventa ancora più alta quando all'amministratore gli si chiede: ma secondo te per i tuoi cittadini la qualità dell'aria è migliorata o peggiorata? La risposta è oltre il 70% è peggiorata. E questo indica assolutamente una mancanza, una difficoltà nel far passare delle informazioni e anche degli sforzi che si fanno quotidianamente proprio sul tema dell'informazione e dell'opinione pubblica. Vi faccio vedere solo questa qui, che è abbiamo chiesto ai sindaci quali sono secondo loro le maggiori difficoltà. La maggior parte delle risposte che c'è arrivata dice la mancanza di sensibilizzazione, oltre alla difficoltà nel fare controlli, fondi economici, eccetera. Però questo mostra quanta strada c'è ancora da fare, sia da parte delle amministrazioni che da parte di tutti noi. Penso al giornalismo, penso alla regione, penso allo Stato, per cui il problema dell'inquinamento atmosferico sembra che non sia così presente nelle agende dei governi. Sì, quindi è necessario proprio un lavoro complessivo da fare assieme, anche perché ricordiamoci che quelle 50.000 morti premature l'anno, che sono le morti premature che
ci dice l'Agenzia Europea per l'Ambiente che avvengono a causa dell'inquinamento, abbiamo tutti il dovere di abbassarli. Ed è vero, e rispondo a Lucia Marchesi, che degli obiettivi sembrano già possibili. Forse sembrava impossibile anche arrivare sulla Luna 15 anni prima. Ce l'abbiamo fatta, quindi io sono ottimista e penso che le tecnologie e soprattutto il lavoro energico e consapevole possa aiutarci almeno ad avvicinarsi a quelle soglie, o comunque averle come obiettivo, perché sono soglie per la salute di tutti. Quindi detto questo, vi lascerei la parola e grazie. Eccomi qua, grazie al direttore di Legambiente Veneto. Mi piace questo foglietto con scritto, scusate, no, è meraviglioso perché ha cercato di contenere i tempi, ma perché, se avete notato, è stata una mattinata veramente ricca. Cioè anche qui pochi minuti fa erano sedute ramificazioni della Regione del Veneto, dallo sviluppo economico alla sicurezza del territorio, alla mobilità, con le infrastrutture per la mobilità e i progetti per la mobilità. Hanno parlato i sindaci, tra poco parleranno gli assessori all'ambiente, sta parlando Legambiente, hanno parlato i tecnici con ARPA. Insomma, ci sono tutti in questa grande battaglia e ci siamo anche noi come giornalisti. Hai fatto bene a chiamarci in causa, perché sì, è vero, abbiamo un ruolo importantissimo. E perché? Perché in questa mattinata si è parlato di patto tra i sindaci, di ruolo dello Stato, di accordo padano, cosa sta facendo la Regione, e poi che cosa succede? Succede che ci sono le persone da convincere. C'è la famosa opinione pubblica e ci sono le persone che devono essere invogliate a percorrere queste piste ciclabili sulle quali i sindaci hanno così tanto investito, perché nel patto tra i sindaci che abbiamo visto prima, 61 su 114, il 9,61%, quindi la cifra più alta, ha puntato sulle piste ciclabili. Non so se lo ricorderete, era una delle slide che sono state proiettate. Però bisogna farle andare le persone sulle piste ciclabili. Allora ci sono degli interventi, come dire, a macchia di leopardo. Mi viene in mente quello del Comune di Treviso, che ha inserito un bonus per tutti quelli che andranno a lavorare dal 1° di giugno in bicicletta. Bisogna iscriversi all'app, bisogna far vedere il tragitto che si fa, cioè attenzione, non è una cosa, è una cosa studiata. C'è un bonus di 50 euro al mese, se andate a lavoro in bicicletta il comune vi dà 50 euro al mese. È un'iniziativa singola, particolare, non è un investimento che chiede tantissimo, ma è un'iniziativa. Dobbiamo cercare di fare in modo che le iniziative non siano così a macchia di leopardo. E qui arrivo alla Regione del Veneto. Io so che lei, Assessore, ci deve lasciare per andare a un appuntamento molto importante oggi pomeriggio, quindi do subito a lei la parola prima di passare con, come dire, la tavola rotonda con le varie città del Veneto. Quindi Assessore Giampaolo Battaccin, grazie per essere con noi, a lei la parola. State facendo tantissimo come Regione. Quello che abbiamo visto, lei è anche Assessore alla Protezione Civile, quanto il territorio sta pagando il prezzo dei cambiamenti climatici. Dentro i cambiamenti climatici c'è tutto, c'è il concetto di sostenibilità, e oggi noi vogliamo impegnarci per avere un'aria più pulita. Cosa dobbiamo fare? Ma intanto l'appuntamento importante è un funerale, quindi mi scuso, ma no, non posso mancare. Posso permettermi di far fare un applauso a Walter Locatello, che è il vigile del fuoco che verrà salutato oggi. Grazie. Sì, che era anche un amico personale, perché è del mio stesso paese. Allora, intanto io ringrazio Legambiente per aver organizzato questo summit. Lo dico partendo proprio dalle considerazioni appena fatte e anche dai dati che ha appena presentato Piero De Candia. E anche negli interventi precedenti si è parlato dell'aspetto culturale e comunicativo della problematica della qualità dell'aria, perché si evidenzia un paradosso da quei dati, e cioè
il cittadino e anche gli amministratori sono convinti che la qualità dell'aria sia peggiorata, cosa che non è vera. Io ho ancora gli articoli di giornali di 15 anni fa dove i giornalisti pubblicavano allarme smog, 200 sforamenti. Oggi siamo a un livello ben più basso, rientriamo ancora? No, quindi il problema c'è ancora, però è più ridotto, quindi qualcosa è stato fatto. Perché il paradosso? Perché c'è questa percezione, ma poi quando andiamo a prendere sia a livello di stakeholder, quindi di raggruppamento, che di singolo cittadino, la percezione è che non sia colpa mia. Non dico colpa nel senso con un atteggiamento colposo, ma c'è la percezione che sia sempre qualcun altro che incide di più. Allora se parlo con i trasporti dice ma no, i trasporti incidono poco. Parlo con l'agricoltura, ma come? No, noi non c'entriamo nulla. Parlo con l'industria è ancora quella, come dire, vista in maniera peggiore, no? Perché storicamente siamo abituati a vedere i camini delle industrie che buttano fuori quel fumo nero, no? In realtà poi l'industria è quella che, forse è proprio quella che incide meno. Quando poi diciamo riscaldamento domestico, ma come riscaldamento domestico? Casa mia, ma io, cosa vuoi che inquini io, no? Quindi il paradosso è che si pensa che sia peggiorata la qualità dell'aria, e non lo è, però non è un problema sul quale posso incidere anch'io. E invece ognuno può incidere sia a livello di stakeholder, sia a livello anche semplicemente personale. Penso abbassando il riscaldamento quando si esce di casa, se si lavora, se a casa non rimane nessuno, se lo abbasso la mattina e lo rialzo la sera, sempre che uno non abbia riscaldamento a pavimento, che quindi ci mette tanto a riprendere la temperatura, sono piccoli gesti che possono incidere invece. Quindi evidenzio prima di tutto questo aspetto e il fatto che c'è da lavorare molto su questo, sul far capire non solo alla popolazione ma anche agli stakeholders, e ci comprendo anche gli amministratori, ci metto in mezzo anch'io, di come sia complesso questo sistema e questo problema. Ad un problema complesso servono risposte complesse. Saremmo dei folli a pensare che a un problema complesso si possa rispondere con delle soluzioni semplici. Noi ci siamo dotati di un piano aria, piano di tutela del risanamento dell'aria, già nel 2004, lo abbiamo aggiornato nel 2016 in maniera importante, abbiamo fatto degli aggiustamenti con delibera di giunta 2 anni fa e continuiamo ad aggiustarlo. Ci sono una settantina di misure, alcune sono state esposte prima, si va dall'efficientamento energetico degli edifici, alla rottamazione delle vecchie auto, dei vecchi furgoni, al parco treni nuovo, al parco trasporto pubblico locale nuovo, insomma ci sono le ciclabili. Ricordo a tutti, anche i ciclisti, che quando vedono la ciclabile di fianco vanno sulla strada, che è obbligatorio quando c'è la ciclabile. Il codice strada prevede che è obbligatorio. No, lo dico perché mi è capitato di fare qualche perizia incidente stradale dove l'ho segnalato il giudice. C'è un articolo del codice strada che dice che se c'è la ciclabile devi essere là. Se vieni investito sulla strada sei in torto, ok? Lo dico come parentesi, non ce l'ho con i ciclisti, ma se vengono investiti molti soldi usiamole le ciclabili, no? Perché c'è qualcuno che non le usa perché non usa la bicicletta ma usa la macchina, c'è qualcuno che pur usando la bicicletta va sulla strada. Ma al di là di questo, siamo partiti quindi da, dicevo prima, 200 sforamenti eccetera, e siamo arrivati a dimezzare sostanzialmente gli inquinanti presenti in aria, che non vuol dire dimezzare le emissioni, vuol dire molto più che dimezzare le emissioni, e questo ce l'hanno detto i dati del lockdown. A fronte di una riduzione delle emissioni sul trasporto del 90%, abbiamo riscontrato una riduzione degli ossidi di azoto del 40%. Quindi non c'è un rapporto diretto, bisogna ridurre molto di più l'emissione per ottenere un risultato in termini di qualità dell'aria paragonabile. Perché? Perché siamo un'area unica al mondo caratterizzata da mi riferisco al bacino padano, ha una fortissima antropizzazione, 20 milioni di abitanti che fanno il 50% del PIL nazionale, una delle aree più industrializzate d'Europa, che però è caratterizzata ad alta densità diffusa, peraltro urbana, caratterizzata da uno scarsissimo ricambio d'aria. E questo ovviamente non aiuta, perché autorevoli studi dimostrano che realtà molto simili alla nostra in Germania, e quindi con emissioni abbastanza simili, fanno riscontrare una qualità dell'aria molto migliore in Germania che da noi.
Quindi i nostri sforzi devono essere molto maggiori che da altre parti per ottenere lo stesso risultato. Stiamo cercando di farlo. Io dico sempre, bisogna cercare di farlo, è stato evidenziato prima dal dottor Marchesi, che gli obiettivi posti i più ambiziosi posti dall'Europa sarebbero perseguibili spegnendo il 75% del traffico, spegnendo il 75% delle aziende, eccetera. Ovviamente non vuol dire, siccome l'obiettivo è troppo alto, lasciamo perdere. No, assolutamente. Se siamo arrivati fin qua facendo sforzi importanti, continuiamo a fare sforzi importanti. Negli ultimi 4 anni abbiamo investito 900 milioni di euro come regioni. Però faccio alcune considerazioni, e cioè, la prima, non può, dicevo prima, problema complesso, soluzione complessa. Bisogna cercare di avere un approccio pragmatico. Non può essere visto solo questo problema senza vedere tutto il resto. Prima si è parlato molto di fonti rinnovabili. Non è che le fonti rinnovabili non creino delle problematiche. Possono creare problematiche anche rispetto alla qualità dell'aria, penso alle biomasse. Oppure non impattanti sulla qualità dell'aria, ma su altri aspetti ambientali, penso all'idroelettrico. Ma potrei fare un elenco molto lungo, quindi c'è tutto il dibattito, no, sulle aree idonee o non idonee, insomma. Quindi il tema va anche oltre a questo aspetto qua, no? Bisogna contemperare tutte le varie questioni. L'Agenda 2030 parla di sostenibilità ambientale, economica e sociale. Se devo spegnere il 75% delle aziende, credo non sia molto sostenibile dal punto di vista ambientale, sì, dal punto di vista sociale ed economico. Quindi devo tener conto anche di questo. L'Europa deve fare politiche coerenti con quello che dice. Dice incentivo la biomassa, però contemporaneamente ci dice la biomassa è la prima causa di PM10. Inoltre ci dice, prima ho sentito parlare di veicoli elettrici. Spesso i veicoli elettrici vengono definiti emissione zero, e non è vero, perché l'emissione del tubo di scarico è zero, ma le polveri sottili non si generano solo dal tubo di scarico, si generano dalla polvere sollevata dalla strada, dall'usura dei pneumatici, dalle pastiglie dei freni. Il veicolo elettrico mediamente pesa più a parità di prestazioni di un veicolo a motore a combustione interna, quindi anche qui si capisce che forse un po' di emissione ce l'ha. Ormai siamo arrivati a un livello nei motori a combustione interna dove le emissioni del tubo di scarico sono lo stesso ordine di grandezza delle altre fonti inquinanti, quindi appunto l'usura delle gomme, le pastiglie dei freni, eccetera. Quindi fare una valutazione, non ce l'ho col veicolo elettrico, ma non esiste la soluzione precisa per tutti. Faccio un altro esempio, un'auto ibrida plug-in che ha magari 40 km di autonomia, per uno che fa 400 km al giorno in autostrada, non ha senso, perché per i primi 40 km non fa emissioni e poi brucia molta più energia, e ecco l'efficientamento energetico, che è la prima cosa da tenere in considerazione, perché deve portarsi dietro quella vettura tutto il peso del pacco batterie e del motore elettrico, che una volta esaurita la batteria, il motore a combustione interna deve portarsi dietro. Sono prove fatte, cioè, anche molto banalmente con il parco mezzi della regione. Quindi il tema è particolarmente complesso. Noi finanziamo la rottamazione delle vecchie auto, ma la rottamazione delle vecchie auto ci ha portato a finire sul report sulla discarica di Carfluff a Sorgà, perché se rottamiamo le vecchie auto la rottamazione genera rifiuto. E allora come si coniuga questo con l'allungamento del ciclo di vita del prodotto che giustamente l'Europa ci impone? Insomma, sono tutti ovviamente esempi anche provocatori, se vogliamo, no? Per evidenziare la complessità di una problematica che va oltre a quello che è l'ambito, il settore specifico che riguarda l'emissione in atmosfera. È un tema complesso, noi non ci sottraiamo a questo, non l'abbiamo fatto perché se la Regione Veneto è stata una delle prime regioni d'Italia, non so se la prima addirittura nel 2004, ad avere la lungimiranza di partire col piano di tutela e risanamento dell'aria, non si sottraggono i comuni, non si sottraggono le province,
abbiamo il CIS che viene convocato, ci confrontiamo, i comuni magari a volte fanno dei suggerimenti, noi cerchiamo di accoglierli. Adesso sul TPL magari andremo incontro alla riduzione del biglietto per chi utilizza il TPL, soprattutto nelle aree dove sono bloccate le auto, gli autoveicoli. Insomma, si cerca di dare una risposta, però noi nel 2013 e poi nel 2017 abbiamo firmato anche un accordo col governo, cioè le 4 regioni del bacino padano hanno firmato un accordo anche col governo, ed è necessario che il governo sia della partita. Perché? Perché intanto la tutela dell'ambiente è una competenza legislativa esclusiva statale, lo dice la Costituzione, non lo dico io. E quindi il governo non può sottrarsi. Ci sono delle partite, l'ha ben detto il dottor Marchesi prima, dove il governo è l'unico che può intervenire, codice della strada per esempio, le accise, insomma, e anche altri ambiti, e quindi il governo deve essere al nostro fianco. Lo dico perché quando le regioni hanno espresso il parere negativo al decreto 121, lo abbiamo detto fondamentalmente per dei motivi oggettivi, che magari sono stati ricordati, ma io li ripeto. Il primo, non si capisce perché ci siano 10 regioni che hanno sforato, che non abbiano rispettato la direttiva europea, ma il decreto dice che solo 4 devono fare il nuovo piano aria. Francamente il nostro piano aria va bene così, magari ci sono delle cose che possiamo aggiungere, ma l'abbiamo fatto anche con delibera di giunta, perché non tutte le modifiche del piano aria necessitano una ridefinizione del piano aria. Quindi non si capisce perché ti impongano questa cosa e solo a 4 regioni, dandoti 12 mesi, addirittura 6. Chi aveva scritto la norma non sa quanto ci vuole fare un piano. La valutazione ambientale strategica, cioè, non ci sta dentro sui 6 mesi, cioè, è proprio impossibile dal punto di vista pratico. Gli unici che ci riuscivano era l'Emilia Romagna, perché avevano già avviato il percorso del nuovo piano di qualità dell'aria. Chi invece doveva ripartire magari con un piano già buono si trovava in difficoltà. Quindi non si capisce perché solo 4 regioni e le altre 6 no, e quindi questo è il primo punto, ma soprattutto non si capisce perché noi abbiamo proposto un emendamento e abbiamo detto ok, noi ci stiamo, accettiamo la sfida, mettiamo mano ai nostri piani aria, ci date non 6 mesi ma almeno 12 perché sennò è impossibile, però chiediamo che anche il governo nel suo piano si dia 12 mesi e intervenga anche il governo con i 12 mesi. L'emendamento è stato bocciato e allora a quel punto le regioni hanno detto no, scusa, il compito è tutto nostro. Io credo che i livelli istituzionali debbano essere chiamati tutti, i comuni, le province, le regioni, ma anche il governo nazionale, e aggiungo di più, e anche l'Europa che dà le direttive su dove vogliamo andare, se ritiene come è che il problema della qualità dell'aria è un problema prioritario, deve conseguentemente attuare delle politiche su questa questione, come ha fatto nell'ambito dell'agricoltura, come ha fatto in tanti altri ambiti, anche con politiche incentivanti, dando un supporto a quelle aree del paese che sono dei paesi che sono caratterizzate da queste problematiche. Lo fa, i fondi sociali di coesione sono destinati ad alcune aree che sono, la definizione è sottosviluppate, ma insomma non suona tanto bene, ma insomma che sono un po' più in difficoltà dal punto di vista economico. Qui, se il problema è concentrato in alcune aree dell'Europa, è necessario che ci sia un intervento anche dell'Europa su questo fronte. Non basta che l'Europa dica, alziamo l'asticella, diciamo che da domani bisogna saltare in alto almeno 6,40 metri e poi se non lo saltate vi sanziono. Non è possibile saltare 6,40 metri oggi. Poi cerchiamo di alzare sempre di più l'asticella, noi ci siamo, però devono esserci di fianco anche governo nazionale e Europa. Altrimenti rischiamo di trovarci da soli, e io credo che, come dicevo prima, se c'è un problema complesso e quindi richiede soluzioni complesse, le soluzioni complesse debbano richiedere la partecipazione di tutti i livelli istituzionali, perché se noi diciamo si arrangino le regioni e i comuni, credo che siamo sulla strada sbagliata, ma proprio perché le regioni e i comuni da soli non possono agire in alcuni ambiti dove invece possono agire i governi nazionali e l'Europa. E quindi io lancio questo messaggio, ringrazio Legambiente per aver fatto questo summit,
proprio per discutere, parlare, comunicare anche ai cittadini, spiegare cosa sta succedendo e qual è la complessità del problema, facendo capire che ognuno di noi può fare la sua piccola parte, sia gli stakeholder, magari in maniera più coordinata, no? E sia anche il singolo cittadino, ma spiegando anche la dimensione del problema, spiegandolo in maniera corretta. Quindi oggi credo sia un momento assolutamente importante, ma con l'auspicio che il governo entri mani e piedi su questa questione. Noi 4 regioni del bacino padano abbiamo chiesto un incontro urgente al Ministro, che ancora non ci è stato concesso. Io ieri l'altro ero a Rimini sperando di intercettarlo, non sono riuscito a intercettarlo, però insomma adesso cos'è, il 14-16 novembre, se non cambia ancora, dovremmo avere questo incontro, ma ritengo, ripeto, che se questo è un problema come riteniamo noi, e lo abbiamo dimostrato con quello che possiamo fare e mettere in campo, deve esserci una risposta da parte di tutti i livelli istituzionali. Ecco, io mi sento di dire questo, ma sicuramente guardando avanti dico, non so cosa deciderà l'Europa, no? Quale sarà il livello dell'asticella che porrà. Di sicuro da qui non ci sarà un abbassare la guardia, che l'asticella sia altissima e magari irraggiungibile, o che l'asticella sia un po' più bassa e quindi più facilmente raggiungibile. Da qui gli sforzi massimi che possiamo mettere in campo continueremo a metterli in campo, ovviamente tenendo conto delle problematiche oggettive, perché se autorevoli studi ci dicono oggi con le migliori tecniche disponibili non è possibile raggiungere quegli obiettivi, non è che dipende da noi, cioè l'hanno detto qualcun altro, ma non è che noi ci arrendiamo e diciamo beh, siccome dicono così facciamo finta che non ci sia il problema, tanto hanno detto che c'è lo studio, ma non è così, perché noi stiamo spingendo in questa direzione. Ecco, io vi ringrazio, mi scuso di aver modificato la scaletta, ma purtroppo è un impegno che non potevo gestire e controllare io. Grazie. Grazie Assessore Bottacin, grazie mille. Allora io forse i tempi si sono un pochino ristretti, cercheremo di essere come dire, dinamici in questa tavola rotonda e focalizzati. Allora io adesso chiamo i partecipanti, il Comune di Treviso è in collegamento con l'assessore alla mobilità e alle infrastrutture Andrea De Checchi, che saluto, poi invito qui invece Massimiliano De Martino, assessore all'ambiente della città di Venezia, Sara Baldinato, assessore all'ambiente della città di Vicenza, Tommaso Ferrari, assessore all'ambiente della città di Verona, Andrea Aragona, Padova, sempre con l'assessorato all'ambiente, no ma io adesso mi sposto, e Dina Merlo, assessore all'ambiente città di Rovigo, e là, no io mi sposto. Verona, Rovigo, De Checchi collegato, buongiorno assessore, con Treviso. Buongiorno. Belluno non è potuto essere presente. Allora partiamo, perché abbiamo parlato di tutti i livelli. Gli assessorati agli ambiente sono quelli che forse possono toccare con mano e in qualche modo attraverso interventi, ordinanze, possono iniziare a cambiare le cose, ma sono l'anello, come dire, più vicino ai cittadini. Voi davvero avete la responsabilità di comunicare la bontà di quello che state facendo ai vostri cittadini, e quindi davvero ritengo che siate, come dire, possiate costituire una task force davvero molto importante per la Regione del Veneto. Allora, per esigenze di tempistiche, io parto dall'assessore Andrea De Checchi, quindi Comune di Treviso. Ancora buongiorno Assessore, e con lei vorrei toccare l'iniziativa unica nel suo genere del Comune di Treviso, che ha, come dire, istituito questo bonus mobilità per chi dimostra di aver scelto la bicicletta o comunque dei mezzi sostenibili per andare al lavoro. Il Comune di Treviso mette dei soldi. È una scelta coraggiosa, è una scelta che forse economicamente non è stata nemmeno così impegnativa, me lo conferma economicamente, cioè come è nata questa scelta e quali sono le altre politiche che state portando avanti per la mobilità a Treviso?
Un saluto naturalmente a tutti, un ringraziamento per l'invito e naturalmente i complimenti per la bontà del summit. Porto anche i saluti del collega all'ambiente, l'assessore Manera, che per altri impegni istituzionali oggi non è potuta essere presente, ma devo dire è così stretta la collaborazione tra l'assessorato all'ambiente che lui detiene e la mobilità che invece ho io, per cui devo dire possiamo essere assolutamente in questa sede equivalenti, così come in questa sede, così come lo è poi nelle politiche, tant'è che la politica stessa che lei citava, amministrativa ad esempio, è proprio una politica che riguarda ambiente e mobilità. Tra l'altro io penso di avervi inviato anche una piccola slide di presentazione, così magari possiamo vedere anche 2 numeri di quell'iniziativa, che sono significativi proprio in termini di miglioramento dell'aria. Devo dire, lei dice intervento coraggioso e non grandi finanziamenti. Ecco, io vedo di tanti colleghi che potranno magari confermarle di persona quanto in questo momento storico parlare di risorse a disposizione sia sempre un elemento di coraggio, considerata la situazione economica che gli enti locali stanno vivendo in questo momento. Quindi anche quelle che possono apparire in termini assoluti delle cifre non particolarmente rilevanti lo diventano per il momento che stiamo evidentemente attraversando. Ho sentito nel corso degli interventi che mi hanno preceduto molto spesso parlare di approccio o impatto culturale. Ecco, devo dire che uno degli elementi dai quali credo sia indispensabile partire, attenzione, senza voler per questo venir meno a un pragmatismo di approccio alla tematica, è legato proprio all'elemento di natura culturale. Nelle slide, che se avremo modo magari di vedere, potremo... Adesso gliele cerchiamo, Assessore. Abbiamo le slide dell'Assessore De Checchi? Vediamo che dal PUMS, dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che noi abbiamo in questo momento adottato ed è in corso di approvazione, emerge che circa il 30% mi perdoni, dei veicoli... Assessore, mi perdoni, la disturbo perché per far vedere le sue slide lei deve condividere lo schermo, così possiamo vederle tutto in tempo reale. Io ho condiviso. C'è qualcuno che può dare qualche, come dire, istruzione tecnica all'assessore per condividere? Per condividere lo schermo deve avere il file già aperto e poi condividi schermo del suo file. Quindi l'immagine appunto a cui lei faceva riferimento è, cos'è, tasto destro, condividi file? Con file aperto. Eccola qua, perfetto. Ottimo. Si riesce a vedere? Sì, sì, sì. Perfetto. È il premio che ha vinto la città di Treviso, consegnato a Tallinn il 5 ottobre. Esattamente. Questo è il premio a cui lei fa riferimento, che abbiamo vinto in ottobre e saremo ambasciatori d'Europa delle città verdi. Abbiamo conseguito questo premio applicando una serie di politiche che poi magari chi avesse voglia di vedere, anche per contenere il tempo dell'intervento
sono presenti in quelle slide che vi ho trasmesso di presentazione, però venendo a quello che lei mi stava chiedendo, questa è una sintesi del Bike to Work, di cui il Comune di Treviso è capofila, è realizzato insieme all'IPA Marca Trevigiana, cioè 20 comuni, e questo è uno degli elementi più rilevanti, perché progetti di Bike to Work ve ne sono stati, si sono visti, ma che abbiano questa estensione in realtà pochissimi. Il progetto è stato lanciato nel 23 e sostanzialmente consiste nell'erogazione di buoni spesa in base al numero di chilometri percorsi a piedi o in bicicletta per recarsi al lavoro da parte dei residenti appunto di questi 18 comuni aderenti. Il budget che è stato esaurito già a settembre 23, quindi a distanza di pochi giorni praticamente da quando il progetto è iniziato, era di circa 100.000 euro. L'obiettivo appunto era quello di ridurre le emissioni di CO2 e naturalmente anche strizzando l'occhio al commercio locale, in quanto il corrispettivo della pedalata può essere speso nelle attività di prossimità dei comuni che hanno aderito a questo progetto. Come funziona? Il buono spesa corrisponde pressoché a una banconota da 10 euro, il negoziante va bene, mette uno scontrino, i buoni sono cumulabili e vi sarà un tempo per venderli. Nel riquadro però vediamo quello a cui vi facevo riferimento. Quali sono i numeri di progetto? Attraverso quell'app a cui lei stessa faceva riferimento sono stati scaricati circa 5.800 utenti, i percorsi tracciati sono stati pari a 130.000 per un totale di 540.000 km percorsi. Il dato più rilevante, quello che ci interessa qui oggi, questo progetto nei mesi in cui è stato attivo ha fatto sì che venissero risparmiati 80.907 kg di CO2 pari a 4.445 alberi. È una di quelle politiche che poi ci hanno consentito appunto di riuscire a conseguire quel premio. Ecco, ora noi cercheremo naturalmente di rifinanziare insieme agli altri enti questo progetto, sperando appunto di trovare le risorse finanziarie, perché vediamo quanto questo tipo di attività può incidere nell'ambiente che ci circonda. Vi stavo dicendo prima da dove deriva anche la ratio di questo progetto e perché quell'approccio metodologico e culturale. Il PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, dicevo adottato e in corso di approvazione, ci ha dimostrato che circa il 30% dei veicoli che impegnano le nostre vie percorre mediamente dai 2 ai 3 chilometri. Quindi capite quanto con una politica di ciclabilità efficiente e mantenuta, di approccio culturale anche nei confronti dei bambini, quindi il bike to school, nei confronti delle famiglie, un domani si possa attraverso questo tipo di approccio eliminare dalle strade un numero di veicoli tali che tendenzialmente nessun intervento di natura infrastrutturale potrebbe portare a conseguire. Quindi mobilità e ambiente legate a questo tema, un elemento anche di incentivo, quindi di sviluppo economico direi per le attività produttive, quindi una risorsa messa a disposizione, porta ad un'ottima politica ambientale. Motivo per cui è necessario tenere costantemente monitorato l'elemento in questo momento della mobilità lenta e con essa naturalmente direi ci aggancerei anche il trasporto pubblico, che è altro elemento assolutamente rilevante di cui ho sentito fare riferimento molto spesso, anche legato poi naturalmente a mezzi che non siano quelli tradizionali. Quindi devo dire, ecco, queste le politiche che dal punto di vista comunale possono essere portate nell'immediatezza e che sono leggermente diverse dalle ordinanze che riguardano naturalmente i contingentamenti e la viabilità, piuttosto che per quanto riguarda le emissioni di natura più classica, e che possono portare a quelle buone pratiche che danno nel tempo risultati, anche magari immaginando degli elementi di vantaggio per il cittadino e qualche elemento di gioco per i più piccoli, che possono poi portare a creare quella vera cultura della bicicletta e della mobilità che ha evidentemente un risvolto assolutamente efficace, come risulta da questi numeri, per quanto riguarda la tutela dell'aria. Grazie Assessore De Checchi. Tra l'altro vorrei aggiungere che oltre ovviamente a aiutare anche per prendersi cura della propria salute,
aiutano il commercio locale, questi buoni spesa si spendono nei negozi del territorio. Mi sembra particolarmente interessante citare anche il lavoro che state facendo per la rinascita della nuova stazione dei treni di Treviso, dove proprio per le biciclette ha pensato una sorta di bike station molto grande, la famosa rigenerazione urbana che immagina di affiancare a degli interventi singoli anche qualcosa che li possa coadiuvare. Quindi immaginiamo che ci sia un piano razionale perché sì, usare la bicicletta, ma anche poterla parcheggiare, poter arrivare in treno e prendere la bicicletta, cioè aiutiamo i cittadini, mi corregga se sbaglio, a cambiare i propri stili di vita anche dando loro dei servizi in più. L'ultimo passaggio che le chiedo. Assolutamente sì, devo dire il rifacimento della stazione è un elemento legato alla creazione di un centro, del più grande centro, almeno per quanto riguarda la provincia di Treviso, intermodale, quindi avremo in un unico sito ferro, gomma e con la gomma naturalmente oltre al trasporto pubblico e ai parcheggi legati alla stazione naturalmente ci sarà anche la bike station, la più grande bike station del territorio, in quanto sempre in quel centro intermodale convergeranno tutte le linee della ciclopolitana, che è un sistema di reti ciclabili che si muovono attraverso i quartieri e attraverso la città, un modello di metropolitana, se avete in mente come vengono disegnate le metropolitane nelle città con le linee azzurre e verde di colore diverso, che tutte convergono in stazione, dove da lì poi possono dipanarsi gli altri mezzi di trasporto, tra cui naturalmente il treno e la gomma. Per questo grande cambiamento anche di approccio culturale e metodologico al tema della mobilità è indispensabile renderlo quanto più possibile agevole e di impatto. Il rifacimento e l'unificazione dei nostri centri intermodali risponde esattamente a questa dinamica. Grazie Assessore De Checchi per essere stato con noi, Assessore alla mobilità del Comune di Treviso. Poi insomma so che lei ha anche altri assessorati. Ovviamente adesso con voi in presenza proveremo a lanciare il dibattito anche alla luce delle cose che abbiamo ascoltato. Non a caso Treviso ha vinto il Green Leaf, quindi insomma comunque hanno vinto un premio per tutto questo. Stanno anche gestendo dei fondi del PNRR, quindi hanno avuto anche la possibilità di investire molto su questo. Andrei a Vicenza con Sara Baldinato. Vicenza ha fatto la Domenica Ecologica il 15 di ottobre, se non sbaglio. Sì. Allora, com'è andata? Perché proviamo a immaginare Vicenza come viene incontro ai cittadini, perché prima stavamo proprio ragionando su questo. Per cambiare la cultura bisogna, aiutare. Partecipazione. Ci sta salutando, Assessore, giusto? Sì, mi scuso, ma purtroppo per un impegno precedente non riesco a fermarmi oltre. Siamo partiti da lei per questo. Va bene, arrivederci. Un ringraziamento e un caro saluto a tutti i colleghi presenti. Arrivederci. Bisogna aiutarli, no? Un po' questi cittadini. Allora, in questa Domenica Ecologica, per esempio, come l'avete immaginata? Quali sono le politiche che mettete in piedi? Allora, intanto noi abbiamo modificato completamente la modalità di organizzare le nostre Domeniche Ecologiche. Noi siamo a Vicenza da quasi 5 mesi, quindi neonati, una neonata amministrazione, e abbiamo pensato di portare le Domeniche Ecologiche nei quartieri. Perché nei quartieri? Perché riteniamo intanto che il quartiere sia un punto fondamentale della città che negli ultimi anni non è stato molto valorizzato e quindi anche da questo punto di vista vogliamo che diventi centrale e focalizzato. E poi perché ci piace l'approccio bottom up, partire dal basso, per cui le associazioni in queste Domeniche Ecologiche, l'ultima è stata a ottobre, abbiamo voluto inaugurare le Domeniche Ecologiche dell'amministrazione anticipando quelle obbligatorie e inserendone una all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile, in quanto crediamo fortemente nella mobilità sostenibile e abbiamo voluto appunto a settembre anticipare al di fuori di quelle obbligatorie che la Regione ovviamente ci impone, per la quale però mi spiace che l'assessore non sia qui, non ci dà alcun contributo per finanziarle, cosa che invece ci sarebbe molto utile perché il costo da affrontare per queste domeniche non è basso. Quindi le associazioni ci aiutano a organizzare il tutto con delle tematiche che ogni mese cambia. Allora, a ottobre ovviamente il tema era Vicenza Respira perché si inaugurava il blocco del traffico per le auto inquinanti. Questo mese ci inseriamo all'interno della settimana della riduzione europea, sempre della riduzione del rifiuto. A Vicenza abbiamo una cooperativa sociale che è un riferimento anche a livello europeo per rifiuto, riutilizzo e riuso, che è la cooperativa sociale Insieme, quindi il tema sarà quello.
Qual è lo scopo? Lo scopo è ovviamente non certo quello di ridurre l'inquinamento, perché sappiamo benissimo che non serve, ma è proprio quello di diffondere la cultura, la formazione nel cittadino. Io vengo da Ecomondo, sono stata fino a ieri sera a Rimini alla fiera e ho sentito dei dati che mi hanno colpito. Il 49% delle persone va al lavoro in auto, è un numero veramente sorprendente cioè, bisognerebbe veramente fare molto, oltre che le ciclabili, convincere le persone ad usarle. Bisognerebbe pensare con un sistema anche poco popolare, forse, che dà poco consenso, e questo è un problema della politica, far capire alle persone che l'inquinamento atmosferico dà dei problemi molto gravi sulla salute dell'uomo, e così forse il cittadino potrebbe pensare di accettare le spese e i costi che necessariamente derivano dalla riduzione dell'inquinamento. Quindi lo scopo anche delle nostre domeniche ecologiche, oltre che di una serie di attività formative che stiamo organizzando con convegni che spero che riescano a coinvolgere sempre di più i giovani, che al momento attuale ancora non riesco ad avvicinare. Questa è un'altra peculiarità della società attuale con cui io mi sto scontrando, posso dire scontrando, e ha proprio lo scopo di rendere consapevoli i cittadini, cioè noi tutti abbiamo uno scopo. Se pensiamo che abbiamo fatto un incontro sul PAESC, a Vicenza abbiamo il PAESC come in tanti, credo tutti i comuni seduti a questo tavolo e molti altri abbiamo visto nella slide prima, l'impatto del comune, dell'amministrazione comunale è solo del 3% all'interno di emissioni e inquinamento ambientale, quindi questo vuol dire che il resto è la città, i cittadini, tutti gli stakeholders, quindi la nostra funzione è veramente quella formativa. Volevo agganciarmi su Treviso e il Bike to Work dicendo che anche noi ci stiamo lavorando con un progetto complessivo con la provincia di Vicenza. Abbiamo avuto dei comuni che hanno avuto delle iniziative lodevoli, che abbiamo mutuato e speriamo di continuare a mutuare. Abbiamo avuto Chiampo, Grisignano di Zocco, un altro comune che ha fatto il Bike to Work, che ha avuto un successo incredibile, quindi anche noi sull'onda di questi piccoli comuni vogliamo imitarli, e con la provincia di Vicenza speriamo di riuscire a replicare anche l'esempio lodevole di Treviso. Tema delle buone pratiche, insomma, di cui bisogna fare tesoro. Grazie Assessore. Io adesso andrei a Verona con Tommaso Ferrari, perché anche voi insomma siete un'amministrazione piuttosto giovane e Verona fece scuola all'epoca per gli standard italiani. Per gli standard italiani, esatto. Però anche Verona fece scuola perché, come dire, creò per l'ambiente, soprattutto per la qualità dell'aria, un piano di azione con l'Università di Trento, cioè questa grande collaborazione poi con le università per riuscire a, come dire, anche portare dei dati, perché c'è anche il tema del monitoraggio della qualità dell'aria. Come vi state muovendo come Comune? Ma allora, credo che sia, diciamo, condiviso da tutti gli amministratori e le amministratrici qui al tavolo. Tanto premessa, ringrazio ovviamente dell'invito e del bellissima giornata oggi Lega Ambiente e la Regione Veneto. Ma insomma io credo che le città abbiano da tanti punti di vista le armi spuntate, e però il grande vantaggio di essere un'interfaccia la più vicina con i cittadini e cittadine. Quindi io credo che anzitutto serva avvicinarsi a chi abita le città su queste tematiche, che sono spesso, secondo me, di difficile comprensione, anche perché molto tecniche, e che spesso non sono neanche nemmeno troppo capite. Quindi noi cosa abbiamo fatto, almeno da quando siamo arrivati circa un anno fa? Anche noi abbiamo cominciato con le domeniche ecologiche, dove invece fortunatamente registravamo un'amplissima partecipazione da parte di giovani, anzi soprattutto erano attività per famiglie e insomma giovani generazioni. Noi andavamo praticamente a rendere pedonali aree di quartiere, cioè vie che di solito erano attraversate dalle auto, le andavamo a pedonalizzare, aree di quartiere, quindi facevamo interazione tra commercio locale e associazioni e con attività, diciamo così, giovani, adesso scusate la semplificazione. Questo portava sicuramente l'esperienza dello spazio urbano visto in maniera diversa, perché io credo che alla base di tutto ci sia anche un processo culturale da fare, non solo che l'inquinamento atmosferico fa male alla salute, che ovviamente io credo che un po' tutti lo sappiamo, e io credo che gli step culturali siano anche abbandonare alcuni dogmi che non sono dogmi di fede, ma sono dogmi culturali.
quello dello spazio urbano secondo me è un tema da affrontare, e cioè noi siamo abituati che lo spazio urbano che noi attraversiamo sia sostanzialmente al 95% occupato da auto e al 5% occupato da biciclette, persone con disabilità, anziani, famiglie che camminano. Il tema che lo spazio urbano nelle città sia occupato al 95% da auto è un tema culturale che dobbiamo affrontare e che facciamo fatica ad affrontare, quindi più che chiudere e limitare il traffico, che è fondamentale, serve anche proprio ripensare lo spazio secondo me, e culturalmente parlando non siamo troppo abituati, anzi chi lo fa spesso tacciato come diciamo pericoloso, ambientalista, fondamentalista, ma in realtà se vediamo tutte le città europee che si stanno muovendo in questo senso lo fanno, e questo è una relazione tra spazio pubblico e persone che cambia, perché cambia l'approccio allo spazio. L'altro tema secondo me fondamentale, che è sempre molto complesso, è sempre molto complicato, è molto tecnico, è quello dell'energia. Io credo che anche da questo punto di vista anzitutto una sensibilizzazione, un'alfabetizzazione energetica ai cittadini credo sia fondamentale, perché la maggior parte della gente non sa leggere una bolletta, cioè il 99% credo di noi non sappia leggere, adesso di noi in senso dato e generale, non dico ovviamente chi è qui con me, e quindi io credo che al di là di iniziative concrete, noi adesso presenteremo il piano di transizione ecologica che abbiamo fatto con UAV a dicembre, abbiamo vinto un bando per la prima comunità energetica rinnovabile a Verona, stiamo finanziando circa 4 milioni di piste ciclabili, vogliamo fare il nuovo bando che spero uscirà del Ministero per il trasporto rapido di massa, stiamo cambiando il regolamento edilizio per limitare nei nuovi interventi le biomasse legnose, quindi stiamo facendo tante cose che avranno un impatto, che ovviamente però se non coordinate con livelli superiori, insomma diciamoci la verità, non è che lo stravolgiamo il contesto, però credo che soprattutto da un punto di vista di esperienza quotidiana e dello spazio e culturale il Comune possa e debba fare tantissimo. Grazie Assessore. Ha lanciato il tema della ZTL, che è un tema, Andrea Aragona, andiamo a Padova. Io devo scappare perché ho un treno e un appuntamento con il capo che è il mio sindaco a Verona. Va bene. Grazie. Grazie a lei, grazie Tommaso Ferrari. ZTL, un altro tema, urbanistica, come immaginare il territorio e la sua vivibilità anche in termini di percorribilità. Allora Andrea Aragona, io so che voi il tema ZTL ne avete discusso molto, no? Avete un'ampia zona ZTL a Padova, avete trovato anche notevoli resistenze quando avete immaginato di ampliarla, le resistenze sono sempre magari quelle del mondo economico, e poi avete in piedi ovviamente il grande progetto del tram di cui abbiamo sentito parlare, anche qui le resistenze. Eppure state andando avanti. C'è un altro punto di forza secondo me di Padova, che è quello del bike sharing, che avete implementato tantissimo. Sì, ma il ragionamento è quello che veniva fatto prima, no? Non possiamo ragionare solo su un aspetto, quello dell'inquinamento, dobbiamo ragionare anche su un aspetto culturale, quello del tempo e dello spostamento. Si parlava di auto elettrica prima, o cambiamo il modello oppure possiamo riuscire a risolvere il problema dell'inquinamento ma non riusciamo a risolvere gli altri problemi, e lo possiamo fare con un approccio integrato, quindi con il trasporto rapido di massa come il tram, con iniziative culturali come le domeniche ecologiche, con iniziative di mobilità sostenibile in sharing. Noi abbiamo dei numeri veramente importanti, cioè iniziano ad essere percentuali di spostamento sugli spostamenti totali della città, anzi dell'area urbana. Infatti stiamo anche lavorando per ampliare i servizi di sharing all'area urbana, perché noi abbiamo un comune di 210.000 abitanti che in realtà è molto piccolo, e se partiamo dal centro e facciamo 10 km arriviamo in seconda cintura urbana, non in prima, per cui è davvero uno dei principi cardine su cui muoversi. Però ripeto, bisogna farlo in maniera integrata, e è importante anche sì qui gli aspetti culturali, far vedere che queste cose funzionano. Lo ricito la questione di prima, il fatto che il 71% delle persone e comunque anche più del 50% degli amministratori pensano che l'area negli anni è peggiorata è un problema
politico enorme, forse è il principale problema, non diciamo tecnico, ma politico, che emerge da oggi, perché se tu pensi che la misura non funziona, poi non la applichi, quindi c'è una parte di persone che non applica, probabilmente dice vabbè, mezzo grado in più, cosa cambia, no? Prendere la macchina una volta in più, cosa cambia? Tanto fanno sempre blocchi e non funziona niente. E quindi solo far passare il messaggio che invece funziona, questo aiuterà poi anche a migliorare davvero i risultati. Sulla cittadinanza c'è poi un'altra questione, lancio anche un appello qui, mi dispiace, sapevo che l'assessore aveva un problema, però lo dico a chi è in sala, non è accettabile che alcuni comuni non applicano le misure antismog e se ne facciano vanto. Questo non è accettabile da un punto di vista politico, ambientale, legale, perché noi anche all'ultimo TTT abbiamo avuto una discussione con una parte piccola di comuni, minoritaria, che però ha deciso di non applicare e se ne fa pure vanto. Allora, se le misure funzionano, e le misure funzionano, bisogna agire di conseguenza. Ultima cosa, lancio due idee. Se io volessi fare anche qui, come è stato fatto, un po' di bagarre politica, direi che gli sforamenti di cui parlavamo prima ottobre non c'erano riscaldamenti a colpa delle macchine. E invece no, siccome vogliamo risolvere il problema, andiamo a capire che cosa sono, andiamo a capire, perché ormai se nelle medie rientriamo dobbiamo lavorare sui picchi e bisogna farlo con un approccio anche qui integrato, capire come andare quando e come andare a intervenire. Da una parte dobbiamo farlo sull'agricoltura, un'altra cosa che secondo me è molto importante fra le tante idee, è un'idea che nasce da Legambiente ma viene fatta anche all'estero, sicuramente in Svizzera, nei giorni di picco di smog non possiamo fare il semaforo rosso nella nostra città e avere chilometri di tratte autostradali nelle città dove si può correre regolarmente. Bisogna lavorare, e qui anche un appello alle regioni perché non lo possono fare le città, non lo possono fare le province, sul fatto che nei giorni di semaforo rosso o arancio si deve diminuire la velocità, il limite consentito, tanto adesso con i pannelli a passaggio variabile è molto facile, si diminuisce la velocità nei giorni di semaforo arancio e rosso. Risolverà da solo queste cose? No, non lo risolverà, però stiamo vedendo che tanti interventi aiutano a raggiungere quell'elemento e siccome dobbiamo lavorare sui picchi, è lì che oggi dobbiamo concentrarci, questo potrebbe aiutare a raggiungere l'obiettivo. Grazie. Grazie Assessore Aragona, anche perché sì, ha ragione, nel senso è importante che tutti corrano alla stessa velocità, no? Per poi il risultato finale sia ottimale. Allora andrei a Rovigo adesso, Rovigo che ha emanato la sua ordinanza anti-inquinamento 1 ottobre e 30 aprile con lunedì, venerdì, eccezioni per il sabato e la domenica. Ce la racconta, Assessore, questa ordinanza e poi quali sono le difficoltà? Siccome stiamo toccando vari temi, ZTL che in qualche modo voi avete attivato, diverse tematiche, le domeniche ecologiche ma anche il grande tema dell'agricoltura, insomma noi sappiamo che comunque il Polesine ha un'ampia parte rurale. Quali sono le vostre difficoltà e che cosa contiene la vostra ordinanza anti-inquinamento? La nostra ordinanza è frutto un po' di un lavoro di squadra che è stato fatto con gli assessori regionali e provinciali negli anni precedenti, quindi di fatto ricalca un po' le linee generali con alcune deroghe che sono poi più o meno le stesse che sono state adottate dagli altri comuni capoluogo e devo dire che tutto sommato è anche stata accettata questa soluzione, cioè ormai è entrata anche nella logica. Chiaro che ha avuto bisogno di un lungo lavoro di spiegazione e di informazione, però devo dire che è abbastanza entrata un po' anche nella accezione delle persone il problema che bisogna ridurre i livelli di emissione, soprattutto delle auto più obsolete. Chiaramente stiamo andando con il progredire di questi impegni anche a bloccare auto che non hanno un livello di obsolescenza molto elevato, per cui questo diventa sempre più complesso da accettare.
Però credo che il ragionamento che dovrà essere fatto, se vogliamo e dobbiamo rientrare nei limiti e anche proiettarci in limiti che tendenzialmente andranno anche un po' abbassati sicuramente, dobbiamo agire in maniera integrata e sistemica su diversi fronti, quindi non solo sul traffico, anzi direi che sul traffico quello che si è fatto è anche tanto. Bisogna agire su altri settori, dall'agricoltura al riscaldamento, alle biomasse. Per quanto riguarda l'agricoltura, io innanzitutto ribadisco il fatto che ci vuole un impegno multilivello, quindi bisogna partire dal livello nazionale, perché il blocco delle auto in autostrada lo deve fare il livello nazionale, bisogna partire dal livello regionale e qui abbiamo delle iniziative che dovranno essere implementate, e poi ciascuno dei noi comuni, che naturalmente non ci sottraiamo. Dal punto di vista dell'agricoltura però bisogna anche qui intervenire su questioni che riguardano soprattutto le emissioni dei particolati secondari. Si diceva prima, si spiegava bene che soprattutto gli impianti zootecnici, gli allevamenti zootecnici hanno spesso grandi superfici scoperte che producono ammoniaca e inquinanti secondari. Ecco, su questi secondo me bisognerebbe cogliere l'occasione del piano di sviluppo rurale o comunque di finanziamenti europei per arrivare in tempi relativamente brevi, perché non è una cosa che si realizza nell'immediato, a mitigare queste forme di inquinamento, perché questo è un inquinamento non immediatamente rilevabile, ma che ha un impatto poi nel corso del tempo. Quindi intervenire anche su settori che hanno una potenzialità inquinante e cercando di affiancare delle forme di incentivazione che vengano anche diciamo così, trattate a livello europeo. Le domeniche ecologiche sono un'altra modalità che abbiamo attivato negli ultimi anni, che all'inizio anche lì manifestavano un po' di diffidenza, ma poi impiegando e collegandosi a tutta la rete di associazioni del mondo ambientalista, della ciclabilità, abbiamo creato una serie di iniziative per cui ormai sono entrate, direi, anche un po' nella cultura della città. Quindi ecco, chiudo dicendo che è molto preoccupante il fatto che non ci sia una consapevolezza del fatto che il livello della qualità dell'aria è migliorato, che questo messaggio positivo dobbiamo tutti impegnarci a darlo, sia in termini di stampa, in termini di comunicazione e anche in termini di ambientalisti, perché aiuta a diffondere l'idea che ci si può arrivare, che questo è un obiettivo che possiamo realizzare. Grazie Assessore Dina Merlo del Comune di Rovigo. Lei l'abbiamo tenuta per ultima perché insomma giochiamo in casa, siamo a Venezia e quindi ho immaginato poi la città di Venezia ha in sé delle... Scusate, io vi devo lasciare Prego. Arrivederci. Allora, Massimiliano De Martin, Venezia è particolare perché abbiamo Porto Marghera, abbiamo visto che cosa si sta facendo su Porto Marghera, ma poi abbiamo anche Venezia con il suo traffico acqueo e io vorrei ricordare a chi non lo sapesse che a Venezia c'è anche la collezione Peggy Guggenheim e Peggy Guggenheim come collezione ha fatto un accordo con il CNR per misurare la qualità dell'aria sulla base del flusso di visitatori. Questo l'hanno fatto perché volevano capire quanto la qualità dell'aria potesse incidere sulla conservazione delle opere d'arte. Lo trovo meraviglioso perché la qualità dell'aria incide sulla conservazione degli esseri umani. Loro hanno messo in campo questo studio importantissimo con il CNR e mi è piaciuto ricordarlo in questa sede, visto che siamo a Venezia, perché si possono fare delle cose davvero particolari, a partire proprio dal monitoraggio della qualità dell'aria per salvaguardare le persone che abitano i territori. Allora, come Venezia, come vi state muovendo? Sappiamo che su tutta la zona industriale di Porto Marghera c'è una grandissima riconversione in atto. Che cosa può portare questa riconversione per la nostra area?
Intanto ringrazio anch'io Legambiente per l'invito, che comunque è sempre occasione per incontrarci e scambiarci anche delle opinioni. Proprio ieri la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità ha tenuto un convegno proprio sul patrimonio culturale rispetto ai cambiamenti climatici, che questo non è un'attenzione superiore rispetto alla qualità della vita e della tutela del territorio. Questa città lo ricorre ogni anno dopo il 1966 con l'Acqua Granda. Allora l'abbiamo ricordato purtroppo nel 2019 sempre con il secondo evento più grande nella storia della città, sempre con l'Acqua Grande, che ha creato danni a tutti e non solo ai monumenti, e quindi questo è il modo con cui la città vuole reagire per il futuro. Come? Con progetti. Allora io do un assunto acquisito all'interno di questo contesto, che qui dal punto di vista politico tutti siamo favorevoli alla tutela dell'ambiente e non c'è un ambientalista che prevale sull'altro. Lo dico da sempre, ne sono convinto, l'ambiente non ha alcun colore partitico, perché se fosse così non sarebbe più un valore trasversale per tutti. Dove vengono fuori le differenze? Sulle scelte. Allora, a me fa piacere capire che quando vogliamo siamo europei, le altre città europee. Io ricordo che 13 città europee su 27 vanno a nucleare, tra cui quelle che hanno una politica ambientale molto più forte di quella italiana. Allora dico, vogliamo essere europei su qualcosa o vogliamo essere europei su tutto? Se l'8 e il 9 novembre del 1987 l'Italia con un referendum ha abrogato il nucleare, oggi è il 9 novembre del 2023, sono trascorsi 36 anni, io penso che questo argomento debba essere ripreso in seria considerazione. Anche per tanti altri motivi. Il ministro Cingolani, che era nel precedente governo, non era certo un uomo vicino a questo governo, un fisico, e proprio in prossimità della guerra in Ucraina con la crisi energetica cominciò a parlare dicendo guardate, bisogna pensare all'energia alternativa al nucleare. Ma lui è un fisico e un politico. A ottobre però viene fuori Greta Thunberg che dice il futuro è il nucleare. Allora chi non crede alla scienza creda a qualcos'altro, però penso che in questo momento sia favorevole il momento con cui noi dobbiamo cominciare a fare la vera transizione energetica. Non si può pensare di continuare ad agire all'interno delle città con problemi nuovi o resi anche grandi nelle loro dimensioni con gli strumenti vecchi. Sono d'accordo con chi mi ha preceduto prima, sia con l'assessore regionale ma anche con il dottor Luca Marchesi. Io ho una formazione più tecnica che politica, quindi mi sento un battitore un po' più libero da questo punto di vista, non vado in cerca di consensi. Ma se devo ragionare di consenso, dico non voglio che la qualità dell'aria venga misurata su un abbattimento del 30-40% rispetto adesso, io la voglio abbassata del 95%, perché sono un figo. Faccio presto a acquisire l'applauso, il consenso. Però quando faccio questa affermazione e poi penso come la devo fare, dico ho detto una grande baggianata. Perché? Perché se la politica dice cose che non sono vere, ma toccano sul sentiment delle persone per arrivare al consenso, generano delle aspettative. E quando l'aspettativa non viene soddisfatta, la colpa è sempre degli altri. No, devi avere il coraggio di dire io ho sbagliato progetto. Allora ci sono degli interventi che si possono fare da tempo, l'aumento delle piste ciclabili. Noi 8 anni fa avevamo circa 150 km di percorsi realizzati. Oggi ne abbiamo programmati per il 2025 250, di cui già realizzati e appaltati 200. Dobbiamo lavorare sul TPL, cioè la sostituzione dei mezzi di trasporto. Noi ne abbiamo due tipologie, quelle, le navi in acqua, le barche in acqua e i mezzi di trasporto gommati. Sapete quanto costa un ferryboat? Sapete cosa costa un vaporetto foraneo? Altro che le domeniche ecologiche, non ci sono risorse. Le città devono trovare i finanziamenti a tutti i livelli, perché con la pressione fiscale dei cittadini non si fa transizione ecologica, si mettono dei cerotti. Allora, quando si comprano 94 autobus elettrici, in cui 4 sono già in funzione dall'11 di settembre, la transizione per noi è già iniziata. Quando i prossimi 90 arriveranno, ma stiamo pensando al parco dove caricarli di idrogeno, perché quando si parla di idrogeno in Italia si parla di una meteora, di qualcosa anche qui di figo. Ma vogliamo capire dove vanno le aree di stoccaggio dell'idrogeno e vediamo quanti comitati nascono. Vogliamo capire come distribuire l'idrogeno con le pipeline e capire quali sono le infrastrutture che le trasportano o dove bisogna realizzarle.
E qua cominciamo a ragionare su progetti veri e concreti. A chi non piace il nucleare e non piace l'idrogeno, però bisogna andare sempre in bicicletta, avremo le prossime riunioni anche noi in bicicletta, a piedi, senza prendere i mezzi pubblici. Io penso che su questo invece queste riunioni, questi incontri devono trovare il là per tutti. Basta ideologia, qui non c'è uno che prevale sull'altro, sul sentiment del valore dell'ambiente come della tutela della qualità della salute delle persone, perché chi lo fa è un arrogante per principio. Io penso invece che dobbiamo misurare quali sono le forze per portare veramente i cambiamenti, che devono essere strutturali, con decisioni rapide, e sicuramente dobbiamo accettare anche nel medio-lungo periodo l'attuazione di questi progetti. Oggi questa città non potrebbe beneficiare del MOSE se da 40 anni qualcuno non avesse iniziato a progettarlo. Passati 40 anni sì, ma oggi noi l'abbiamo. Hanno visto lungo, luci, ombre, mettete tutto quello che volete, ma oggi la città è all'asciutto. Quindi il MOSE funziona. È concluso? No, manca ancora un piccolo passo, un percorso amministrativo. Altra cosa, stiamo approvando proprio in questi giorni un parco fluviale che corre proprio all'interno della città, sono 23 ettari, lo facciamo anche con il consorzio di bonifica e con le capacità di trovare risorse con altre enti, istituzioni del nostro territorio, stiamo facendo con Veritas, la nostra municipalizzata, lo stiamo facendo con la città metropolitana per altri motivi, perché c'è anche una procedura amministrativa, e però 23 ettari di invaso di un fiume che verranno naturalizzati, verranno acquisite queste aree dai privati che sono edificabili a costo zero per l'amministrazione, e questa è urbanistica, non dico creativa, che forse qualcuno scandalizza, ma parità di metri cubi edificabili li trasportiamo su altre aree, acquisiamo a costo zero e attraverso finanziamenti rinaturalizziamo questo. Dico anche su questo una politica fluviale perché l'acqua ha un intimo rapporto con la città. L'acqua non è solo una falda, non è solo quella che viene dal cielo per noi. Noi abbiamo tuttora 6 fiumi che sfociano in laguna, e questi 6 fiumi arrivano da città e province lontane dalle foci. Quindi una politica ambientale sempre di più deve essere fatta su grande scala, su area vasta. Concordo che le decisioni devono essere prese a livello regionale, concordo che le decisioni devono essere prese a livello comunale come caduta sul territorio di un ragionamento molto più ampio, ma sicuramente bisogna mettere in campo i progetti. Trasporto pubblico, sicuramente questa città lo sta affrontando, l'obiettivo nel 2032 è che nel Canal Grande dovrà essere attraversato solo dal trasporto pubblico locale di navigazione, con mezzi di trasporto non più a endotermico, ma in modo ibrido o con altre energie alternative. L'abbiamo messo a posto perché abbiamo preso questa decisione perché abbiamo messo a posto un bilancio, perché se non si hanno le risorse economiche, dove il denaro non è solo vile ma è necessario per attuare progetti, è importante poi prendere anche delle decisioni. Chiudo perché reputo che sia interessante soprattutto far passare un messaggio. Io su quel questionario ho scritto che per quanto mi riguarda, l'ho compilato io, la qualità dell'aria è migliorata. Io stesso ho scritto nel percepita no. Ma qui è la comunicazione che deve intervenire. Questa è la comunicazione che deve intervenire, perché se vogliamo far vanificare degli sforzi che sappiamo quanto costosi sono, quanto difficili sono, e poi con poche righe, poche immagini si cerca di fare un consenso diverso, allora qui paghiamo tutti in negativo. Non è certo un messaggio positivo che diamo. Quindi ogni fatica va rispettata. Un piccolo passo, ma quel piccolo passo è stato fatto. Se anche quel piccolo passo si comunica che è il nulla, allora questo non va bene. Grazie Massimiliano De Martin. Io non posso fare altro che ringraziare i comuni che hanno partecipato a questo momento di confronto. So che siamo andati un po' lunghi, quindi ho cercato un po' di asciugare. Grazie a Lega Ambiente che ha voluto questo summit. Vi vorrei qui con me un secondo. Grazie, perché sono momenti di confronto fondamentali in cui mettere nero su bianco che cosa è stato fatto, ma che cosa c'è ancora da fare. Varie direttive, varie normative a tutti i livelli. Il confronto è fondamentale e ci può dare anche una linea di indirizzo, far capire verso dove stiamo andando.
Vuoi prendere la parola, Luigi? Beh sì, molto velocemente, perché Grazie. abbiamo qui Giorgio Zampetti per una conclusione, diciamo, dal punto di vista associativo. Io solo per dire, oltre che ringraziare tutti gli interventi, perché è sempre utilissimo ascoltarci per provare a comprendere i diversi punti di vista e poi trovare, diciamo, un canale, visto che siamo a Venezia, da navigare assieme, possibilmente non solo un canale, non solo il canale grande con i mezzi elettrici, ma con tutti i canali, diciamo, che fanno parte, diciamo, dei rivoli che fanno parte della città e quindi della comunità estesa che siamo come regione, se vogliamo chiuderci all'interno della regione o comunque come comunità di cittadini di questo paese, di questa pianura padana in particolare, di questo paese in generale. Si è tanto parlato di ambiente, qui è una cosa che fa molto piacere, di ambientalismo in particolare, e devo dire che questo ci soddisfa dal punto di vista della discussione complessiva, perché significa che gli argomenti che l'ambientalismo, così come è stato spesso, diciamo, individuato, tacciato o indicato come elemento di difficoltà rispetto invece alla risoluzione dei problemi, che poi sono di ordinaria amministrazione politica della città oltre che amministrativo-tecnica, oggi forse non è più un problema ma un elemento di opportunità per provare a trovare soluzioni, e su questo noi siamo convinti, vogliamo continuare a lavorare, ed è il motivo per cui in qualche modo, non rispondo a Luca Marchesi sulla, diciamo, provocazione, visto che ci ha già pensato Piero De Candia, è il motivo per cui noi restiamo convinti che bisogna sempre provare a mirare il più in alto possibile, alzare l'asticella nonostante, diciamo, forse possano sembrare, diciamo, asticelle poste in alto solo per così il vezzo di pensare di poter arrivare a risultati impossibili. Noi crediamo invece che non siano impossibili, ma che soprattutto, se sono impossibili per un pezzettino diciamo, del nostro territorio o per singoli aspetti o nella sua complessità, non lo possono essere per tutti, perché una direttiva ad esempio vale non solo per la Regione Veneto e per la pianura padana, vale per tutto il paese Italia, e quindi tutti dobbiamo pensare che l'obiettivo migliore, ad esempio per la qualità della salute di tutti quanti, possa essere raggiunto. Poi forse faremo più fatica in questo territorio, forse non saranno raggiungibili, questo ce lo diranno i risultati che, appunto, come diceva Piero, forse nei primi anni 2000, anzi lo diceva Zagolin, 200 sforamenti, 150 sforamenti, nessuno pensava di stare al di sotto di quelle che erano poi le normative di legge introdotte, invece a quanto pare ci stiamo arrivando, e noi ci auguriamo di poter arrivare anche a quei limiti così importanti quando verranno definiti. Io mi fermo qui e ringrazio di nuovo tutti quanti quelli che hanno partecipato, scusandoci magari per il poco spazio di intervento che hanno avuto, ma ci auguriamo che si possa continuare a mantenere viva la discussione anche al di là di questi momenti, con una, diciamo, quotidianità che ci veda confrontarci sempre con l'obiettivo di trovare soluzioni e non di trovare motivi di scontro. Sì, grazie. Io anche cerco di essere molto breve, sia nel rispetto dei vostri interventi, sono stati altrettanto brevi, anche per andare poi a pranzo, visto che sono quasi le 2, però insomma alcune considerazioni volevo riportare. Innanzitutto ringrazio Legambiente Veneto e la Regione Veneto per darci questa occasione, perché è per noi fondamentale, no? Diciamo, avere un momento di ragionamento che va oltre i ruoli, diciamola così, nel senso che poi alla fine siamo stati sempre i primi a denunciare, a mobilitare, insomma, anche le persone sul tema dell'inquinamento atmosferico, però ogni tanto anche fermarci e ragionare sulle cose che si stanno facendo per risolverlo è sempre molto importante, per cui insomma da una parte l'azione di denuncia e di sensibilizzazione, anche diciamo un po' divertenza, no? Diciamo, su questo tema, che serve anche a muovere le cose, ma dall'altra anche la capacità e la responsabilità di fermarci insieme a voi, insomma, decisori politici, agli amministratori su questi temi, per capire anche quali sono le soluzioni da portare avanti. Devo dire che la ricerca di quest'anno, anche corredata dal questionario che ci diceva prima Piero, è stata molto interessante, perché non soltanto ci dà anche uno stato di aggiornamento sull'avanzamento delle politiche fatte a livello comunale, amministrativo in questa regione, ma soprattutto ci dà anche un aggiornamento, penso, molto importante sulla percezione, e quello forse è dato un po' più, che ci mette anche in discussione su qualcosa che dobbiamo fare in più, perché insomma, rispetto ai dati che ci ha fatto vedere il rappresentante dell'ARPA all'inizio della giornata, insomma, ci sono molte cose da fare, visto che abbiamo una percezione che va in direzione totalmente opposta a quella dei numeri, però insomma, quindi su così bisognerà lavorarci.
Io diciamo, mi ricordo che quando lanciammo, poi, insomma, ero io che avevo curato la primissima edizione con Legambiente Padova, tra l'altro, insomma, lanciammo la campagna PM10 di Tengo d'Occhio nel 2006 e io all'epoca ero ancora, stavo all'ufficio scientifico e mi occupavo del tema dell'inquinamento atmosferico, e mi ricordo che quando lanciammo quella campagna la lanciamo per fare quelle famose classifiche che prima si contestavano. Giustamente, però noi diciamo, non avevamo tanto l'obiettivo di mettere la maglia nera o la maglia rosa al primo o all'ultimo della classifica, ma avevamo l'obiettivo forte di far capire che era importante informare i cittadini su quel tema. Legambiente Padova già aveva una campagna, un bollettino che faceva già da tanti anni, prima del 2006, e insieme provavamo a diffondere quel bollettino che in Veneto si faceva, perché già i dati erano disponibili, facciamo a livello nazionale. Perché io ricordo che all'inizio, quando facevamo la prima classifica, arrivavamo sì e no a 12-13 capoluoghi di provincia in tutta Italia. Ecco, diciamo, oggi vedendo quell'elemento, vedendo diciamo, come siamo arrivati oggi sull'informazione sull'inquinamento atmosferico, posso dire che diciamo, quella campagna alla fine ha avuto anche la grande funzione anche, come dire, di portare sicuramente di evidenziare l'importanza che oggi bisogna fare un'informazione chiara sull'inquinamento atmosferico, per cui oggi diciamo, tutti i siti delle ARPA, delle regioni, dei comuni hanno una parte dedicata all'inquinamento atmosferico, c'è un'informazione, diciamo, mi sembra anche abbastanza consolidata, e quindi diciamo, questo tema qui diciamo, è arrivato per fortuna anche grazie alle nuove normative, insomma, a essere un tema di dominio comune, no? Quindi così, diciamo, per dire, a proposito di sensibilizzazione, secondo me è stato fatto molto. Adesso forse dobbiamo lavorare anche insieme un po' sul tema della percezione, cioè diciamo, riuscire a far entrare le persone non soltanto a capire che c'è un tema che è l'inquinamento atmosferico, anche riuscire a far entrare dentro il tema e capire bene quali sono gli inquinanti, dove, come, quando sono rischiosi, per cui insomma fare un po' di approfondimento scientifico anche su questo. Noi lanciammo qualche anno, ormai una decina d'anni fa, anche il tema di un indice di qualità dell'aria per far capire, no, la salubrità, insomma, quindi diciamo anche come comportarsi in funzione di quello. È una cosa che molte regioni, anche voi stesse, le state facendo, cioè anche dentro i vostri bollettini, forse potrebbe essere una cosa ancora più diffusa per far capire anche come comportarsi, no? Perché poi la denuncia è importante se poi porta anche una proposta, altrimenti diventa soltanto, insomma, una denuncia fine a se stessa. Veramente sono pochi punti. Il primo punto, abbiamo partito dal dato che ci è stato fatto vedere stamattina, ovvero che sugli ultimi 20 anni l'area è molto migliorata. Adesso diciamo, la traduco così per non citare tutti quanti i numeri che ci avete fatto vedere. Ecco, però diciamo, su quel tema lì diciamo, sottolineo, diciamo, la frase che è venuta immediatamente dopo il miglioramento della qualità dell'aria, che diciamo, è molto migliorata nel momento in cui sono entrati in azione i piani, e questo penso è un elemento fondamentale. Diciamo, il primo piano della Regione Veneto mi sembra sia del 2004, se non sbaglio 2005, in quegli anni lì, e a seguire poi, insomma, anche le altre regioni iniziano a fare dei piani. Ecco, diciamo, io penso che il tema della pianificazione sia un tema centrale, che dobbiamo capire che diciamo, la qualità dell'aria migliora se mettiamo in campo, diciamo, una pianificazione adeguata, e se mettiamo in campo anche, diciamo, una pianificazione che va oltre il livello locale, ma diciamo, diventa anche una pianificazione, come dire, coordinata. Così, diciamo, le regioni l'hanno capito, almeno qui, diciamo, poi non tutte quante ancora oggi sono dotate di piani di regioni di qualità dell'aria. Molte regioni del sud o del centro magari non hanno ancora mai affrontato il problema, perché diciamo, non li riguarda molto la tematica, o semplicemente non sono, diciamo, incalzate come voi in un'area così tanto sensibile, però insomma lì è un tema fondamentale. E l'altra cosa importante di quel passaggio è stata anche di sottolineare quanto le misure emergenziali e le misure strutturali non sono una in alternativa all'altra, ossia l'altra cosa che come Legambiente abbiamo sempre detto, perché vanno messe per forza in combinazione con due effetti diversi, due modi diversi di applicarle, due momenti diversi di attuazione, ma devono essere assolutamente messe in campo entrambe. L'altro punto è sulle direttive europee, nel senso noi ripercorrendo un po', diciamo, l'ultimo anno, più o meno da ottobre dell'anno scorso fino ad oggi, abbiamo commentato più volte diciamo, tutto quanto l'iter europeo. Era il 26 ottobre dell'anno scorso con la direttiva approvata in Commissione, poi dopo è arrivato il passaggio a settembre scorso in Parlamento, e poi dopo, insomma, il DL 121, e poi oggi, diciamo, abbiamo avuto le ultimissime e freschissime novità anche su quanto è emerso dal Consiglio. Allora, noi, diciamo, sul commento delle direttive siamo andati un po' disallineati, questo si può dire. Diciamo, Regione Veneto e Legambiente hanno avuto un approccio, un'analisi leggermente diversa sulle direttive, nel senso che abbiamo sempre auspicato che, insomma, abbiamo, come dire, anche sottolineato l'importanza di mettere limiti stringenti, abbiamo applaudito anche quando il Parlamento ha addirittura ristretto ancora di più i limiti, adeguandosi a quelli dell'OMS, e abbiamo quindi seguito tutto quanto questo iter, diciamo, in maniera attenta per dire quanto era importante oggi mettere in campo anche una direttiva molto più stringente rispetto a quelle passate.
E da questo punto di vista diciamo, siamo sempre partiti dal fatto che l'inquinamento atmosferico, in teoria l'obiettivo finale è quello di ridurlo quanto più possibile, perché poi diciamo, gli effetti sulla salute sono consolidati. Su questo penso adesso, al di là del senso di realtà in quanto possiamo fare le varie misure, in quanto possiamo mettere in campo i vari piani, però diciamo, il tema degli effetti sulla salute sono molto rilevanti e anche evidenti. Ecco, oggi diciamo, dal Consiglio ci arriva diciamo, questa notizia, ma insomma la vedremo nei prossimi giorni per commentarla anche in maniera un po' più strutturata come Lega Ambiente, in cui sicuramente diciamo, si è trovata un po' una situazione di compromesso, diciamo, a metà tra Commissione e Parlamento. E l'altro elemento importante che ho registrato oggi appunto è questa deroga di 10 anni, no, che si dà ancora, quindi rispetto al raggiungimento degli obiettivi al 2030, gli obiettivi diciamo, della Commissione al 2030 si dà poi una deroga per alcune aree, tra cui questa qui diciamo, di ulteriori 10 anni per raggiungerli, se non ho capito male, diciamo, adesso per riassumere un po' la presentazione. Ecco, niente, una deroga di questo tipo va, insomma, come rispetto anche ai commenti che avevamo fatto all'inizio, va un po' in contrasto, però io al tempo stesso condivido quello che diceva Luca Marchesi, cioè nel senso noi dobbiamo anche partire da un momento in cui dobbiamo avere anche come dire, la capacità di venirci incontro per raggiungere l'obiettivo comune, la dico così, nel senso che se poi noi diciamo siamo consapevoli, è dimostrato, e questo diciamo poi sarà un elemento però su cui vorremmo confrontarci insomma con voi ma anche con le altre regioni, perché poi insomma anche dalle altre parti vorremmo capire se c'è la stessa determinazione, la stessa voglia di affrontare il tema in maniera molto seria, quindi diciamo è dimostrato che servono 2 anni in più, 1 anno in più per raggiungere quell'obiettivo, come dire, capiamolo, cioè, da parte nostra non c'è chiusura, però diciamo quel nostro invece plaudire ai limiti sempre più stringenti serve proprio anche a far capire che il tema è urgente, quindi ecco noi ci teniamo molto che non venisse meno il tema dell'urgenza e della cogenza delle misure da mettere in campo, questo diciamo è un punto fondamentale e imprescindibile. Poi la durata di tempo a questo punto, come dire, vediamo quando uscirà il testo poi finale anche del Consiglio, e poi a quel punto magari ci piacerebbe molto aprire anche una discussione su quello e capire realmente quali sono i tempi. L'unica cosa importante è che diciamo, se poi ci diamo 10 anni in più per raggiungere i limiti, o speriamo magari sia qualcosa di meno, che poi insomma 10 anni, diceva bene la dottoressa Leonardi, è il termine massimo, no? Per cui diciamo, potremmo anche raggiungere in 2 anni, però ecco diciamo che poi che siano raggiunti quegli obiettivi sia la cosa importante. E per fare questo diciamo, sarà necessario poi, appunto, capire anche se si possono mettere dei livelli intermedi e soprattutto se da subito dobbiamo mettere in campo delle misure, anche diciamo, capire quali sono, in base alle misure messe in campo, l'efficacia di queste misure, anche capire quali possono essere diciamo, degli obiettivi intermedi, perché altrimenti se ci diamo subito un obiettivo da qui al 2033, no, 10 anni diciamo, da oggi 2034, poi nel 2033 saremo di nuovo a fare la discussione nel Consiglio europeo per chiedere altri 10 anni di deroga, no? Per cui diciamo, da questo punto di proroga. Quindi da questo punto di vista, nonostante diciamo, quello che arriverà dal Consiglio, però saremo pronti a chiedere da subito misure, tempi, efficacia, riduzioni e tutto quanto il resto, che mi sembra fondamentale. E quindi vengo all'ultimo punto, ovvero come possiamo fare, no? Diciamo, dalla slide che ci ha fatto vedere prima Luca Marchesi, appunto era abbastanza evidente come gli scenari che sono usciti da Prepare, no? Sono abbastanza evidenti sul fatto che non si può fare più nulla, perché nel senso diciamo, o meglio che raggiungere quegli obiettivi in quei tempi è impossibile, che diciamo, prevede una serie di misure e di abbattimenti tali che dovrebbe sconvolgere il sistema industriale, produttivo e di vita delle persone nei prossimi anni. A chi però invece penso che noi molte cose ancora le possiamo fare, no? Nel senso che poi se noi oggi ci mettiamo a vedere quello che abbiamo fatto, ok, abbiamo fatto tante cose, sui trasporti si stanno facendo ancora politiche che sono oggi in campo, come abbiamo visto anche nelle presentazioni, sulle auto si sono ridotte le emissioni tantissime, ricordo i primissimi dossier che noi facevamo quando c'era il benzene, era uno degli inquinanti più presenti, oggi per esempio è quasi sparito, almeno come emissioni dalle auto, e tantissime altre cose sono state messe in campo. Però ecco, noi dobbiamo anche capire oggi che nonostante tutto questo il problema non è risolto, così diciamo è il dato da cui voglio partire, e quindi nonostante tutto questo dobbiamo capire come risolverlo, perché altrimenti poi diciamo, come dire, dobbiamo comunque avere un'azione propositiva su questo. Ecco, io penso che se noi pensiamo ad alcuni settori, diciamo, mi vengono in mente 3 assi, no, di azione. La prima è quella di innovazione e tecnologia, per esempio sulla tecnologia, sul tema del riscaldamento domestico. Stiamo facendo una campagna sui cantieri della transizione ecologica, abbiamo fatto anche alcune tappe qui in Veneto, sono stato in Piemonte a vedere dei sistemi di riscaldamento nei condomini, nelle fabbriche, negli impianti di produzione fatte con le pompe di calore ad alta temperatura, quindi raggiungono anche temperature di 80-90 gradi per quanto riguarda la prestazione, quindi assolutamente alternative al gas, perché diciamo una prestazione altissima, così come una caldaia a gas.
ecco, per esempio sono delle pompe di calore elettriche senza attaccarsi al gas, senza bruciare biomasse, che oggi sono disponibilissime sul mercato. Insomma, l'impianto sta raddoppiando la sua produzione per mandarle all'estero, forse una politica incentivante anche in quel senso oggi in queste regioni potrebbe aiutare molto anche a ridurre di molto le emissioni da questo punto di vista. Abbiamo il tema dei fanghi di depurazione, oggi l'abbiamo visto, su quello stanno nascendo anche nuove tecnologie su come separare già l'azoto dai fanghi e quindi come creare anche un sistema di raffinazione ulteriore dei fanghi prima di metterli poi sugli spandimenti nei campi. Sono dei brevetti e delle tecnologie molto avanzate, anche molto interessanti e già realizzabili. C'è poi il tema appunto del recupero dell'azoto sempre dai fanghi, che potrebbe anche aiutare a creare un sistema di spandimento che non sia appunto così emissivo, ma invece più concentrato, un po' come si fa con la microirrigazione per risparmiare l'acqua, no? Per cui insomma ci sono tanti frontiere ancora che possiamo aprire oggi, che forse oggi l'abbiamo vista con poca motivazione, che invece su cui dovremmo concentrarci di più. Per cui io dico, prendiamo le cose che abbiamo fatto e va bene, quelle l'abbiamo messe in campo, prendiamo le cose che stiamo facendo e rafforziamole molto di più, perché anche sulla mobilità c'è moltissimo da fare ancora, perché alcune regioni ancora oggi sui diesel hanno ancora grandi dubbi su come comportarsi o come affrontare il tema. Io vengo da Roma, faccio un caso a parte, però anche città del nord oggi hanno ancora grandi difficoltà a affrontare un tema come il blocco ai diesel più inquinanti all'interno delle proprie città, quindi rafforziamo e andiamo tutti quanti anche allo stesso passo, come diceva giustamente prima Andrea Ragona, perché non possiamo permettere una città vada molto avanti con grandi sacrifici e poi invece un comune si rifiuti di mettere in campo delle misure, però poi guardiamo anche con grandissima convinzione al nuovo, perché oggi c'è un nuovo che esiste, è già praticabile, che ancora non l'abbiamo praticato e forse è quel pezzo che ci manca per raggiungere anche riduzioni molto più concrete. Il secondo passaggio è sulle politiche, per cui ha funzionato molto, e questo è il messaggio più forte che vogliamo dare anche noi oggi, dell'intersettorialità del tema dell'inquinamento atmosferico, per cui la politica dei trasporti, la politica energetica. Su questo i rinnovabili rappresentano veramente una grande alternativa e una grande soluzione anche ai temi delle emissioni. Io penso che noi non dobbiamo risolvere un problema creandone degli altri, sia quelli che ci portano ad essere fortemente contrari anche al nucleare, nel senso che se oggi siamo per risparmiare emissioni di CO2, mettiamo in campo ancora scorie e tutto quanto quello che comporta oggi una centrale nucleare, perché su problemi ancora non risolti, di fatto magari non emetteremo CO2, ma abbiamo una serie di altri problemi che oggi ci portano ancora a essere fortemente contrari a quella soluzione, finché poi la discussione non porti a soluzioni meno impattanti. Però quindi il tema dell'energia è un tema cruciale, oggi siamo arrivati al 40% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, forse anche lì si può spingere ancora di più con tutto quello che ne consegue. E poi il tema dell'agricoltura, anche questo prima o poi riusciremo a fare anche qui in Veneto una cosa a doppio assessorato, così come stiamo provando anche a insistere a livello nazionale di sensibilizzare sempre di più con il Ministero anche delle politiche agricole per riuscire a intervenire su questo. E poi l'ultimo punto su cui dobbiamo lavorare ancora meglio è quello della governance, nel senso sono d'accordo su questo, anche su quanto diceva l'assessore Bottaccino, anche se poi penso che il segnale da queste regioni deve essere un segnale molto forte, no? Che deve arrivare, che poi sono le regioni più colpite, però al tempo stesso è anche vero che senza una governance nazionale forte, incisiva, che guida in maniera abbastanza anche chiara ed evidente le regioni tutte a fare delle politiche importanti, si va poco avanti. Per cui sul tema della governance mi sento anche di dire che da questo punto di vista l'abbiamo già fatto anche commentando pubblicamente l'approvazione del DL 121 a settembre scorso. Noi siamo i primi a chiedere che tutte quante le regioni abbiano le stesse incombenze per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, perché poi è vero che alcune sono più fortunate dal punto di vista morfologico, ma è anche vero che ci sono delle realtà locali anche in regioni come per esempio la Campania, penso ad Avellino, il Lazio penso a Frosinone, o la Sicilia pensa alla provincia di Siracusa, la parte nord delle industrie, che sono comunque sia fortemente colpite quanto l'area padana dall'inquinamento atmosferico. Insomma il tema è comune e su questo l'obiettivo anche importante è quello di incalzare sempre di più il governo, in particolare il Ministero, per far sì che ci sia un piano nazionale secondo i ruoli che ha il Ministero, che poi però a cascata vada sui piani regionali e sia un indirizzo sempre più forte per riuscire a fare una politica unica. Io penso che quindi di cose fatte ce ne sono tante, però in questo ora è il momento di consolidare le cose fatte, andare tutti allo stesso passo e guardare con grandissima attenzione le cose che non abbiamo ancora fatto, altrimenti la battaglia non si vince. Grazie.
Beh, grazie mille, grazie a tutti, grazie a voi anche per aver resistito, sebbene sia stata questi 3/4 d'ora di ritardo. C'è un piccolo rinfresco fuori e buon pomeriggio a tutti. Grazie mille, arrivederci.